Buongiorno.
Buongiorno a tutti, se prendiamo posto iniziamo questa seduta di laurea. La professoressa Anna Paola Micheli è in arrivo, ma cominciamo perché dopo questa seduta ce n'è un'altra e dobbiamo liberare l'aula. È sempre una grande emozione sicuramente per chi si prepara a sostenere l'esame, ma anche per la commissione vedere dei ragazzi e ragazze, studenti e studentesse che hanno lavorato tanto per diversi anni, almeno 3 studenti della triennale, almeno 2 della magistrale, e con tanta fatica poi raggiungono oggi un risultato importante che noi ci auguriamo sia anche significativo e portatore di cose belle e buone per la loro vita professionale e non solo. Quindi ecco, volevo giusto a nome della Commissione dare un benvenuto ai candidati, dare un benvenuto ai loro amici e ai loro familiari che se sono qui è sicuramente perché hanno un legame di affetto e di sostegno con le persone che si stanno per laureare. Questa seduta vedrà laurearsi candidati dei corsi di laurea in lingua italiana e dei corsi di laurea in lingua inglese, i nostri studenti internazionali, quindi parte delle presentazioni saranno in inglese e anch'io mi rivolgerò in inglese ai candidati. Mi scuserete per questo. So this is just to say a few welcoming words for all of you, especially those of you that don't understand Italian and have not missed the meaning of my previous words. It's just few welcoming to this important point in your career. We know you have if you are here, it's because you have worked a lot for years. So we are, let's say, moved along with you in this final examination today. So we can probably start with the first candidate, which is he had Mohamed Kushan. I asked him to come to the board. He had as worked under my supervision on a thesis on Benford's law, fraud detection and cryptocurrencies. I'm really glad he was able to perform a quite good work by analyzing some real data set and challenging himself with something kind of new to him. So, Mohamed, please, it's your turn. Greetings. Hello, everyone. My name is Mohammed. Sorry. Have it in the presentation mode, please. Sorry. Greetings. Hello, everybody. My name is Mohammed Yatoshian, and today we will present my thesis defense. The thesis is about Benford's law, fraud detection, and cryptocurrencies. It was supervised by Professor Giovanni Porzio. First, I will take you through the roadmap for this work. We have the agenda that states our slides and what we will be talking about through this presentation. First things first, we need to know the answer behind why did I choose this topic, the motivation behind Benford's law and its role in fraud detection. First, I would like to say that with the rapid growth of crypto assets and cryptocurrencies, there is also always a room for fraudulence and scammers to enter. So in order to stop these, we need tools to prevent the users and protect them. So, and as we know that traditional forensic methods are manually and they're costly and they're too slow for blockchain scale. As we know that blockchain scales are
have millions of transactions each thousands of transactions each seconds, and millions of transactions each day. And with this tool, Benford's law has managed to provide a mathematical and data-driven approach to detect these irregularities, and as it works as a screening tool for the as a first screening tool for the fraud and scammers. Then we will move to the what is Benford's law. First thing about Benford's law, it was first discovered by Simon Newcomb in 1881, and then it was formalized by Frank Benford in 1938. This law actually works as it predicts how often digits from 1 to 9 appear as a first digit in the real world data set. In fact, as you can see here in the presentation, in the plot that we have the distribution here, that the digit 1 is the most frequent digit appearing with 30%, and the least digit is 9%. This gives us an insight of how this law works. As you can see the formula, and as the smaller digits occur more frequently, and the largest digits occur less frequently, because large digits deal with more complex data sets. And then we will have the applications. Where can we use this law, and where can we use this method? We can use it in accounting and financial fraud detection, also trading, which we will be working on with fraud detection and scams, with Benford's law in the cryptocurrency market. And then we have the trading and financial market monitoring, which is also a good way to see and to understand how this law works actually. Also, we have the tax compliance testing, and for a general, more general, aside from the financial and accounting data, we have the scientific data validation. As you can see here, the blockchain overview and fraud trends, it's our topic. We need to understand first what is a blockchain. It's a decentralized, publicly accessible ledger that logs each transaction made by thousands of nodes. The blockchain provides transparency and traceability, but does not eliminate fraud, as the users of and the identities remain anonymous. So there is always a room and escape for the fraudulents to use their powers. We have the common fraud patterns here. We can see the pump and dump scheme, which is, I will show you later on the slides what is pump and dump scheme and what is Ponzi pyramid scheme. So there is also the wash trading and the decentralized finance rug pulls. All of these are methods that fraudulents and scammers use to get our money, let's say. Then blockchain, here we can see also the pump and dump scheme and the Ponzi pyramid scheme. You can see, as you can see in the first figure, there are 3 phases of the pump and dump scheme. There is an accumulation phase, which is a normal, natural transactions flow. There is nothing suspicious about it. And then, as you can see, at some point, there is a change of the intensity, and there is a change of the volume of the transactions. As you can see, there is a pump of transactions, a pump of investment happened, and an agreed on price by the fraudulents and the scammers. There is the selling price, where you can see the bump, and where is our crash of the market, where you can see the decrease in the price and the crash of which is called the dump. Moving forward to the Ponzi pyramid scheme, you can see here there is a study that stated that there is an observation between Ponzi observed and Benford's expected digits. As you can see here, it's a comparison of a payout digit distribution and Benford's expected distribution. As you can see here, there is the digit 1 appears more frequently in the Ponzi observed, which calls for a suspicious transaction, non-natural flow of the transaction, and it's with the Benford's law we can detect this, and we can say that you can analyze it and say that there might be a something off, and that's what the Benford's law does. It's a screening tool, as I said. Of
course, there is advantages of blockchain analysis, of course. First things, scalability, as it can process millions of transactions in seconds, and it does not only, the Benford's law, the main good thing about it, that it does not only depend on prior knowledge of fraud. Like, for example, if we take machine learning tools, they need to be trained on known cases before starting working on fraud cases or any other cases. So Benford's law gives us a chance and gives its users a way to reduce the time and to reduce the cost and to work effectively and faster results. Also, it's universally applicable in a way that it's not only on Bitcoin or cryptocurrencies or transactions. It also can work on other scales, in other data sets, not only on financial data sets. As you can see, manipulators and scammers can be everywhere. Also, its cost effectiveness is actually it provides a quick and expensive first layer of analysis and as a screening tool. So here I used Python and R codes to do my analysis. Here you can see my data sources, and for the scope, I had to convert Bitcoin and Ethereum transactions into USD currency in order to be able to work on them and to see the results better. As you can see here, we have the methodology that we used. We had first to clean and standardize the data, and then extract the first digit from 1 to 9, and then compute the expected versus the observed frequencies, and then we will apply chi-square and mean absolute deviation tests, and then we will visualize the digit distribution and deviations. And then in this slide we have, as you can see, two different distribution plots. The first one is about the Bitcoin, and the second one is about the Ethereum. In the first plot, you can see it's a deviation plot, which is the observed minus the expected proportion. As you can see, there is Benford's law, and Bitcoin conforms to Benford's law distribution plots, and except for two minor deviations in the digit 8 and digit 9. This shows us that the Bitcoin slightly has a natural distribution. It's not able to be scammed, and it's rather less than the other data sets. And if we move to the Ethereum data also, we can see that the same results apply for the Bitcoin, as it conforms to Benford's law with only slight deviation on the digit 2 and digit 7. Here you can see the data sets that fit Benford's law closely, and minor deviations for Bitcoin digit 8 and digit 9, and for Ethereum 2 and 7. As you can see, sorry for the technical mistake. As you can see, there must be another field for the Ethereum, where we have a chi-square result and the MAD score result, which are both conformity classification. They are acceptable. In a way, there is no statistical evidence of systematic manipulation or irregular transaction behavior. This means that both Bitcoin and Ethereum transaction datasets illustrate strong conformity with Benford's law, with only minor statistically acceptable deviations. For the conclusion, I would like to state some of the limitations of our law. Benford's law serves as an indicator, not as a definitive proof of fraud. Therefore, we need to perform more detailed, more accurate techniques to say definitively that we have a fraud or a scam in our data set. Also, that results may vary across different time periods or market conditions. It's not standardized. It depends on other variables to be working on. Also, in summary, I would like to say that crypto is both exciting and unpredictable, as it drives innovation, but also it gives room for fraud and manipulation to grow. So Benford's law proves simple ideas can make big impact by studying how digits behave. It helps to spot the patterns that don't look natural and that call for a suspicious.
Also, it provides scalable, objective, and low-cost method for regulators and forensic auditors to identify suspicious activity. Thank you for your attention. Feel free to ask if you have any question. Thank you. Thank you. Yet, how many data did you use for your application? How many observations did you? Sorry, I couldn't hear you. How many observations did you use for your application? I used on a range between 5,000 and 10,000 on a random sampling technique to get to try to cover most of the samples that I used. Okay, okay. Thank you so much. Thank you. Ok, grazie Ied. Possiamo proseguire la prossima candidata, Maria Adele Caduto, discute un lavoro di tesi che ha seguito la professoressa Micheli. Sì, buongiorno. Allora, Maria Adele ha redatto una tesi dal titolo La finanza aziendale nella grande distribuzione organizzata, gestione economico-finanziaria e creazione di valore, e in particolare sul tema della creazione di valore ha analizzato un caso aziendale che chiedo appunto a Maria Adele di raccontarci in maniera sintetica. Grazie. Buongiorno a tutti, sono la candidata Maria Adele Caduto. La mia tesi si intitola Finanza aziendale nella grande distribuzione organizzata, gestione economico-finanziaria e creazione di valore. Ringrazio la mia relatrice, la professoressa Anna Paola Micheli. La mia tesi si propone di analizzare come la funzione finanziaria sia diventata uno strumento strategico per la crescita e la resilienza del settore della grande distribuzione organizzata, un settore ad oggi divenuto centrale per l'economia italiana. L'obiettivo è comprendere le peculiarità della GDO, esplorare il ruolo cruciale della finanza aziendale in questo settore, con particolare attenzione ai metodi di analisi economico-finanziaria, esplorare in che modo la finanza sostenibile possa dare vantaggio competitivo in un'azienda e infine analizzare il caso pratico di Multicedi, un esempio concreto di gestione finanziaria del panorama distributivo italiano. La GDO innanzitutto è un sistema di imprese commerciali che operano nella vendita al dettaglio di beni e servizi attraverso una rete di punti vendita. Le imprese si dividono in grande distribuzione dove i punti vendita appartengono ad un unico soggetto economico e distribuzione organizzata dove più imprese indipendenti collaborano sotto un marchio comune. La GDO si basa su una gestione centralizzata degli acquisti e su economie di scala che permettono di ottenere elevati margini operativi. Il settore si caratterizza per un elevato livello di concorrenza sia tra le grandi aziende nazionali sia tra le realtà territoriali più radicate. La finanza aziendale all'interno della GDO svolge un ruolo strategico, serve a garantire equilibrio tra investimenti, finanziamenti e redditività. In un settore dove i margini sono bassi ma i volumi sono elevati, una gestione attenta della liquidità è essenziale per garantire una crescita equilibrata ed economica del settore. La finanza aziendale si basa su 3 principi fondamentali. Principio di investimento, secondo cui le risorse devono essere allocate nei progetti che massimizzano il valore attuale netto. Principio di investimento, ovvero cercare il mix ottimale tra capitale proprio e capitale di debito, in modo da bilanciare il rischio e il rendimento, e infine la politica dei dividendi e decidere quanto distribuire agli azionisti e quando reinvestire nelle aziende. Le imprese della GDO tipicamente adottano politiche di investimento di dividendo stabili per attrarre investitori interessati a rendimenti costanti. Gli strumenti più utilizzati per valutare la performance economico-finanziaria sono l'analisi per indici che misura la redditività, la liquidità e la solidità, l'analisi per flussi che misura la gestione della cassa e la capacità di autofinanziamento e il benchmarking che confronta i risultati con quelli dei settori principali, con i principali stakeholder. Queste analisi permettono di capire come la gestione economico-finanziaria possa tradursi in valore per l'impresa. Inoltre oggi la finanza aziendale non può più prescindere dalla sostenibilità. Le imprese della GDO adottano sempre di più i criteri ESG per ridurre l'impatto ambientale, garantire condizioni di lavoro eque e migliorare investire in sostenibilità significa non solo migliorare la reputazione dell'azienda, ma anche attrarre capitale e rafforzare la fiducia di stakeholder e di clienti. Per comprendere al meglio queste dinamiche ho approfondito il caso di studio di Multicedi, un'importante realtà della distribuzione italiana affiliata al gruppo Vegetation. Multicedi ha saputo distinguersi per la capacità di adattamento sia
sia alle esigenze locali, mantenendo elevati standard di efficienza gestionale, sia la sua strategia di crescita si basa fondamentalmente su un mix di punti vendita diretti e affiliati che le ha permesso di espandersi mantenendo flessibilità e radicamento territoriale. L'analisi triennale che ho condotto dal 2021 al 2023 ha confermato il potere di una gestione finanziaria equilibrata. In questo periodo, nonostante le sfide derivanti dall'inflazione e dalle tensioni geopolitiche, l'azienda ha registrato una crescita costante del fatturato. L'utile netto ha mostrato una progressione significativa, così come l'EBITDA, indicando una buona capacità di generare margini operativi. Il patrimonio netto si è rafforzato, testimoniando una politica di capitalizzazione degli utili e di rafforzamento della struttura finanziaria. Questi risultati sono considerati estremamente positivi se contestualizzati in un periodo di forti margini operativi e di incertezze macroeconomiche. Un aspetto rilevante della gestione di Multicedi è stata la gestione l'integrazione dei criteri ESG all'interno della propria strategia aziendale. Multicedi ha pubblicato il primo bilancio di sostenibilità nel 2024 riferito all'anno 2023, dove dimostra che l'attenzione alla sostenibilità non è soltanto una scelta etica, ma anche una leva strategica che può creare valore. In conclusione, la finanza aziendale nella GDO non è soltanto un sistema di controllo, ma è una vera e propria leva strategica che permette di pianificare, investire, innovare e creare valore nel tempo. Il caso di Multicedi mostra che una gestione finanziaria prudente e una visione sostenibile in un contesto competitivo e incerto può creare crescita economica. Oggi i tre elementi chiave per costruire il valore delle imprese del futuro sono innovazione, sostenibilità e finanza. Le prospettive future del settore vedono una crescente importanza della sostenibilità, dell'innovazione tecnologica e della capacità di adattamento ai cambiamenti nelle abitudini di consumo. Le aziende come Multicedi che riescono a coniugare solidità finanziaria, responsabilità ambientale e sociale e capacità di innovazione sono quelle meglio posizionate per affrontare le sfide del futuro e creare valore nel medio e lungo termine. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie. Grazie mille. Che tipo di documentazione ha analizzato per fare questo suo studio? Come? Che tipo di documentazione ha analizzato per fare questo studio? Ho analizzato i vari bilanci di Multicedi, ho visto tutti i rendiconti del periodo dal 2021 al 2023 e in base a quello ho capito la situazione finanziaria ed economica. Va bene, grazie. Grazie. Grazie mille. Sara Caringi, discute anche lei, prego, si può accomodare. Sara Caringi discute anche lei una tesi che ha guidato la professoressa Cambiamo Micheli. completamente argomento e ci spostiamo sul ruolo delle emozioni nelle scelte finanziarie. Quindi è un tema particolare, interessante, e vediamo come l'investitore viene influenzato da quelle che sono le percezioni, le emozioni, le conoscenze, diciamo, dell'ambiente esterno rispetto alle scelte di investimento. Buongiorno a tutti, sono Sara Caringi. La mia tesi, dal titolo Il ruolo delle emozioni nelle scelte finanziarie, studia come fattori psicologici, cognitivi ed emotivi influenzino le decisioni economiche, integrando i contributi della finanza comportamentale, della neurofinanza e un caso studio dedicato alla società di Vanguard. Nel primo capitolo analizzo i fondamenti della finanza comportamentale. Questa disciplina infatti nasce proprio dall'unione tra economia e psicologia, per spiegare perché di fronte a scelte economiche l'individuo spesso e volentieri non è razionale. Facendo un salto nel passato, precisamente nel 1979, venne introdotta la teoria delle prospettive da Kahneman e Tversky, grazie al quale la finanza divenne scientifica, mostrando che le decisioni spesso e volentieri dipendono dallo status quo più che dai valori assoluti. Un impatto economico sul mercato, prendendo in considerazione emozioni come la paura o l'euforia che portano a vendite irrazionali o a sovrastimare quelli che sono i titoli ignorando i rischi, possono causare crisi come quella della bolla tecnologica del 2000. Kahneman ci spiega questi comportamenti attraverso due sistemi di pensiero: il sistema 1, rapido, intuitivo ed emotivo; il sistema 2, lento e analitico. Quando prevale il primo, emergono le scorciatoie mentali, ovvero le cosiddette bias cognitivi. Tra i bias cognitivi principali ritroviamo il bias di conferma, ovvero la tendenza a cercare informazioni che convincono le nostre convinzioni,
l'overconfidence, ovvero l'eccessiva fiducia delle proprie capacità, il sunk cost fallacy, ovvero la tendenza ad insistere su investimenti fallimentari pur di non ammettere una perdita, e poi abbiamo infine l'effetto framing, cioè che ci spiega come la presentazione di un problema iniziale può modificare la scelta finale anche a parità di contenuto. Altre scorciatoie mentali sono le euristiche, che velocizzano quello che è il processo decisionale, ma generano degli errori ricorrenti. Tra le principali ritroviamo l'ancoraggio, la rappresentatività e la disponibilità, e ci mostrano come in realtà gli investitori tendono a sovrastimare la probabilità di nuovi eventi negativi. Queste percezioni rallentano quello che è il processo di ripresa dei mercati, rallentando il ritorno alla normalità. Nel secondo capitolo analizzo la neurofinanza. La neurofinanza è una disciplina che nasce proprio dall'unione tra economia, psicologia e neuroscienze per comprendere appieno i processi cerebrali alla base delle decisioni. Ci sono una serie di strumenti, come ad esempio la risonanza magnetica funzionale, con il quale è possibile capire quali sono le aree del cervello effettivamente coinvolte in una decisione economica. Tra questi abbiamo il nucleo accumbens, che è legato alla ricerca del piacere e all'assunzione di rischio. Abbiamo la corteccia insulare, legata alla percezione del pericolo, e infine l'amigdala, che regola paura e reazioni impulsive. Esperimenti di laboratorio hanno mostrato come, ad esempio, durante le crisi l'attività del nucleo accumbens cresce in maniera proporzionale alla crescita dei prezzi, alimentando l'illusione di un valore sempre in crescita fino all'inevitabile crollo. Poi ho analizzato una serie di emozioni che nascono durante una decisione finanziaria. Tra queste abbiamo il rimpianto. Queste emozioni induce il soggetto ad evitare quelle che sono delle scelte strategiche e a privilegiare quelle bilanciate per ridurre il rischio di un'eventuale delusione derivante da una scelta sbagliata. Abbiamo l'invidia. L'invidia è un'emozione sociale, nasce dal confronto dagli altri, porta ad imitare il comportamento altrui, ma inevitabilmente porta ad alimentare il cosiddetto comportamento del gregge. Infine abbiamo l'orgoglio, rafforza la fiducia in noi stessi, ma ovviamente se eccessivo aumenta la propensione al rischio, e collegato ovviamente a comportamenti impulsivi e speculativi. Terzo capitolo ed ultimo, il caso studio, sono andata ad analizzare la società di Vanguard. Vanguard è una società di gestione patrimoniale e dimostra come in realtà la consulenza finanziaria non ha solo un valore economico, ma strettamente emotivo, e questa sua filosofia si basa sulle 3P del coaching comportamentale, tra cui pianificazione, positività e proattività, ovvero definire obiettivi chiari di lungo periodo, ovvero affrontare l'incertezza con forza e resilienza e non reagire impulsivamente a quelli che sono i cambiamenti improvvisi. Tra l'altro sono andata ad analizzare come il caso Vanguard gestisce le emozioni durante le crisi, in particolare quella del Covid-19 che conosciamo tutti. Vanguard infatti ci dice che la gestione consapevole delle emozioni non solo può ridurre quelle che sono le vendite irrazionali, ma aiuta gli investitori a mantenere quello che è una stabilità di portafogli. Inoltre ci dice quanto è importante il ruolo del consulente come guida emotiva, capace di aiutare quelli che sono i clienti a non cedere al panico e a prendere delle decisioni basate su dati e pianificazione. Possiamo infine concludere che la finanza comportamentale e la neurofinanza ci aiutano a riconoscere quelli che sono i bias e a trasformarli in consapevolezza, mentre il caso studio di Vanguard ci aiuta a capire come in realtà quanto è importante il valore della consulenza nella gestione delle crisi. Possiamo constatare infine che la tesi dimostra come la finanza non è un sistema puramente razionale, bensì un sistema profondamente umano, e che se le emozioni vengono gestite in maniera corretta diventano una risorsa e non un limite nella decisione finanziaria. Grazie. Grazie. Senta, questo caso studio lei come l'ha affrontato? Ha letto dei documenti, ha incontrato delle persone che lavorano in Vanguard? No, ho letto dei libri. Okay. Ho letto dei libri dove analizzavano, praticamente facevano questi studi sul cervello, e tutti studi scientifici ovviamente. No, io dico il caso Vanguard nello specifico. No, caso Vanguard proprio sul sito ufficiale. Ok, d'accordo, grazie. Grazie a tutti. Stefano Priori discute anche lui un lavoro seguito dalla professoressa Micheli, prego. Sì,
Rimaniamo un po' nello stesso filone di ricerca, parliamo dei bias cognitivi nelle decisioni finanziarie e nelle imprese familiari. Buongiorno a tutti, buongiorno gentili professori e membri della Commissione. Oggi ho il piacere di presentarvi il lavoro di tesi che ho svolto in merito ai bias cognitivi applicato alle decisioni finanziarie delle imprese familiari. La motivazione della scelta del mio tema parte da una riflessione, ossia che la finanza aziendale non è soltanto una scienza fatta di numeri, modelli o formule matematiche, ma è anche e soprattutto una disciplina profondamente influenzata dai comportamenti umani. Infatti ogni decisione finanziaria è il risultato di scelte umane condizionate da emozioni, automatismi, percezioni noti come bias cognitivi. Tale fenomeno assume un'importanza ancora più rilevante nelle imprese familiari, in quanto le decisioni non sono soltanto economiche, ma riguardano anche i valori della famiglia stessa, l'identità e la continuità familiare. Per cui il primo capitolo è dedicato a analizzare cosa sono le imprese familiari e quali sono i comportamenti, le logiche dietro le loro decisioni economiche. Per far ciò ho utilizzato il cosiddetto modello a tre cerchi di Tajuri e Davis, il quale propone appunto tre cerchi che sono la famiglia, ossia include i membri che sono legati da un legame di sangue o affettivo, il cerchio della proprietà, quale comprende coloro che detengono le quote di controllo dell'impresa, e il cerchio dell'impresa stessa, che comprende la struttura organizzativa e le dinamiche manageriali. Nel secondo capitolo è stata evidenziata e messa in discussione la teoria finanziaria classica, il quale sostiene che le persone siano razionali. Diversi studi di psicologia cognitiva ed economia comportamentale però smentiscono questa tesi, a partire proprio da quelli di Kahneman e Tversky. In questo caso sostengono che gli individui commettono degli errori sistematici e siano soggetti alle euristiche, ossia delle scorciatoie mentali, la quale semplificano il processo decisionale ma portano a decisioni subottimali. Per cui nel mio lavoro ho evidenziato quelli che sono i principali bias all'interno delle imprese familiari e come questi vanno a modificare, a impattare sulla governance, la gestione del rischio e la strategia. Tra i principali bias che evidenzio sono sicuramente l'overconfidence, l'avversione alle perdite, lo status quo e il bias dell'attaccamento emotivo, il che è particolarmente rilevante all'interno delle imprese familiari proprio per questa doppia connotazione di aspetto economico e lato familiare. Di particolare rilevanza nel lavoro che ho svolto sono sicuramente le strategie di debiasing, ossia le strategie per individuare e limitare quanto più possibile l'effetto dei bias. Tra i principali che evidenzio sono sicuramente la formazione manageriale, il quale permette ai manager di essere più consapevoli dei propri limiti cognitivi, l'introduzione di processi decisionali strutturati, come ad esempio analisi multicriterio, checklist, e tra le altre segnala la presenza di figure esterne e indipendenti all'azienda, come per esempio consulenti o manager esterni, allo scopo di fornire una prospettiva più oggettiva e meno condizionata dalle emozioni. Il primo e il secondo capitolo gettano le basi teoriche del mio lavoro e corrispondono alla cornice essenziale per poter inquadrare il terzo e ultimo capitolo. Ho analizzato quello che è il caso di Ferrero, un'azienda italiana, familiare e di grande successo, che corrisponde a un esempio emblematico per evidenziare come tali bias vadano a influenzare le decisioni finanziarie. Per cui ho voluto dividere in due epoche distinte l'analisi, basate su approcci gestionali e strategici differenti. Il primo approccio, l'era del fondatore Michele Ferrero,
In questa prima fase l'azienda ha adottato un approccio più conservativo e prudente, perché influenzato da bias come ad esempio lo status quo, l'attaccamento familiare, il bias di familiarità, che hanno portato a scelte come quelle di non quotarsi in borsa e di preferire una crescita organica, ossia interna. Se da un lato questo ha permesso a Ferrero di poter crescere, costruire un marchio solido e riconoscibile nel tempo, dall'altro ha limitato quelle che sono le opportunità date dalla globalizzazione. Per cui la seconda fase che ho evidenziato è la fase di Giovanni Ferrero, durante la quale c'è stato un cambiamento dinamico riguardante la strategia e la gestione. Infatti, a dimostrazione di questa motivazione, ci è voluto un superamento di quelli che erano i limiti dei bias precedentemente evidenziati attraverso una politica di acquisizioni internazionali che ha portato Ferrero a espandersi nei mercati globali, l'introduzione di un CEO esterno, una scelta estremamente rivoluzionaria per una impresa culturalmente legata alla tradizione familiare, e la creazione di un modello di governance ibrido dove le competenze manageriali e i valori familiari vanno a convivere per orientare le decisioni strategiche. In conclusione del mio lavoro ho appunto voluto evidenziare come tali bias, una volta riconosciuti e gestiti, possono trasformarsi da una minaccia a un'opportunità. Ringrazio a tutti quanti. Grazie mille. Questo tema, come mai si è incuriosito a questo tema? Le è stato proposto? L'ha scelto lei? Ha scelto lei l'azienda Ferrero? Ho scelto insieme alla professoressa il tema perché è da tanto tempo in realtà che sono appassionato di questo tema, appunto i bias cognitivi, e soprattutto mi incuriosisce il fatto di come questi possono influenzare le nostre decisioni. Grazie, molto interessante. Prego. Grazie. Paolo Protano, ancora un tesista seguito dalla professoressa Micheli. Sì, cambiamo argomento un'altra volta. Il ruolo dei bond vigilantes nella stabilità finanziaria e fiscale degli Stati. Quindi prego Paolo di raccontarci il suo lavoro. Volevo solo dire una cosa, Presidente, che per quanto riguarda i miei studenti scelgono, diciamo, il tema della tesi viene condiviso, però la scelta rimane sempre a loro, quindi loro portano 2 o 3 idee e poi le condividiamo insieme, perché è giusto che questo sia un momento anche di soddisfazione personale rispetto alla conclusione del percorso di laurea. Ottimo, grazie. Buongiorno a tutti, grazie alla professoressa Micheli per la presentazione. Il mio elaborato tratta il tema dei bond vigilantes, ossia quegli investitori obbligazionari che attraverso la vendita di titoli di Stato segnalano sfiducia verso politiche appunto statali. Il mio lavoro si articola su 3 capitoli principali. Nel primo vengono analizzati quelli che sono i titoli di Stato e gli indicatori che possono risvegliare appunto i bond vigilantes. Nel secondo questi attori vengono analizzati in senso stretto e cercando di dire in concreto quali sono gli attori principali. Mentre il terzo capitolo analizza il caso studio della Gran Bretagna con la crisi del mini budget Liz Truss, il confronto di come i bond vigilantes agiscano nel paese, negli Stati Uniti e infine quali sono le sfide future che devono affrontare i paesi affinché i bond vigilantes non facciano sentire la propria presenza. Allora, l'emissione dei titoli ovviamente è l'aumento delle emissioni dei titoli porta ad un aumento dell'indebitamento pubblico e da come si può vincere graficamente però un debito elevato come paesi come Giappone, gli stessi Stati Uniti, la Francia non vuol dire che i mercati abbiano la piena sfiducia di essi. Altri indicatori principali sono altrettanto importanti, sono lo spread, ossia la differenza tra un titolo di Stato preso come riferimento, il benchmark,
nell'Eurozona è il titolo di Stato tedesco. Il rating, ossia il giudizio di merito creditizio assegnato dalle maggiori agenzie internazionali, che va dalla AAA alla D, ossia default. I credit default swap, che appunto segnalano i rischi associati a una determinata attività finanziaria, e gli elementi intangibili, che sono altrettanto importanti, ossia fiducia e credibilità in un paese, tramutabili in stabilità politica e prevedibilità e coerenza nelle politiche fiscali. La terminologia dei bond vigilantes nasce nel contesto anglosassone degli anni '80 dall'economista di Wall Street Eddie Ardeni, e appunto afferma che questi investitori obbligazionari reagiscono a politiche fiscali espansive, provocando un rialzo dei rendimenti e quindi difficoltà dei paesi a finanziarsi sul mercato e conseguente pressione sui governi, quindi stabilità politica. Gli attori concreti e più rilevanti del mercato obbligazionario si possono ricercare nei gestori di fondi. I primi sono i fondi obbligazionari, che proprio per la mole di capitale a loro disposizione sono considerati too big to fail, ossia un loro fallimento potrebbe far collassare l'intero sistema finanziario globale. I fondi del mercato monetario, che agiscono con strumenti altamente liquidi e di breve termine, l'espressione flight to quality infatti sta a significare proprio questo, cioè che segnalano nel momento di stabilità, diciamo che virano su strumenti più sicuri, tra cui i treasury americani. E invece, infine, gli hedge fund, che sono associabili al sistema bancario ombra, in quanto operano con strumenti altamente speculativi e tendono di eliminare in parte o in tutto il rischio di mercato. Il caso più emblematico fu il caso della crisi del debito greco, in cui si trovarono ad acquistare titoli ellenici ad un prezzo bassissimo e coprirsi con credit default swap in caso di loro fallimento. Un altro elemento fondamentale che può risvegliare l'azione dei bond vigilantes e può guidare l'azione degli stessi è la comunicazione. E il caso di Mario Draghi, dell'allora presidente della BCE Mario Draghi, tenuto a Londra alla Global Investment Conference, si può notare come proprio nello stesso giorno della conferenza di Mario Draghi i titoli di stati dei paesi periferici, ossia Italia e Spagna, subirono un notevole diminuzione, a fronte invece di una stabilità dei paesi core, Francia e Germania. Infine vengono analizzati due casi studio fondamentali. Il primo è un intervento classico dei vigilanti che reagirono a politiche fiscali insostenibili del governo Liz Truss, che fu costretto alla dimissione dopo soli 45 giorni. Infatti, come possiamo notare, i titoli di Stato, i gilt britannici, arrivarono a sforare quota 6%, una percentuale che non si vedeva dalla crisi globale del 2008. La differenza sostanziale con gli Stati Uniti è che nel paese d'oltreoceano i vigilanti obbligazionari, per via del privilegio che gode il dollaro, essendo una valuta di riserva internazionale, essi seguono più l'andamento dell'inflazione, quindi delle mosse della Fed, ossia della Banca Centrale Americana. Diciamo che questi casi fanno pensare che i paesi sono messi a dura prova con le sfide future, ossia un'inflazione persistente dovuta all'esplosione dell'inflazione al post-pandemia, una crescita strutturale per le recenti conflitti internazionali della difesa e un ingente fabbisogno di capitale dovuto alla transizione energetica e digitale.
Quindi i bond vigilantes non appartengono al passato, ma sono sempre più determinanti nel determinare le politiche dei paesi. Grazie per l'attenzione. Quindi, se ho capito bene, lei si aspetta che ci sarà uno sviluppo di questo tipo di prodotto finanziario nei prossimi anni? Esatto, proprio come possiamo notare, ingenti spese dovute alla difesa o alla transizione energetica sempre più urgente fa pensare che i governi devono comunque stare attenti nel bilancio pubblico, nel bilancio statale, e quindi evitare un'azione dei bond vigilantes. Va bene, grazie mille. Cambiamo disciplina. Marica Calce ha lavorato sotto la guida della professoressa Balzano. Grazie. Allora, la candidata ha svolto uno studio su un gruppo di imprese high-tech e volto, diciamo, ad approfondire un aspetto, cioè come l'alta performance di queste imprese possa accompagnarsi a un alto rischio di sostenibilità sociale e ambientale. Prego. Buongiorno a tutti, sono la candidata Calce Marica e la mia tesi si intitola ESG Risk Rating e indicatori economico-finanziari nella valutazione della performance delle aziende tech, un'analisi empirica in R. Innanzitutto ci tengo a ringraziare la mia relatrice, la professoressa Simona Balzano. La mia tesi si propone di indagare e valutare, in chiave comparativa, le determinanti della performance di un campione selezionato di imprese operanti nel settore tecnologico, ciò mediante una serie di tecniche statistiche multivariate, coniugando indicatori finanziari tradizionali e ESG Risk Rating. Il settore tech è stato eletto come oggetto del caso studio in quanto caratterizzato da esposizioni peculiari in tema di rischio ambientale, sociale e di governance, ciò derivante, a titolo esemplificativo, dall'elevato consumo energetico dei data center. Ai sensi di ciò, la gestione efficace di rischi ESG si pone per il settore tech come un fattore cruciale, in quanto incide direttamente su reputazione, resilienza operativa, nonché attrattività del settore stesso per eventuali stakeholders. Il dataset analizzato è originale, questo comprende 11 imprese tech tra cui le Big Five. Per ciascuna di esse sono state individuate 9 variabili quantitative di natura finanziaria recuperate dal sito Companies Market Cap in riferimento all'anno 2024 e l'ESG Risk Rating, l'ultima colonna del dataset, classificabile come misura sintetica di rischio extrafinanziario. Questa recuperata dal provider Sustainalytics, il quale si impegna ad attribuire un rating alle aziende risultante dalla combinazione di 2 fattori, quali l'esposizione nonché la capacità delle aziende considerate di gestire efficacemente i rischi ambientali, sociali e di governance. Per quanto concerne le metodologie adottate, queste sono state implementate in RStudio, software open source che consente l'analisi dei dati, effettuando innanzitutto una Principal Components Analysis. Questa ci consente di ridurre la dimensionalità di un insieme eterogeneo di variabili, trasformando quelle originariamente tra di loro correlate in componenti ortogonali, su cui è stata successivamente condotta una Cluster Analysis che invece individua nello spazio risultante gruppi omogenei di imprese, evidenziandone pattern comuni e divergenze per quanto concerne nel nostro caso specifico solidità patrimoniale e rischio ESG, in quanto il fattore ESG è attualmente emergente non solo nel mercato internazionale ma presenta un riscontro diretto anche nel nostro settore analizzato, è stata adottata una Weighted PCA, ossia un modello che consente di attribuire un contributo maggiore ad una variabile reputata come altamente strategica, nel nostro caso l'ESG Risk Rating con un peso triplo, mantenendo le restanti variabili finanziarie con un peso unitario. Ne consegue che tale scelta metodologica porta con sé una componente di arbitrarietà, ai sensi di cui i risultati necessitano di essere interpretati in chiave esplorativa bensì che inferenziale, in quanto rifletteranno maggiormente la vulnerabilità delle aziende selezionate a tale rischio. L'analisi proposta ha consentito il grafico illustrato in figura, biplot, ossia la rappresentazione congiunta tra individui e variabili in uno spazio bidimensionale, cui prima componente principale, nonché asse orizzontale, discrimina le aziende in relazione alla loro performance economico-finanziaria, ponendo nel versante positivo a destra gli individui maggiormente performanti. Apple risulta non a caso essere altamente correlata alla variabile market cap. Per analogia, nel
versante opposto avremo invece gli individui minormente performanti. La seconda componente principale invece, l'asse verticale, per il risultato della weighted PCA condotta è influenzata prettamente dall'ESG risk rating con un contributo relativo di total debt and revenue. In questo caso nel versante in alto positivo avremo quindi le aziende più rischiose con un ESG risk rating maggiormente elevato e in quanto meno in grado di gestire i rischi ambientali, sociali e di governance. Nel complesso le prime due componenti principali spiegano il 75,03% della varianza totale del dataset, il quale rappresenta un valore significativamente superiore rispetto a benchmark casuali di riferimento. Il biplot conferisce una prima visualizzazione di ciò che sarà successivamente confermato dalla cluster analysis, cui visualizzazioni dendrogrammatiche individuano 3 raggruppamenti principali. Un primo cluster per performance finanziarie ridotte rispetto alla media del campione, con Samsung, Netflix, Oracle, Alibaba ed Intel. Un secondo cluster con Amazon, Alphabet e Meta Platforms, che pur essendo aziende con performance finanziarie mediamente elevate, presentano ESG risk rating elevati e quindi captate come maggiormente rischiose. E infine un terzo cluster con Apple, Microsoft e Nvidia, caratterizzate non solo per essere parte del club dei trillionaire per quanto riguarda un'elevata performance finanziaria, ma possedere a contempo un ESG risk rating minimo. Nvidia tra esse risulta essere nel campione selezionato l'individuo con l'ESG risk rating più basso in assoluto. L'analisi empirica quindi suggerisce l'esistenza di una potenziale correlazione positiva tra la capacità dell'azienda di generare valore economico e al contempo gestire efficacemente i rischi ESG. L'analisi presenta tuttavia dei limiti, è stata effettuata su un campione limitato ed è cross-section, ai sensi di cui si consiglia non solo di espandere il campione, ma di effettuarne un'analisi longitudinale. In conclusione, il lavoro suggerisce che in un contesto di economia digitale e sostenibile, solo una visione integrata di tutti questi fattori indicati ne consentono una lettura più completa del settore tech, in cui la gestione efficace e strategica di rischi ESG si pone non solo come un vincolo etico, ma come leva determinante di un reale vantaggio competitivo, come emerso dalla weighted PCA. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Sono incuriosito dalla PCA pesata, come mai ha deciso di farla pesata e con quale criterio ha scelto i pesi? Ho deciso di effettuare una weighted PCA proprio per riflettere la rilevanza del fattore ESG non solo nel mercato internazionale ma proprio nel settore tech. Ciò dimostrato ad esempio dall'elevato consumo energetico dei data center o anche dalla gestione dei dati, della privacy, quindi le attività core business delle aziende tech. Ho quindi attribuito un peso triplo proprio per riflettere maggiormente la vulnerabilità di tali aziende. Va bene, grazie. La ringrazio. Fabio Domi è il prossimo candidato, discute anche lui una tesi seguita dalla professoressa Balzano. Sì, il candidato ha svolto uno studio su alcuni dati relativi al benessere in Italia, nelle regioni italiane e al modo in cui questo si associa con le sue principali determinanti e viene spiegato da queste. Prego Fabio. Salve, io sono Fabio Domi e ringrazio la professoressa Balzano, la mia relatrice. Questo è uno studio sull'analisi delle determinanti del benessere in Italia. La domanda di ricerca è stata come contribuiscono le variabili al benessere degli italiani e tramite alcune variabili come il reddito, la percentuale dei laureati, il rapporto tra spesa PIL, la disoccupazione e un indice infrastrutturale ho cercato di spiegare il benessere che ho trovato nell'indice di sviluppo umano. Le osservazioni sono state fatte su tutte le regioni italiane e i dati risalgono al 2022. È stata usata una tecnica statistica di regressione multipla con R. Questi sono i dati e andiamo al sodo con i risultati di R che ci suggeriscono una correlazione tra l'indice di sviluppo umano positiva con il reddito e la percentuale di laureati e negativa con la disoccupazione, a riprova che una elevata capacità di spesa e l'istruzione possono contribuire allo sviluppo umano e personale. È inoltre negativa rispetto alla spesa pubblica, a dimostrazione che la spesa pubblica è inefficiente in Italia e non è correlata alle infrastrutture.
a dimostrazione che una dotazione infrastrutturale elevata non coincide per forza con un benessere della popolazione italiana. Ora dobbiamo parlare di statistica e dei risultati statistici ottenuti dal nostro modello di regressione lineare e iniziamo con l'analisi della varianza, che serve per dare un valore numerico alla capacità esplicativa dei predittori. Nella prima colonna abbiamo i gradi di libertà, nella seconda colonna abbiamo la somma dei quadrati, che è un iniziale indicatore esplicativo, a cui poi va fatta una media ponderata per i gradi di libertà al fine di trovare i residui normalizzati. È il rapporto fra la variabilità spiegata e la variabilità non spiegata per ogni singolo predittore che poi ci darà il valore f, che ci dice quanta variabilità è stata spiegata per ogni singolo predittore, e a cui è associato un p-value che rappresenta la probabilità che il valore f sia fuorviante. E come possiamo notare, il reddito è la variabile che spiega meglio il nostro modello, seguito da disoccupazione, la percentuale dei laureati e la spesa pubblica, mentre escludiamo le infrastrutture con un valore di P elevato. Poi abbiamo parametri statistici come l'errore standard, che misura la distanza tra misura l'errore, ovvero la distanza tra i valori predetti e i valori osservati. È un errore e quindi come tale dobbiamo tenerlo basso, come in questo caso. E poi abbiamo l'indicatore R quadro aggiustato, che misurano la variabilità spiegata in proporzione. E anche qui abbiamo una percentuale elevata pari al 95%. E poi il valore F e il p-value associati. L'F è molto alto e il p-value è basso, quindi è segno che il modello si adatta bene ai risultati. Per essere sicuri che i risultati siano affidabili, dobbiamo fare l'analisi dei residui. Nel primo grafico abbiamo i residui rispetto ai valori previsti e l'obiettivo in questo grafico è avere punti di errore distribuiti casualmente. Ciò vuol dire che gli errori sono casuali e che non presentano alcune tendenze, che altrimenti ci sarebbero punti con particolari forme riconoscibili e indicherebbero non linearità. Nel secondo grafico abbiamo i residui standardizzati con quantili teorici di distribuzione normale e lo andiamo a vedere con la distribuzione dei punti messi sulla diagonale e non distaccarsene troppo. Questo perché i test statistici che utilizziamo richiedono una distribuzione normale degli errori, che altrimenti sarebbero non validi. Poi abbiamo i residui standardizzati sotto radice rispetto ai valori previsti e qui cerchiamo la presenza di eteroskedasticità, ovvero varianza non costante, per lo stesso motivo di prima, ovvero che i test statistici utilizzati richiedono una varianza costante, ovvero una situazione di omoskedasticità. Anche qui i punti sono distribuiti casualmente e quindi possiamo dire che la varianza è costante, mentre nell'ultimo grafico cerchiamo i punti di influenza che per la loro influenza possono creare problemi al modello. E ho finito. Grazie. Grazie mille. Io volevo chiedere dove ha recuperato i dati che ha utilizzato per l'analisi. È sull'Istat. Va bene, grazie. Grazie a voi. Abbiamo concluso con le tesi candidati per la laurea triennale, iniziamo con i nostri 4 candidati per la laurea magistrale. Il prossimo candidato, Abdur Rahman, please come. He has worked under my supervision on a problem of estimation and
identification of anomalies in a specific application field, which is the growth of vegetation in the measured through satellite images. Please, Abdul. Good morning, everyone. Today I'm going to present you my thesis, master's thesis on nonlinear modeling for vegetation indices and automatic detection for anomalies. Thank you for Professor Porzio for supervising my thesis. So the first challenge I faced was the modeling for the vegetation indices, because as you can see on the plot on the right, the horizontal axis shows us the crop season, and the vertical axis shows us the index. The black points are the satellite observations, and the blue line is the double logistic fitted curve, which we'll get back to in a few moments. But I want everyone to focus on the black points, where we can see that the pattern is kind of non-linear and asymmetric, where it increases at first, then reaches a maximum, and it starts to decrease. So this gives us an idea that a linear function is not suitable. So the next issue was the automatic detection for anomalies. Again, let's look at the plot. The horizontal axis is the crop season. The vertical axis is the index. The black points are the satellite observations. Even the red point is an observation, satellite observation, but it was discarded due to the reason that it has a suspicious value. Now, this process of detecting anomalies is human-based, judgment-based, human judgment-based. So I wanted to automate this process. Now, I worked with two vegetation indices. Both are satellite-based indicators. One is NDVI, which reflects the greenness and photosynthetic level of activity. Then the next one is LI, which sees the leaf area per ground area and gives us the density of the canopy. Now, to model the nonlinear patterns and asymmetric patterns, most widely used function is a double logistic function, because it is divided into two S-shaped components. The first one, which accounts for the green up, or the rise of the crop, and the second one, which accounts for the senescence, or the fall of the crop. Now, how do we estimate the fitted curve? Is using the nonlinear least square estimation. What it does is it takes Taylor expansion, locally linearizes the nonlinear function, so that the Gauss-Newton algorithm can update the parameters step by step using derivatives. But there is a big problem here, that we have to give a set of initial values to the parameters. Now, choosing these starting values or initial values is quite difficult. It's time-consuming, and if you don't choose them wisely, the results might be unrealistic. So I gave a proposal where I used a simplified double logistic model that has one less parameters, meaning that we have more degrees of freedom, and but it captures exactly the same key aspects of biological stages of a crop. So as we can see on the plot on the right, that the blue line is the original or the general double logistic model which is used widely, but the red line is the simplified version of my simplified version of the model. Let's go back to our second issue, which was the detection of anomalies. These anomalies are currently flagged by humans, so there could be, it's very time consuming. So what happens is this, an operator sees a suspicious value, he goes back to the satellite images, he sees if these images really have some kind of clouds or some kind of shadows or maybe sensor errors, and then he decides to discard it or keep it. So
this process is very subjective because it's based on human judgment. So I wanted to automate this process. So my proposal was to use a point-wise prediction interval. So instead of just fitting the double logistic curve, why not put a band around this fitted curve, which will account for the parameter uncertainty plus the residual noise. And because this accounts for both parameter uncertainty and residual noise, it tends to be quite wider than the confidence interval. Now, the first technique I used was Monte Carlo-based prediction interval. What it does is it takes a set of parameters, simulates them, draws a set of parameters, simulates them, and kind of stacks them together to form the prediction interval. And we can see on the plot on the right, the blue line is the fitted curve, and the yellow shaded area is the 95% prediction interval using 1,000 simulations. The second technique which was used was delta-based prediction interval. This is a little different. It doesn't use simulations, but it uses derivatives or Taylor expansion of the parameters. And again, here we have the blue line, which is the fitted curve, and the purple shaded area, which is the 95% prediction interval. But it is a little wider compared to the Monte Carlo method. Now, both of the methods become more clear. The difference between both of these methods become more clear as the anomalies are shown. So on the left, the plot on the left, Monte Carlo was able to flag both of the anomalies perfectly, as the red points lie outside the prediction bands. But the delta method was able to only flag one of the anomalies. Now, but most importantly, we were able to flag the anomalies using the prediction interval. So we could say that it is an effective tool for this task. Now, obviously, there is a limitation to this work where prediction intervals become too wide when there are too many outliers or the data set is too noisy. The second limitation is that the bands have different level of variability in different phases, so there is no constant variance. We assume that there is constant variance when we did the prediction bands. And lastly, there is no external factors which were used, like rainfall and temperatures, which are quite important for the crop growth. What future extensions we have? We have 3 future extensions. First is robust regression, which is very less sensitive in a sense to outliers because it uses a median function rather than a mean function. Then the second one is using phase-specific prediction bands. So the width of the band will change based on the variability in each phase. The third one is integration of covariates using like rainfall or temperature, regressing the residuals against them to understand the patterns better. To conclude, nonlinear modeling and prediction intervals shows us a good way to crop growth and tries to make the process more automated than a human check. Thank you for the attention. Thank you, Abdul. My question is whether you think the methodology should try to, let's say, find more anomalies than the real ones for checking, or is it better to, let's say, that the problem, how to manage the balance if you want to, not to, let's say, to be conservative and not to have too much. Well, it's a trade-off because, in my opinion, the anomalies which are already flagged, we should try to check if these anomalies are outside. I would prefer to have these anomalies outside than rather having random points outside the bands. So it's a trade-off between, it depends on your personal goal. But here my goal was to personally just have the anomalies which were given to me as discarded images to be outside the prediction band. Okay, thank you so much. Thank you very much.
It's now the turn for Ramazan Shormakov. His work will be presented by Professor Bazan. Yes. The candidate made the thesis on the e-commerce and how it impacts on the growth of small and micro enterprises. Please show us your main findings. So, welcome everyone. My name is Ramazan Shermakov, and my supervisor was Professor Annalisa Castelli. And the topic of my thesis is the role of e-commerce platforms in enabling micro and small enterprises, especially case study of Kazakhstan. So, in nowadays, we can see how is the e-commerce writing in our days, and it implement really high interaction in the economy and the growth. So nowadays we can see that the marketplaces, especially like Amazon, Zalando, plays the really main point of helping micro and small enterprises to rise on the market. And also during the COVID-19, a lot of companies started to transform their offline sales on online. And in this research, I wanted to show how it can help for the economy. And for example, in Kazakhstan, amount like 99% of all entrepreneurship, it's like small and micro enterprises. And in nowadays, I want to show that how marketplaces influence in the growth of development in micro and small enterprises. And I want to show how what is the challenges for them and how we can solve it. So the methodology was to collect the analysis from the government statistical websites. Also made an interview with the entrepreneur who is selling on the local Kazakh app that calls Kaspi.kz, that is really diverse, and how he became from small entrepreneur to really small business on the Kazakhstan market. And also, first of all, I want to start that retail made like 6 billion euros in 2024, and 14–15% of this income was made by e-commerce. And for example, in 2024, the e-commerce and marketplaces were increased on 42%. That shows really a high increase. And compared to Italy, it's like here it was in 2024 only 6%. And also, what can I say? That unfortunately, the marketplaces and e-commerce companies, they charge a high fees for the companies, which is a little bit bad for the entrepreneurs, especially at the beginning. And sometimes there's they're trying to compare with each other and trying to decrease the prices of the products on the market, and at the end it shows that the small enterprise, some of the companies are bankrupts and cannot compete with other competitors. Also, barriers for a new business. It's like many micro and small enterprises leverage social media marketing and marketplaces analytics. So it shows that now on the marketplaces they can make the whole analysis of the sellings, how the sellers shows their
statistics of selling the products on the market, and they can analyze the sellings and then improve this, which is better selling, what is selling lower, which is really good because also I wanted to talk about the logistics. Because the Kazakhstan is a really huge country and it's really hard a little bit to deliver from point A to point B. So the three main marketplaces on Kazakhstan, it's the Kaspi KZ, Wildberries, and Ozon. Two of them are Russian companies, which are shows that really declining in our days, and the Kaspi KZ, which takes like 60 or 70% of the whole sellings on the e-commerce market, and increasing every time higher and higher. And like this e-commerce marketplace have their own postmats in each cities, in each areas, which is helping to deliver the products faster. For example, for Wildberries and Ozon, they have their own personalized shops where the customers can easily get their delivers and to wear it and then analyze is it good or not. And for example, the growth rate for Kaspi KZ for 2024 compared to 2023 was like 30–40% by raising the customer activity and services. But for example, Wildberry shows that it was they increased their orders on 100% because of entrepreneurs. For them, easier to get into the this platform and sell their product, and also show the small fees for the sellers. And now I want to talk a little bit about key findings of e-commerce and marketplaces on the Italy market. It's a show that the main marketplace is like Amazon, and it takes like 20–25% of the whole e-commerce sellings on the market, on Italy market, and but also a lot of other different platforms like Zalando competing, and show that compared to Kazakhstan, it's more competitive. For example, the annual online sales in Kazakhstan, it was like 6 billion, where compared to Italy, it was like 85 billion euros. But for example, the e-commerce was increased compared to retail, the whole retail sellings like on 42%, but Italy only on 6%. But it's because the economy of Italy is really developed compared to Kazakhstan, and now the Kazakhstan tries to increase the developing of the economy, and also as I told, like the Kaspi is takes 70% of the market, which shows some of like not a monopoly, but competing to other companies is a little bit harder on the market. But here in Italy, it's easier. So about the policy recommendations and conclusions, it's like to promote the for the small and micro enterprises digital trainings, because nowadays in Kazakhstan creating like hubs that helps for the young and new entrepreneurs selling online, but it should be more on regional areas and more pointless in each city, in each rural area.
So also simplify institutional frameworks for SME support because the high VAT tax and also the fees of the online platforms declined the increasing of online sellings for the sellers. Encourage public-private partnership with platforms to help increase the cooperation among the sellers and the online platforms. Also, both countries can learn from each other's experience. For example, here in Italy, there is some regulation that helps digital companies and also the entrepreneurs how to sell on the market and integration between the online sellers and the customers are really more easier than in Kazakhstan. So thank you very much for your attention, and that's all. Thank you. I wonder where you, what did you use as a source for your analysis. For instance, I read that you said that less than 20% of small enterprises in Italy sell online. So this kind of data, where did you get that? Yes, this data I took from the statistical website of the data set that given on the website of the government data collecting government of Italy. Like okay. This kind. Thank you. Thank you very much. Il prossimo candidato è Anthony Attardo, che discute un lavoro che ha seguito la professoressa Calce. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Anthony discute una tesi in analisi finanziaria e in particolare si è occupato di analizzare il tema della creazione di valore nel settore del calcio professionistico, approfondendo il tutto con un'analisi comparata di alcuni top club europei. Chiedo quindi ad Anthony di illustrare i punti fondamentali del suo lavoro. Prego. Buongiorno a tutti, ringrazio la professoressa Calce per la parola data. Il mio lavoro di tesi dal titolo Creazione di valore nel calcio professionistico, top club europei a confronto, rappresenta il culmine del mio percorso di studi magistrali in management. Il mondo delle società sportive e in particolare del calcio professionistico è oggi un laboratorio unico per comprendere come si evolve il concetto di creazione di valore nel panorama economico contemporaneo. Nel primo capitolo della mia ricerca ho approfondito come la creazione di valore si distingua nettamente tra le società sportive e le imprese tradizionali, in quanto quest'ultime puntano a creare valore realizzando determinati livelli di profitto che siano coerenti con la strategia e la sostenibilità aziendale, nonché facendo leva sull'efficienza operativa e l'innovazione. Per quanto riguarda le società sportive, la creazione di valore assume una dimensione più complessa, in quanto esse devono perseguire un duplice obiettivo, ovvero assicurare un successo sportivo per stakeholder e tifoseria e garantire una stabilità economica nel lungo termine. Il secondo capitolo della mia ricerca ha evidenziato come gli strumenti tradizionali per l'analisi di bilancio devono essere adattati alle peculiarità del settore sportivo. I principali documenti contabili sono lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa, che hanno presentato delle specificità rilevanti. Ad esempio che i cartellini dei giocatori devono essere iscritti all'interno delle mobilizzazioni immateriali e poi ammortizzati in relazione alla durata contrattuale. Dall'altra parte invece i ricavi risultano fortemente influenzati dal successo sportivo e i risultati del campo. Le fonti di ricavo all'interno del settore sportivo sono rappresentate dai diritti televisivi, dalle sponsorizzazioni, dal merchandising, dal player trading e dalla biglietteria e sono intrinsecamente legati ai risultati del campo e alla visione pubblica, nonché rendendo la gestione finanziaria particolarmente dinamica e sfidante.
La parte centrale della mia tesi si è focalizzata su uno studio dell'analisi di confronto di due modelli gestionali profondamente diversi, rappresentati dal Manchester United e dal Borussia Dortmund. I dati emersi sono eloquenti e testimoniano l'efficacia di approcci strategici differenti. Il Manchester United si presenta con una struttura finanziaria squilibrata e fortemente indebitata, mentre per quanto riguarda il Borussia Dortmund si presenta con risultati nel 2023 con un ROE del 3,39% e un ROE del 5,97%, dimostrando un modello gestionale solido, prudente e sostenibile. Proseguendo troviamo il ROS e il ROA, che per quanto riguarda il Manchester United si presentano in tendenza negativa, mentre il Borussia Dortmund si presenta nel 2023 con un ROS del 4,4% e un ROA dell'1,88%, dimostrando anche una forte capacità di recupero rispetto al biennio precedente. Poi troviamo il debt to equity ratio, che nel caso del Manchester United nel 2022 raggiunge leve dell'11,68, nello stesso anno si verificano una crescita del fatturato del 18% e nel 2023 dell'11%, ma il club inglese, nonostante le crescite del fatturato, non è riuscito a tradurle in redditività operativa. Per quanto riguarda invece il Borussia Dortmund, il debt to equity ratio si presenta su livelli prudenti che oscillano tra lo 0,62 e lo 0,93. Lo studio di ricerca ha dimostrato come la crescita del fatturato, la sola crescita del fatturato, non è sufficiente a creare valore duraturo nel tempo. È necessario che venga adottata una governance responsabile che abbia come precondizione la sostenibilità economica al fine di creare e costruire un valore duraturo nel tempo. Il Borussia Dortmund invece si presenta come l'esempio virtuoso di come sia possibile trasformare le risorse disponibili in valore duraturo, ovvero attraverso la valorizzazione del settore giovanile, attraverso un giusto bilanciamento tra l'ambizione sportiva e la gestione finanziaria, una gestione prudente del debito e infine la continua innovazione nei modelli di business. Lo studio ha evidenziato anche che se le società sportive davvero vogliono raggiungere la sostenibilità è necessario adottare un modello di crescita che si basi su performance economiche e valori etici e che la responsabilità sociale d'impresa non è solo un'opzione ma una necessità strategica. In conclusione possiamo dire che il mondo delle società sportive e in particolare del calcio professionistico è oggi di fronte ad una scelta cruciale, ovvero o adottare modelli di crescita che si basino sull'eccessivo indebitamento oppure abbracciare una nuova filosofia gestionale, cioè che ponga l'attenzione sulla creazione di valore che venga condiviso per tutti gli stakeholder. Grazie per tutti per l'attenzione. Grazie. Una domanda di interesse da parte di una persona che non segue questo tipo di competizione, cioè questa differenza che lei ha trovato tra le due società, in termini poi di risultati sportivi, come c'è un'associazione o non c'è un'associazione, è spiegabile in qualche modo da successi o insuccessi sportivi? Allora, la mia curiosità era partita dal fatto che non mi spiegavo come una forza calcistica come nel Manchester United, dopo anni di continue vittorie, avesse poi continuato non in maniera positiva e quindi ho cercato di confrontare una società come il Borussia Dortmund che negli anni è riuscita piano piano a risollevarsi e come sia possibile che invece il Manchester United, nonostante il grande nome che porta, non riesce a raggiungere questa stabilità economica. Grazie. Diamo la parola adesso a Felice Laurenza che discute un lavoro sempre seguito dalla professoressa Calce. Grazie. Sì, Felice si è occupato del tema della climate finance e in particolare dell'impatto che la climate finance ha nell'ambito della valutazione e delle performance economico-aziendali. Quindi dopo aver illustrato in maniera descrittiva l'evoluzione del fenomeno della climate finance, ha concluso il lavoro proponendo un'analisi empirica di confronto tra due realtà che operano nel settore dell'energia, degli utilities. Prego Felice. Buongiorno a tutti, ringrazio la Commissione qui presente e la professoressa Calce per la parola. Il mio lavoro di tesi analizza gli impatti della climate finance sulla valutazione e le performance aziendali, con l'obiettivo di comprendere come i fattori climatici vadano a influenzare la valutazione di impresa. Il cambiamento climatico rappresenta oggi non solo una sfida ambientale, ma una variabile economico-finanziaria che va a influenzare strategie aziendali, costo del capitale e scelte di investimento da parte delle imprese. Da qui nasce l'esigenza da parte della finanza tradizionale di evolversi per integrare le variabili climatiche. La climate finance nasce proprio come estensione di quest'ultima
che prova a dimostrare come questi appunto fattori vadano a influenzare le valutazioni. Il percorso della finanza climatica inizia con il Club di Roma nel 1972 e poi la consapevolezza dei limiti dello sviluppo nel 1987. Successivamente, con il protocollo di Kyoto, vi era la prima nascita dei mercati di carbonio e i primi meccanismi di emission trading. Più recentemente, con l'accordo di Parigi e il Green Deal e la tassonomia europea, si è passati da un approccio scientifico a una regolamentazione finanziaria globale con la quale i flussi di capitale vanno a integrarsi con gli obiettivi di neutralità climatica. L'analisi teorica distingue il rischio climatico in 3 categorie: rischio fisico, rischio di transizione e rischio di contenzioso. Tutti e 3 incidono su redditività, costo del capitale e stabilità finanziaria. Proprio per questo è stato necessario adattare modelli e strumenti di valutazione d'impresa come il discounted cash flow al rischio climatico, integrando le variabili climatiche nei suoi componenti fondamentali, nei suoi flussi di cassa, nel costo del capitale e il valore terminale, migliorando la coerenza tra valore stimato e rischi futuri. Il modello adattato è stato poi applicato a 2 realtà energetiche del panorama energetico italiano, Enel ed Eni. Per quanto riguarda Enel, è leader nella transizione green, con una quota di ricavi allineata alla tassonomia europea pari più dell'80%. Con un'ingente capacità rinnovabile riesce ad avere un accesso privilegiato a capitali green e una maggiore resilienza climatica. D'altra parte Eni ha ancora una forte dipendenza dai combustibili fossili, sebbene abbia avviato delle iniziative di transizione come Plenitude ed Enilive, però è ancora fortemente esposta ai rischi di transizione climatica. Infatti dall'analisi comparativa emerge che Enel ha un costo del capitale pari al 4,65% contro il 6,36% da parte di Eni, dimostrando una maggiore stabilità e una minore percezione di rischio da parte degli investitori. Inoltre, investimenti green sul totale degli investimenti da parte di Enel è pari oltre al 70% a fronte di appena un quarto di quella di Eni. Questo si traduce in un rating SMG maggiore e una fiducia da parte degli investitori. Inoltre è stato necessario rendere i multipli comparabili in chiave climatica, correggendoli integrando costi per la CO2 e i capex di transizione. Inoltre è stato necessario introdurre indicatori ESG come l'intensità emissiva, la quota di investimenti green sul totale del capex e i percentuali di ricavi da attività sostenibili, dimostrando ancor più le strategie climatiche da parte delle 2 imprese. L'ultima parte dell'analisi ha previsto la simulazione di 3 scenari elaborati dal Network for Greening the Financial System, uno business as usual in cui c'è un'assenza di politiche di mitigazione significative, in cui Eni vede aumentare il valore aziendale almeno nel breve termine. Lo scenario net zero, dove c'è una transizione ordinata verso la neutralità climatica, dove Enel cresce significativamente ed Eni va a perdere più del 10% del proprio valore. E poi c'è l'ultimo scenario, Sword, dove c'è un fallimento della transizione ed entrambe vanno a perdere oltre il 20% del proprio valore a causa degli eventi estremi frequenti. In conclusione, la climate finance emerge come una nuova lente di valutazione, non sostituisce la finanza tradizionale ma la integra e la perfeziona. L'analisi inoltre ha dimostrato che le imprese allineate agli obiettivi net zero mostrano maggiore stabilità, minor costo del capitale e maggiore attrattività per gli investitori nel lungo periodo. Infine, valutare un'impresa oggi significa dunque misurare quanto è pronta al futuro sostenibile di domani. Grazie per l'attenzione. Grazie Felice. Mi incuriosivano quei 3 scenari climatici che ha citato durante la presentazione. Se ho capito bene, sono scenari che lei ha preso come riferimento da una fonte, sì. E poi non ho capito però questi scenari come li ha, diciamo, poi operativamente resi plausibili rispetto a... perché non conosco la materia, quindi sono una curiosità. Allora, i dati li ho elaborati io, però gli scenari, cioè delle variazioni dei tassi, dei ricavi, sono stati presi direttamente dagli scenari dell'NGFS. Quindi questi scenari sono scenari in cui questa, diciamo, società
immagina che date quelle condizioni i tassi diventano Esatto, certo. sì. Molto interessante, grazie, anzi se poi mi dà un riferimento mi fa piacere. Va benissimo, grazie. Grazie. I lavori sono finiti, la commissione si ritira per valutare gli esami di laurea, ci vediamo tra pochi minuti qui, vi prego di non allontanarvi dall'aula. So we just ask you to not to go away, especially the candidates, because in a few minutes we will be back. Thank you. Mi vedo? Vabbè, se mi vedo così mi vedo pure i tuoi tacchi. Buongiorno a tutti.
Scusate, vi accomodate? Sta rientrando la commissione. Chiedo a tutti i candidati di presentarsi davanti alla Commissione. Candidati qui in piedi davanti alla Commissione, prego, please come in front of the committee on a line. Thank you. Yeah, more central, please. Move right. Thank you. Allora, ci siamo. La Commissione di laurea ha valutato positivamente tutte le prove di esame ed è quindi con grande emozione che ci prepariamo a annunciare i risultati dell'esame. Vi devo fare 2 o 3 raccomandazioni. La prima è: non andate via prima di firmare il verbale d'esame, fondamentale. La seconda, di riservare gli applausi alla fine della proclamazione, e la terza, per quanto possibile, di liberare l'aula in tempi abbastanza rapidi, perché tra un quarto d'ora inizia una nuova sessione d'esame. So just to translate in English, please don't go away before signing the verbale, otherwise your exam is null and is not valid. And please leave the room as soon as possible, because there will be a new exam session in 10 minutes from now. Thank you so much. Dunque, per i poteri che mi vengono conferiti dalla legge, in quanto Presidente di questa Commissione e a nome della Commissione tutta, ho il piacere e l'onore di proclamare dottori nelle rispettive lauree candidati Hihed Mohamed Kushan con voto 94 su 110, Maria Dele Caduto con voto 99 su 110, Sara Caringi con voto 104 su 110, Stefano Priori con voto 103 su 110, Paolo Protano con voto 99 su 110, Marica Calce con voto 110 su 110 con lode, Fabio Domi con voto 83 su 110. Abdurrahman con voto 110 su 110 e lode, Ramazan Sormakov con voto 92 su 110, Anthony Attardo con voto 105 su 110, Felice Laurenza voto 104 su 110. Complimenti, congratulazioni. E buon futuro. Buon futuro a tutti. Abdurrahman. Anthony Attardo. Maria Dele. Marica Calce. Sara, poi Carigni. Fabio. Sara Carigni, prego. Fabio. Poi si prepara Felice Laurenza. Complimenti. Stefano. Felice Laurenza adesso? Felice? No, tu sei Priori? Sì, prego, può firmare, ma al posto giusto.
Prego. Paolo Protano. Shormakov, Ramazan. Yeah. Thank you all. Good luck for your future. È stato un piacere. Auguri. Congratulations. Come va? Che stai facendo?
Per cortesia, deve iniziare un'altra seduta di laurea, se potete lasciare l'aula. Sorry, last photo, we have to... Okay. Devo fare l'appello perché... Comunque la confusione qua è tutta colpa del professore. Dei professori. Allora, Sigismondi c'è? Ok. Murad? Ok. Camila? Camila is here? No. Aidana? Ok. Teia Budnikova? Is she here? Ah, ok. Kaitova Sumambonu? Ok. Luca Evangelista? Giuseppe Bassano? Ok. Orozbaev? Però la presentazione l'ha fatta. Gabassova is here. Ashurbekova? Patil? Ekaterina is here. Zenis is here. Ok. Quindi Ashurbekova e quest'altra che però prima. Chi si è scordato lo zaino? Ma Simona forse stava l'altra seduta? To profess, who is the professor?
Funziona il microfono? Buongiorno a tutti, diamo inizio a questa seduta di laurea del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza. Avremo 15 candidati questa mattina, quindi direi di cominciare subito a sentire il primo candidato, che è Filippo Sigismondi. Prego. Lei ha 5 minuti per la presentazione. Ok, Filippo svolge la tesi. Lei si può accomodare già lì? Ok, sì, grazie. Filippo svolge una tesi con me, con la mia materia, che è Controversies in Economics, e si occupa di un tema importante che è l'impatto della tecnologia sul lavoro, solo che affronta questo tema da una prospettiva di storia del pensiero economico, quindi analizzando gli approcci e le idee di 4 importanti economisti su questo tema. I switch to English. I ask the candidate to show the main findings of his analysis. Okay. Please. Good morning, everyone. It is a pleasure to be in front of this commission to present my work. My thesis explores how 4 major economists of the past 2 centuries, namely David Ricardo, Karl Marx, Joseph Schumpeter, and John Keynes, interpret the difficult relationship between technological advancement and labor. The objective is to reconstruct a dialogue and compare how these economists, which faced very different industrial worlds, interpret the economic and social impact of technology on labor, on technological progress in general. The idea that technology brings progress for everyone is older than we may think. From the first industrial revolution onwards, economists have debated whether employment and efficiency can ever truly coexist. Through the textual analysis, we are going to present Ricardo's paradox of mechanization, Marx's critique of alienation, Schumpeter's dynamic idea of creative destruction, and Keynes' technological employment. Ricardo marks a turning point in classical thought. With a 3rd edition of his Principles published in 1821, he revised his position on the impact of machinery. At first, he believed, to make it easy, that technology made everyone richer. But later on, he analyzed and revised his position, thinking that while efficiency can raise profits, it can come at a cost, which is the overall decline in demand for labor. When machines replace labor, the circulating capital devoted to the wage shrinks, reducing jobs opportunities. So Ricardo, to sum it up, doesn't reject machinery, but he exposes its distributional paradox behind it. Progress creates wealth. The problem is, who is this wealth going to be of? Marx further radicalizes this paradox. For him, machinery is not a tool, but the very material form of capital's power over labor. It transfers workers' skills and knowledge into fixed capital, making living labor redundant, and it goes to constitute the industrial reserve army, which is a mass of unemployed workers who keep wages low, since the demand for labor is too high, and sustain further accumulation. Progress, in Marx's view, is not neutral, as it structurally deepens inequality even when looking efficient. And that's why this reasoning, his reasoning, still matters today, not as a prophetic one, but to help us understand the logic of accumulation behind each wave of technological advancement. Another interesting perspective is that of Joseph Schumpeter, who sees these disruptions created by technological advancement not as crisis, but as the very engine of the capitalist system itself. Innovation, according to him, is creative destruction. New technologies destroy old structure while building for new ones. It shifts the focus from a static equilibrium to dynamic change.
What matters the most is not the state itself, but what happens between the states. Yet is not naively optimistic. He noticed that when capitalism reaches its more mature phase, creativity becomes institutionalized. It becomes bureaucratized. So the figure, the very important figure of the entrepreneur, which he poses a lot of attention on, is sucked away by the corporation, incorporated in the corporation. So progress continues, but loses its creative soul, which for Schumpeter is vital. Finally, we have John Keynes. He speaks of a new disease, a modern disease, which is technological unemployment, which happens when innovation outpaces our ability to find new uses for labor. Yet, unlike Marx, he sees it as temporary, which is a symptom of transition rather than decay of a system. For Keynes, technology can liberate humanity from its material necessities, but only if our institutions are able to adapt. Once scarcity ends, the challenge becomes a moral one. How do we redefine work, purpose, and leisure in a society of abundance? His question remains timeless. When machines do the work in our place, what remains of human value? The time is over, so go I quickly. wrap it up. Quickly, just to Across the conclusion. Across more than a century of thought, these economists converge on one insight. Technology is never an autonomous force. Its effect depends on institutions, powers, and governance. Ricardo revealed the paradox of efficiency. Marx revealed its asymmetry, and Schumpeter celebrated its dynamism, while Keynes tried to humanize its outcomes. Together, they show that the relation between innovation and labor has always been shaped not only by economics, but by values and institutions. Thank you for the attention. Thanks a lot. Okay. Thank you very much. We can pass to the second candidate, which is El Masudi Murad. I leave room to Professor to Professor Giammetti, who is the co-supervisor of the thesis. Yeah, unfortunately, Professor Parisi couldn't attend, but he told me that the candidate did a good job examining progressive taxation and labor supply with a special focus on Europe. Please. Good morning, everyone. Thank you for being here. My name is Murad Mosaoudi. I'll be pleased to present my thesis titled Progressive Income Taxation and Labor Supply Incentives in Europe. The research explores how the structure of income taxation influences the people's decision. The study draws examples from Italy, Romania, and Slovenia, and this is to show contrasting outcomes of progressive reforms. Let me begin by explaining the motivation behind this topic. First of all, progressive taxation is often seen as a fair way to reduce inequality, while economists debate its real impact on labor supply. So the core question of my research was, can higher progressivity reduce inequality without discouraging work? This topic is highly relevant in Europe, where government aim to redistribute wealth while maintaining employment and productivity. From this motivation, I built research objectives. First of all, to analyze the theoretical link between progressive taxation and labor supply. Second of all, is to examine empirical evidence using cross-country study cases. Third of all, is to examine empirical indicators such as effective marginal tax rate, average tax rate, and replacement rate. And finally, to translate those evidences into policy implications, identifying the reform that balance efficiency and equity. So the core question, does progressivity really decrease inequality? And at what cost to labor participation? Now we can see how, and also the study combined between theory and evidence, comparing the three countries using Euromode results to link between taxation, work incentives, and equity. Now we can look about how progressivity influences the decision of labor supply. Progressivity influences how people decide between work and leisure.
which means that higher marginal rate that rise with income reduce the net wages, which will influence and reduce the participation rate, as we can see in the graph that actually visualize the core fairness efficiency trade-off, which means that progressivity does enhance equity, but excessive marginal tax rate reduce the participation rate. Now let's see how this plays out in Italy. In Italy, tax rates are high, but enforcement remains weak. According to Bosco et al. 2024, recent reforms showed that recent reforms improved fairness slightly, but enforcement remains weak, and this is due to tax evasion and complex rules. And this also proves that administrative efficiency is as important as rate design. Now let's compare this to Romania and Slovenia. Romania moved from flat to progressive taxation. According to Bosco et al. 2019, it shows that equality increased slightly, but tax evasion increased among high earners. While instead, in Slovenia, it shows that both participation in equality increased slightly, and this proves that progressive reform can work under strong enforcement. And to summarize these findings even more, let's look at the main empirical indicators: effective marginal tax rate, average tax rate, and replacement rate. Those indicators measure how tax affects the work incentives. For example, high effective marginal tax rate reduce the reward for extra work, while high replacement rate reduce and lower the job return, and their balance indicates and determine whether the progressive system will motivate or discourage work incentives. And to simulate these results, I reviewed simulation-based results using Euromod reforms that were simulated across European countries. And the findings showed that cutting middle income rates increased participation by 1 to 2 points, and the strong effects were among low and middle income earners. And now we can all these findings result and can be translated into several key policy lessons. And in other words, 4 pillars determine the efficient and the effective progressive system. First of all, equity, incentive, compliance, and simplicity, which means that reforms must simplify brackets and also to strengthen enforcement, and of course to support low-income earners. And all these results lead to a final conclusion of my research. Progressivity can reduce inequality, but only when paired with strong institutions. The high right takes alone are not enough. Fairness without enforcement is fragile. And finally, sustainable equity requires smart progressivity, requires simplicity, targeted, and to be credible. Thank you for your attention. I'll be happy to answer your questions. Thank you very much. There is any question? Any question from the Okay. We pass to the next candidate, who is Seykulova Kamila. Kamila, you have 5 minutes for your presentation. I leave room to always. Yeah, the candidate is going to present an analysis on how public policy can help in reducing inequality. Okay, good morning, everyone. My name is Kamila Seykulova, and today I will present my research, the role of public policy in reducing inequality in Kyrgyzstan. More specifically, income inequality. Inequality remains a key challenge for Kyrgyzstan development. The study evaluates how government and international organizations influenced income inequality from 2013 to 2024, using data from the National Statistical Committee, World Bank, UNDP, IMF, and UNICEF.
The main questions are what policies have been implemented to reduce inequality, how effective are state and non-state programs in addressing income disparities, and finally, what trends can be observed in inequality, poverty, and redistribution outcomes. Let's start with the main state social programs. Ubilogo Komok, or UBK, is a monthly cash transfers for low-income families with children. Balaga Suyunju is a one-time allowance at childbirth, and social allowance for people without pension rights, including those with disabilities or loss of breadwinners. Looking at the results of this program, UBK coverage and spending steadily increased and covered 360,000 children, or 17% of all children in Kyrgyzstan. One-time payment reached 90% of newborns, and social allowances nearly doubled from 2010 to 2022. Despite these results, coverage and targeting still remains limited, with no lasting effect on income inequality. Turning to non-state programs, international organizations also supported vulnerable groups. UNICEF, the World Bank, and World Food Programme provided cash and technical assistance during the COVID-19. These efforts improved targeting and digital system, reducing poverty temporarily. Let's start from fiscal policy, another key factor influencing inequality. This graph illustrates that Kyrgyzstan tax system applies a flat 10% income tax and relies mainly on indirect taxes such as VAT. This structure is regressive, as poorer households spend a larger share of their income on consumption, while wealthier ones save more and pay relatively less. As a result, high-income groups benefit more and inequality persists. This imbalances is also reflected in the next trend, particularly in the changes of the Gini and Palma indexes. The Gini coefficient fell, showing slightly fairer income distribution, modest improvement due to social transfers. At the same time, the Palma index rose, meaning the top 10% gained more relative to the poorest 30%, partly because of the regressive tax system. Poverty also declined more, but these improvements were moderate. Inequality decreased only on the surface, not in depth. To conclude, Kyrgyzstan has made progress in reducing poverty, but inequality remains structural. Social support is still limited, and reliance on aid is not sustainable. Achieving sustainable quality will require fair taxation, stronger domestic institutions, and better integration between welfare and labor policies. Thank you for attention. Thank you. Is there any question? No? That's fine. Okay, we can go ahead with the next candidate, who is Akbaeva Aidana. And I leave room to Professor Zezza, who is the supervisor of the thesis. The candidate has written a thesis on the relevance of remittances in her country. So please give us a synthesis of your results in 5 minutes. Thank you. So, good morning, everyone. My name is Akbaeva Aidana, and my thesis titled The Impact of Remittances on Economic Development in Kyrgyzstan. So, remittances have become a lifeline for the Kyrgyz economy. Since our independence in 1991, Kyrgyzstan has faced with serious challenges like unemployment, low export potential, and industrial collapse. And because of these problems, the Kyrgyz migrants, migration turned into a survival strategy for the many families. Today, hundreds of thousands Kyrgyz families work abroad, mainly in Kazakhstan and Russia, sending money home to support their families. These financial transfers help households meet daily needs and provide the currency for the country. But they also make our economy dependent on external factors. So,
To understand this phenomenon, I used a several theoretical approach. The new economic labor of migration explains that families send their members abroad to diversify their income and manage economic risks. The transnationalism shows that remittances are not just about money, but also help households also maintain cultural and emotional connections between migrants and their families. And finally, the dependency theory warns that over-reliance on remittances may slow down the local development and delay the structural reforms. Together, these theories help us analyze both limitations and advantages on remittances in Kyrgyzstan. The next, Kyrgyzstan is among the most remittances-dependent nations in the world. According to the World Bank, remittances account for 23 to 31% of GDP, and most transfers come from Russia, and the amount of money sent home closely follows the Russia's economic cycles, increasing during the growth period and falling down during the crises such as the 2015 recession or the COVID-19 pandemic. And this shows that our national economy is highly sensitive to external conditions. At the household level, remittances play a major role in reducing poverty and improving living standards. Families use the income for food, education, healthcare, and housing. However, only a small part, around 5–10%, investing in business or agriculture, and this shows that remittances mostly support the short-term consumption rather than long-term development. And the macroeconomic level, they stabilize the national currency and balance of payments, but can also lead to dependency and inflation if not managed properly. So, remittances influence not only the economy, but also social life. When men migrate, women often take responsibility for managing family budgets and making important decisions. This brings that empowerment and heavier workload for them. And children of migrant families usually enjoy better access to education and healthcare, but they also suffer from emotional separation when parents are away. And additionally, inequality has grown between households that receive remittances and those that do not, especially in rural areas. The government and the National Bank of the Kyrgyz Republic have improved their financial infrastructure and reduced transaction costs, making remittances easier and cheaper to send. However, most transfers are still withdrawn in cash and not integrated into the banking system. To increase their long-term benefit, Kyrgyzstan should promote financial literacy, mobile banking, and small business programs that encourage families to invest rather than just spend. So cooperation with Russia and Kazakhstan is also crucial to protect migrant workers and maintain stable flows of income. In conclusion, remittances are vital for Kyrgyzstan's welfare and stability. They help reduce poverty, improving living conditions, and support macroeconomic balance. Yet, they cannot replace genuine economic reforms. And for sustainable development, Kyrgyzstan must transform remittances from short-term household support into the productive investments in education, entrepreneurship, and innovation. And only in this way can remittances become not just a survival mechanism, but a true driver of national progress. Thank you for your attention. Okay, we can go ahead with the next candidate, who is Budnikova Teya. Okay, and again, the supervisor is Professor Zetza. The candidate wrote a thesis in a topic which is now in the news. So the
impact of immigration on the United States labor market. So as I understand it, she found that blocking immigration has basically no impact on the demand for national domestic workers. So please give us a synthesis in 5 minutes. Okay. Good morning, everyone. My name is Teya Budnikova, and my thesis title is The Effects of Restrictive Immigration Policy on Labor Market Dynamics in the United States, with a particular focus on 2017-2021 period under Trump administration and comparative analysis of the years before and after Trump administration with the most recent data up to 2025. My thesis examines three main aspects. First, what immigration policies were introduced under Trump administration between 2017 and 2021. It includes deep analysis of the years of before Trump administration and after Trump administration, and it gives economic consequences of these policy shifts on labor market efficiency in general. The main question of my research was whether these restrictive immigration policies help to increase labor market efficiency or rather create frictions and slow down productivity. To answer these questions, I used data sources from Bureau of Labor Statistics, job openings and labor turnover survey, current population survey, and etc. The key indicators that I analyzed were job vacancies, unemployment rates, wage levels, and migration flows. I also conducted a comparative analysis of pre-Trump administration, post-Trump administration, and during Trump administration periods. During Trump administration, immigration became one of the most restrictive policy areas in the US history. The Buy American, Hire American Executive Order of 2017 tightened H-1B visa rules, making the denial rate to go from 6% in 2015 to 24% in 2018, which is 4 times higher in only 3 years. Administration also suspended and froze Deferred Action for Childhood Arrivals program, which protected almost around 700,000 young immigrants and allowed them to work legally in the areas such as healthcare, education, and construction. In addition, the public charge rule of 2019 made it very hard for immigrants to obtain or renew their legal status, which made many families to withdraw from the essential labor forces and essentially to withdraw from the labor force. Administration also implemented travel bans to some major Muslim countries, limiting entry of students, researchers, and professionals from those countries. Along with refugee cap cuts, this created huge frictions. As a result, immigration inflows collapsed and labor shortages intensified in agriculture, construction, and hospitality, the areas that were the most reliant on immigrant workers. Vacancy to unemployment ratio also increased, showing that employers struggled to fill in the job despite available openings. Wages increased as well, but the rise did not come from the productivity increase, it rather came from the labor scarcity. As a result, productivity stagnated and output losses emerged in the areas that are labor-intensive industries. When we compare periods, the pattern becomes clear. Before 2017, U.S. labor market used to operate under predictable and open immigration system, with the immigration inflows being stable about 1 million people per year, vacancy rate approximately 3.6, and unemployment rate approximately 5%. This helped to balance wages, jobs, and productivity. During Trump administration, inflows collapsed, falling down by 80%. The vacancy rate peaked 6%, and unemployment fluctuated between 4 and 8%. This shows that restrictive immigration policy created huge hiring frictions. After 2021, the labor market gradually recovered, reaching 900,000 people by 2024. And as inflows stabilized, vacancy rate decreased, and wages grew more steadier, growing from the productivity increase rather than labor scarcity. And as already said, after 2021, immigration inflows recovered, and still nowadays immigration is a very essential part of US labor market, saying that in 70% of workers in agriculture, 25% in construction, 19% of STEM professionals, and 27% of service workers are foreign-born. And in 2025, the labor market remains strong but uneven because shortages still exist in the areas that are very reliant on immigrant workers. And meanwhile, during current Trump administration, there are new restrictive policies that are being introduced, which create uncertainty for the future of labor market efficiency.
And my policy recommendations combine economic evidence and effective governance. My first policy recommendation is to stabilize legal pathways, because predictable immigration systems, they reduce irregular migration, helping employers to plan their workforce. Second, promote predictability, because frequent changes, they discourage talent retention and investments, while stability creates trust. Balance enforcement with economic needs. Strict control affects labor market efficiency, while balanced oversight helps both jobs and productivity. Encourage sector-specific programs. Create some specific visa programs for the areas that are very reliant on immigrant workers. Invest in data-driven decision planning. The decisions should be made by analyzing labor market rather than political cycles. And enhance integration and training. Some language skills programs and immigration programs can help immigrants to integrate in the society and also increase their productivity. And as a conclusion, I would say that restrictive immigration policies that were introduced between 2017 and 2021 tightened labor supply, increased hiring frictions, and raised costs without improving native employment. And overall, a stable and efficient US labor market depends on lawful, well-managed, and data-driven immigration policies. Thank you for your attention. Thank you very much. Thank you very much. Pass ahead with the next candidate, who is Kaitova Sumambonu, and once again the supervisor is Professor Zezza. So the candidate has written a thesis on the impact of artificial intelligence on the labor market of her country. So please give us a synthesis in 5 minutes of your findings. Thank you. Okay. Good afternoon, dear professors, committee, and friends. I'm really honored to present my thesis today on the topic AI and structural transformation, a macroeconomic analysis of Tajikistan's labor market. I chose this topic because artificial intelligence is reshaping the global labor market. It's changing the jobs, the skills we need, and the skills that are demanded to find a job. AI refers to a computer system that is organized to do what is done usually by people, by human, and that requires human intelligence. This is to, sorry, I'm so nervous. Don't worry. Okay, I will restart. Relax. AI used. Oh my God, can I retry a bit later? Sorry. Let's I relax. can't. Tell us something on which sectors are most affected by artificial intelligence. Okay, basically, let's analyze that with the examples. We can see that famous companies like Amazon, Netflix, Meta, they use AI to personalize our search results, to make movie recommendations. Tesla uses AI to replace the drivers, but they are also making new job opportunities in data analysis, which means that AI is not taking out our jobs. It's basically saying to people to be more adaptable and continue learning. Artificial intelligence is transforming global economies and reshaping labor markets through automation and digitalization. The study investigates how AI could influence Tajikistan's structural transformation, the movement of labor from low to high productivity sectors, given its dependence on migration, remittances, and agriculture.
This example shows that AI is no longer a niche technology. It's becoming the foundation of modern economic life. However, most research focuses on AI in developed countries. The developing countries like Tajikistan don't take that much of the attention. Actually, we don't have a lot of sources. That's why I was relying to remittances. I relied to remittances and to how labor is structured in the country. According to IMF, about 60% of high-income countries now exposing AI to their labor market, which means that AI is not it's not taking us to the unemployment, but it's just restructuring the job and it's saying that we need a continuous learning. Tajikistan's economy, however, remains more in agriculture. More than 40% of labor is in agriculture, and only 15 to 20% of labor force is in industry. This is what led me to the question of my thesis: to what extent is prepared Tajikistan to integrate AI into its structural transformation, particularly in relation to the labor market? I based my study on both classical and modern structural transformation theories. Here we have Roderick in 2016 and his idea of premature deindustrialization. Many developing countries are moving out of agriculture without building strong industries, jumping straight into low-skilled service jobs. As a result, they miss out on the productivity that manufacturing is used to provide. To measure Tajikistan's readiness for AI, I analyzed employment by sectors, remittances, internet access, and compared Tajikistan with Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Uzbekistan. Migration is another key factor, as we can see in this graph. Remittances make more than a quarter of GDP of a country, which is one of the highest in the world. And in Kyrgyzstan, we see the similar situation that 31% of the GDP is made by remittances. In Uzbekistan, we can analyze 12%, and in Kazakhstan, 1%. And they are much more or less dependent. And in my analysis, this shows that Tajikistan's economy relies heavily on workers abroad, mainly in Russia, to support household incomes at home. This is a good thing because it decreases the poverty line and gives more support to the families. But this could be a good strategy to use. We have fintech companies like Wise and Revolut. They are using they're using AI to detect fraud and to assess to the clients. And also they are using a lot of strategies to lower the transaction costs, which could be a good thing for migrants working abroad to invest locally. Another factor is internet penetration, because let's be clear, without internet we cannot do anything nowadays. And in Tajikistan, more than 38%, only 38% of people have an access to the internet. And this has a couple factors. One is the price, it's not affordable. And the second factor is there is electricity shortage. More often it happens during the winter. And internet penetration in Central Asia is, this is the data from World Bank for 2023, and it shows that there is 38% for population of Tajikistan, 70% for Uzbekistan, and 55% for Kyrgyzstan, and 85% for Kazakhstan, which means that people have more access to internet and they can actually use all the benefits of AI. Can we go to the conclusion? So in your view, is AI going to
improve the prospects for your country or reduce jobs? In my analysis, AI is a great tool because it's used to maximize production. But as Tajikistan is not a country that applies AI, it's more agricultural, the effect of AI is not going to transform Tajikistan because we don't really use, we don't implement it on our everyday work. But if we do, it means that we can do things better and we continue to learn and adapt. The main concern of my research was that if it's not the fear that we will not be able to use it, it's the fear that if the world is going to be digitalized and they're going to go with a digital economy, we cannot enter to that phase. And if we not enter, we're not going to be able to compete. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. We pass to the next candidate. Thank you so much. Luca. Ok. Ah già, in italiano quindi. Ok, giusto. We switch to Italian now. Ok. Luca Evangelista fa una tesi con la professoressa Balzano, a cui cedo la parola. Grazie. Sì, il candidato ha svolto una tesi, un lavoro sulla previsione dei mercati finanziari, in cui ha confrontato la performance di metodi statistici tradizionali con un algoritmo di machine learning, quindi rientrante nella sfera dell'intelligenza artificiale. Prego, a lei la parola. Sì. Okay. Buongiorno a tutti. Dunque, il tema della mia analisi nasce dall'esigenza di affrontare una delle sfide più rilevanti in ambito economico e statistico, ossia riuscire a comprendere se e come sia possibile affrontare e prevedere l'andamento dei mercati finanziari. Il caso di studio che ho voluto affrontare riguarda il caso Apple, il titolo Apple, su una serie storica dei prezzi univariata, perché si tratta di un'azienda leader mondiale, molto seguita dagli investitori e con un dataset ampio e affidabile. L'obiettivo della tesi è stato duplice. Da un lato mettere alla prova modelli statistici tradizionali, come baseline le medie mobili e come modello vero e proprio la rima, in grado di fornire degli approcci consolidati nell'analisi delle serie temporali. Dall'altro metterli a confronto con un modello più recente di machine learning, il Random Forest Regressor, che è in grado di cogliere anche relazioni non lineari e più complesse. L'analisi di confronto è stato svolto su metriche standard, come il mean absolute error, il mean absolute percentage error e il coefficiente di determinazione R al quadrato, in grado di evidenziare anche punti di forza e limiti di ciascun modello, oltre a visualizzare in modo oggettivo la bontà delle previsioni. I dati sono stati costruiti su una serie storica mensile dei prezzi Apple da ottobre 2020 a settembre 2025 per un totale di 60 osservazioni. Questi dati sono stati prelevati da Yahoo Finance e sono stati considerati come dati storici a prezzo di chiusura rettificato per frazionamenti, ciò significa per visualizzare eventuali frazionamenti azionari. Si tratta di una serie storica univariata, ciò significa che si considerano solamente i prezzi della società senza l'aggiunta di ulteriori variabili esogene. Questo è un elemento molto importante perché è andato a caratterizzare le performance dei modelli, in particolar modo la Random Forest Regressor. Per quanto riguarda l'analisi, questa è stata effettuata tramite il software RStudio e il dataset è stato così diviso. Un training set da ottobre 2020 a settembre 2024 per stimare i parametri dei modelli e un test set da ottobre 2024 a settembre 2025 per la validazione esterna delle previsioni e per individuare quindi in che modo ciascun modello riuscisse ad avvicinarsi ai dati effettivamente osservati. Dalla previsione dei modelli, così come dal grafico e dal confronto fra le metriche, emerge un quadro chiaro. Il modello ARIMA di ordine 213 è risultato essere il modello più solido, che più si è avvicinato ai dati effettivamente osservati, ma più nel dettaglio
per quanto riguarda le medie mobili, possiamo innanzitutto vedere che queste sono state costruite con una media mobile a 3 mesi e a 6 mesi. Per la media mobile a 3 mesi risulta leggermente più reattiva, ma comunque incapace di cogliere in maniera efficace le dinamiche di breve periodo. Per quanto riguarda invece la media a 6 mesi, questa è talmente smussata da perdere la maggior parte delle informazioni rilevanti e tra l'altro è stato anche lo strumento che ha mostrato più errori medi assoluti e un coefficiente R quadro che spiega poco meno della metà della variabilità osservata. Per quanto riguarda il modello a rima, come abbiamo detto, è stato il modello più solido, come possiamo vedere nel test set, e è stato anche il modello che ha fornito errori più bassi e un coefficiente R quadro di 0,9469. Ciò significa che il modello è riuscito a spiegare quasi tutta la variabilità osservata. Per quanto riguarda invece il modello del Random Forest Regressor, nonostante sia un modello molto potente e flessibile, ha deluso le aspettative. Nonostante siano stati inseriti 3 lag temporali più una variabile mese come predittori, questo modello non è riuscito a lavorare bene su una serie univariata dei prezzi, tant'è che è un modello che ha fornito errori molto alti e un coefficiente di determinazione che riesce a spiegare poco più della metà della variabilità osservata. Per quanto riguarda questo modello, l'assenza di ulteriori variabili esogene, come dicevo prima, come ad esempio tassi di interesse, fattori macroeconomici o notizie di mercato, ha dimostrato come un modello effettivamente più potente necessiti anche di un dataset molto più ricco e variabile. Per quanto riguarda le prime conclusioni metodologiche, vediamo quindi che la rima è il modello più efficace, con errori minimi in termini di MAE e di MAPE, e un R quadro molto vicino ad 1. Le medie mobili invece sono strumenti che sono risultati molto utili come baseline di partenza per le strategie di investimento, ma troppo rigide per una previsione accurata, mentre la random forest, come abbiamo detto, penalizzata da pochi predittori esogeni. La conclusione empirica, quindi, della mia tesi dimostra che il modello a rima si adatta meglio su serie univariate con trend regolari e autocorrelazione. Per quanto riguarda invece le conclusioni operative, possiamo vedere che le medie mobili sono spesso strumenti utilizzati come segnali di acquisto e di vendita rapidi, come ad esempio il metodo dei crossover. In questa analisi abbiamo potuto vedere come di fatto la media a 3 mesi, quando incrociava verso l'alto con la media a 6 mesi, si aveva sempre un trend rialzista. Quindi questo dimostra come di fatto quelle medie mobili possano essere strumenti molto utili alle strategie di investimento. Il modello a rima invece è risaputo essere un modello di supporto per previsioni di breve e medio termine, perché nel lungo periodo perdono informazioni, accumulano errore e quindi anche questo modello potrebbe non fornire una previsione accurata. Il modello del Random Forest Regressor invece, con l'aggiunta di un dataset più ricco e variabile, potrebbe fornire informazioni non lineari e più complesse che un modello puramente statistico come il modello a rima non sarebbe in grado di fornire. Pertanto ogni modello di previsione non è in grado di annullare pienamente l'incertezza intrinseca dei mercati finanziari. L'approccio migliore è un approccio integrato tra modelli, in questo caso tra SMA, ARIMA e RFR, per ottenere la miglior guida operativa. In questa ottica concludo quindi che l'analisi quantitativa non si limita a fornire stime puntuali, ma diventa uno strumento di supporto alle decisioni di investimento, capace di coniugare rigore metodologico e rilevanza operativa. Grazie. Grazie. Bene, passiamo al prossimo candidato, che è Martini Lorenzo, e discute sempre una tesi con la supervisione della professoressa Balzano. Grazie. Il candidato invece ha svolto una tesi sulla, sempre una ricerca statistica, uno studio statistico sulla digitalizzazione delle imprese italiane, e ha svolto un'analisi in cui ha considerato vari indicatori di digitalizzazione delle imprese, confrontando diversi settori di attività economica e anche mettendo in gioco, cioè, diciamo, considerando anche l'effetto della dimensione delle imprese stesse. Prego. Buongiorno a tutti, ringrazio la Commissione e la professoressa per questa introduzione. Sono Lorenzo Martini e oggi vi presenterò la mia tesi dal titolo La digitalizzazione delle imprese italiane, analisi e strategie. Ho scelto questo tema perché è ad oggi uno dei fattori più importanti per la competitività delle imprese, questa digitalizzazione, che rappresenta sia un'enorme sfida ma anche una grande opportunità.
E gli obiettivi di questo elaborato è lo studio di questi comportamenti delle imprese per come sopravvivere a questa trasformazione digitale in un mercato sempre più globalizzato e in continua evoluzione. E mi sono servito del metodo di statistica multivariato dell'analisi delle corrispondenze per perseguire la finalità dell'individuare le relazioni tra gli indicatori ICT, ovvero quegli indicatori correlati a tutte quelle tecnologie digitali di elaborazione e trasmissioni, come può essere ad esempio internet o software, e legati ai settori economici. Per utilizzare l'analisi delle corrispondenze mi sono basato sui dati ufficiali Istat del report Imprese e ICT riferito all'anno 2024. Questo è un report annuale che analizza le imprese con almeno 10 addetti e ha due variabili qualitative principali. Sulle righe troviamo gli indicatori del Digital Intensity Index, che è un indicatore elaborato da Eurostat e serve per valutare il grado di digitalizzazione delle imprese, mentre nelle colonne troviamo i settori economici della classificazione Ateco 2007 stilata dall'Istat e troviamo settori come le attività all'ingrosso al dettaglio oppure servizi di fornitura idrica o energetica, ma anche attività professionali. In più abbiamo una variabile supplementare che è quella della classe degli addetti, che ci servirà per interpretare ancora meglio le nostre analisi per capire la dimensione aziendale, che può essere ad esempio un'impresa piccola, media o di grandi dimensioni. Dall'analisi delle corrispondenze abbiamo ottenuto diverse dimensioni. La dimensione 1 in particolare, che spiega il 60% dell'inerzia totale, rappresenta una contrapposizione principale. Infatti vediamo in basso a destra gli indicatori legati al commercio elettronico, che sono legati al settore dell'alloggio e ristorazione, quindi ci fa presumere che la sua leva di business sarà le piattaforme di prenotazione delivery come ad esempio Airbnb o Just Eat, per competere e sopravvivere, mentre nel lato opposto troviamo indicatori basati sul capitale umano e sulle tecnologie avanzate, che sono legati al settore della comunicazione e informazione e anche in modo minore dell'energia. E qui invece c'è una strategia diversa, orientata all'innovazione interna dell'impresa, come innovazioni tecnologiche e dei processi, ma anche per una migliore efficienza operativa. La seconda dimensione, che invece spiega il 30% dell'inerzia totale del dataset considerato, ci dà un ulteriore spunto di riflessione con strategie diverse. Qui vediamo infatti una differenza di livello di digitalizzazione. Da un lato, anche con l'ausilio del grafico a barre, possiamo notare il settore dell'informazione e comunicazione, che è molto più legato agli indicatori del commercio elettronico, dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, degli specialisti e formazione ICT, mentre per il settore delle costruzioni questi indicatori sono utilizzati con un'intensità minore. Concludiamo che con questa analisi delle corrispondenze abbiamo ottenuto una fotografia del grado di digitalizzazione delle imprese italiane, facendoci capire che non esiste un unico modello di digitalizzazione e queste strategie variano in base sia alla dimensione e sia al settore, con settori più digitalizzati rispetto ad altri. E questo elaborato può essere utile anche sia per le imprese per capire dove investire e quale strategie attuare, ma anche per le istituzioni per conseguire gli obiettivi delle politiche pubbliche e dei programmi europei come la Digital Decade del 2030 e del PNRR. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Bene, passiamo al prossimo candidato, che è Bassano Giuseppe e discute una tesi con il professor Giammetti, cui cedo la parola. Sì, ecco, il candidato
presenterà una tesi che ha ad oggetto un tema molto rilevante che riguarda le tensioni geopolitiche tra Cina e Stati Uniti, con un speciale focus alla guerra commerciale e ai dazi e alle barriere elevate dall'amministrazione Trump. Salve a tutti, sono Bassano Giuseppe. Come la presentazione del professore è stata veramente ottima, come mi ha introdotto bene, e volevo parlare appunto di questo tema che sentiamo tutti i giorni nei telegiornali, ma magari non riusciamo bene a capire cosa sta accadendo, sia un po' perché i media tendono a mistificare o comunque a puntare molto sul caos di questo periodo, sia perché la situazione è veramente molto altalenante per quanto riguarda gli annunci fatti e poi ripresi. Allora, questa è proprio una disamina che va a riprendere i paesi principali, oltre agli Stati Uniti, ma anche Messico, Canada, Cina e una piccola parte su Iran e paesi del Sud America, proprio perché con questi gli Stati Uniti intrattengono importanti relazioni commerciali ed energetiche, una cosa che ci riguarda in quanto Unione Europea. Una piccola introduzione storica, perché il termine America First non è proprio di Trump, nonostante quello che possiamo aver intuito. In realtà il termine America First, come lo conosciamo oggi, nasce negli anni 40, durante la Seconda Guerra Mondiale, dall'America First Committee, un gruppo, un movimento che si opponeva all'ingresso degli Stati Uniti in guerra. Però poi ovviamente dopo Pearl Harbor del 41 è stato sciolto. L'America First che conosciamo oggi, grazie alla prima amministrazione Trump, ma soprattutto grazie alla seconda attuale, è un insieme di nazionalismo, protezionismo economico che proprio concentra tutta una serie di politiche commerciali sui propri Stati Uniti. Allora, qui... ok, scusate. Proprio quello che è l'impatto che abbiamo visto in questo periodo, il principale è quello dell'incertezza. Si sta giocando molto su questo, sia per quanto riguarda i mercati globali, i mercati finanziari, sia per quanto riguarda i mercati commerciali. Infatti noi possiamo pensare che Trump, dopo la sua prima politica protezionistica, non abbia portato enormi successi. In realtà c'è stata una crescita del PIL del 2,5% annuo, contro ogni aspettativa e quelle che possono essere le aspettative attuali. Inoltre la disoccupazione ha raggiunto il minimo storico nel dicembre del 2019, pari al 3,5%, oltre che un aumento dei redditi familiari. Quello che è l'obiettivo è stato perseguito e viene perseguito attualmente è quello della riduzione del deficit, però il risultato è stata, appunto, come ho detto prima, una forte volatilità e incertezza. Attualmente vediamo appunto un rischio di recessione dato dal calo del dollaro, scivolato del 2,5%, oltre che gli indici azionari principali Dow Jones, Nasdaq e S&P 500. Oltre che quelle che sono le analisi del Conference Board, ovvero analisti che vedono, studiano e stimano quelle che sono le aspettative dei consumatori. Molto importante di questo periodo e che ci riguarda, come ho detto prima, in quanto Unione Europea, è il meccanismo di tassazione reciproca, di reciprocal tariff, l'Executive Order 14.257. Questo afferma, basandosi sullo IEPA, ovvero l'International Emergency Economic Power Act, e sulla sezione 301 del Trade Act del 74, consente al Presidente degli Stati Uniti di attuare in maniera rapida, celere e immediata quelle che sono le tariffe commerciali che stiamo vivendo tutt'oggi, e soprattutto giustifica il suo operato in quanto misure volte più misure emergenziali. Questo ha portato all'aumento di dazi ad valorem dal 25% al 50% su acciaio e alluminio. Magari possiamo pensare che la cosa non ci riguardi, ma non a caso l'acquisto di autoveicoli, ad esempio, è stato fortemente influenzato dal tutto, anche a un livello macroeconomico. Quello che sta avvenendo va contro tutti quelli che sono i meccanismi degli GATT, oggi l'Organizzazione Mondiale del Commercio.
Ciononostante questa non può intervenire in quanto le misure prese si basano proprio sull'International Economic Power Act. Il 28 luglio del 2025, come magari abbiamo sentito dai telegiornali, sono stati introdotti dei dazi commerciali del 15%, quello che noi abbiamo imposto agli Stati Uniti, e quello che gli Stati Uniti invece ha imposto a noi penso siano delle misure ritorsive ben peggiori, in quanto abbiamo siglato con gli Stati Uniti un accordo che ci impone di investire 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti, oltre i 100 già investiti, e per di più 700 miliardi di dollari in esportazioni energetiche. Questo è un argomento fulcro degli Stati Uniti. In questi grafici si possono vedere che oltre al calo che c'è stato nel periodo che riguarda proprio aprile, ovvero l'introduzione dei dazi, c'è stata una pesante riduzione del valore del dollaro, oltre a quelli che sono gli aumenti dei prezzi che si sono riscontrati per i consumatori. Come dicevo prima, l'energia riguarda molto gli Stati Uniti ed interessa molto gli Stati Uniti, non solo perché questi importavano dall'Iran e tutt'oggi, come sappiamo, vi è stato un attacco nei confronti delle centrali iraniane, però per di più questo ha ridimensionato tutte quelle che sono le sue rotte commerciali. Infatti noi, oltre che al Canada, abbiamo dei dazi imposti al Messico. Nonostante questi siano del 25% per entrambi i paesi, soltanto per le importazioni energetiche sono del 10%. Non a caso è un fiore all'occhiello delle importazioni statunitensi. Per quanto riguarda invece la strategia e i dati dal Messico, questi sono ben più mitigati, almeno all'apparenza, perché in verità dimostrano come se prima gli Stati Uniti importavano principalmente dalla Cina, adesso dopo l'imposizione di dazi verso la Repubblica Popolare ha portato a una maggiore interazione con il Messico. Giuseppe, scusami, stai presentando benissimo, ti ascolterei per un'altra ora. Scusate. Possiamo fare un comizio perché mi piace molto, però abbiamo sforato già di quasi 2 minuti. Allora, mi interessava soltanto porre una differenza tra quello che può essere lo scenario IEPA e quello non IEPA. È molto importante per capire soprattutto come stanno andando queste politiche commerciali, la rotta che stanno prendendo e soprattutto quella che può essere un'analisi fatta se questo IEPA venisse abolito. Vediamo una netta differenza dai grafici che si possono vedere, in quanto il livello del PIL nello scenario IEPA diminuisce dello 0,6% nella baseline, invece si ha soltanto dello 0,1% se venisse ad oggi, a giugno, in realtà annullato, vanificato. Una perdita netta del reddito familiare che vede un enorme miglioramento nello scenario non IEPA, però nonostante si possa pensare allora perché l'introduzione dello IEPA, c'è stata perché il gettito dinamico netto è di 2 trilioni. Possiamo soltanto immaginare quanto per le casse statunitensi che in questo periodo stanno affrontando un deficit commerciale assai importante, assai rilevante, quanto 2 trilioni di dollari possano influire. E, vabbè, per farla breve, abbiamo finito. Grazie. A lei. Allora, we switch again to English. The next candidate is Orozbaev Temurlan, who discusses a thesis with Professor Romeo. I leave you. Aspetta che non hai il microfono. Impact of globalization in the international market. If you are ready. Yeah, I'm ready. So, good morning, everyone. Good morning, professors. Today I'm going to present my project titled How Globalization Impact to the International Market. Let's begin with something familiar. What is a globalization? Globalization is the coffee you drank this morning, may have come from Brazil, your shirt probably made in Bangladesh, and your phone designed in California, assembled in China, and now shipped across the world, and now it's in your pocket. This is globalization.
Globalization is an invisible but powerful network that links people, products, and ideas across continents. At its core, globalization is the process by which people, business, and governments become interconnected through trade, technology, culture, and communication. In today's world, no country develops alone. To understand globalization is to understand both the vast opportunities it creates and the risks it brings. My research analyzes how globalization influences international markets, not just economically, but socially and culturally as well. I focused on identifying key drivers, assessing positive and negative effects, and suggesting ways to global development fairer and more sustainable. My project is grounded in three main theories. First one, economic globalization theory. Economic globalization theory explains that national economies are increasingly interconnected through trade, capital investment, technology, and the flow of people, leading to both opportunities to global economic growth and greater accessibility of goods, as well as vulnerabilities and challenges such as income inequality and labor exploitation. And second one, comparative advantage theory. This one showed that countries benefit when they specialize in what they do relatively better and exchange it for other goods, as this maximizes overall benefits. Third one, world system theory highlights the structural inequality between developed and developing nations. Together, these theories offer a well-rounded lens through which understand global economic landscape. And globalization is driven by several key forces. Digital technologies connect people and business instantly. Open market let goods and ideas move freely. Modern transport make trade faster and cheaper, and multinational companies spread innovation worldwide. These forces are not just transforming economies. They are reshaping how we live, work, and interact. Globalization has brought many benefits. It helps trade, creates jobs, spread ideas and technologies, and support economic growth, especially in developing countries. It also connects people worldwide, showing how much we depend on each other. In short, globalization makes our world more open, creative, and connected. At the same time, globalization has challenges. It's an increase in inequality, reduce cultural diversity, create dependence on global crises, and put pressure on the environment. Managing this challenge requires cooperation, ethical responsibility, and balance. And a clear example of globalization is the Apple. Apple incorporated Apple design in California, in USA, makes them in Asia, and sells them in globally. Its supply chain showed just how deeply integrated today's markets are. Globalization enabled Apple to innovate at scale and lower production costs. But it also relies heavily on stable international relations and labor practices as well. Looking ahead, globalization will continue to grow. New technology will make communication and trade easier, and countries like India and Brazil will play bigger roles. Sustainability and ethical business practices will become more important. We are now entering a new era where data, innovation, and responsibility shape global cooperation. In conclusion, globalization is more than business or money. It connects people, culture, and ideas, bringing opportunity and also challenges. The future of globalization will depend on how we balance growth with equity, process with preservation, and competition with cooperation. Thank you for your attention, and many thanks to my supervisor, Yeo Franco Romero. I really appreciate your support and advice. Thank you. Thank you. Ok, adesso passiamo alle lauree magistrali. Abbiamo finito con le discussioni delle tesi triennali e cominciamo con la discussione delle tesi magistrali. I switch again to English. We start with master degree thesis discussion, and the first candidate is Zuldiz Gabbasova. She wrote a thesis with me on a very crucial and delicate aspect of the business process,
which is the issue of how to commercialize an innovative technology, okay, in particular in the fields of renewable energy sector. I asked the candidate to clarify her research focus and to present her case study, which relates to a very dynamic and innovative company which operates in this area, not very far from Cassino. Please. Thank you very much. Good afternoon, everyone. My name is Julbez Gabbasova, and my thesis is titled From Innovation to Market, Opportunities and Challenges in Commercializing Innovative Renewable Energy Technologies in the European Union. Let's begin by outlining the core focus. My research is driven by two central questions. First, how do innovative renewable energy technologies, particularly those developed by SMEs, move from the concept to the commercialization? And second, to what extent do current EU and Italian innovation policies support this successful commercialization? This research provides a descriptive analysis based on the qualitative methodology, combining policy document analysis with a case study evaluation and experimental insight, based on my internship at Sea Power and direct involvement with the GEMSTAR tidal energy project. The theoretical foundation of my thesis places the entrepreneur at the core of the innovation process, seeing them as a boss bearer of uncertainty and a driver of a transformative change. I draw on key contributors to entrepreneurial economics. Schumpeter highlights innovation as a creative destruction. Kirchner focuses on the entrepreneur's alertness to opportunities. And finally, Baumol emphasizes that public policy is at the center of outcomes. It is also important to mention systems of innovation approach, particularly relevant to my thesis. The core idea, innovation doesn't happen in a vacuum. It emerges through the interaction of firms, universities, policymakers, and financial bodies within effective systems of innovations. Small and medium-sized enterprises are the dominant form of the business in the EU economy. Their flexibility makes them powerful innovators. Their pathway is characterized by organizational agility, niche specialization, and adaptability. However, they still face significant structural barriers, such as limited financing options, fragmented support systems, and overly complex regulatory pathways, which leads to the valley of death. Let's deep dive into that. To understand the institutional framing of innovation, we look at the technology readiness level, or TRL. It is essential for measuring technical progress and is a common reference point for funding schemes. However, relying on TRL alone is insufficient because it falls short in capturing market dynamics, policy alignments, and investment confidence. This is precisely why SMEs get stuck in the valley of death, the gap between existing research resources and existing commercialization resources. This thesis advocates for using complementary frameworks such as market readiness, investment readiness, and policy readiness level to offer the fuller and holistic view. The EU and Italy have strong policy frameworks for the energy transition, but support for emerging technologies like tidal energy remains limited. The offshore renewable energy strategy sets ambitious offshore wind targets and mentions ocean energy, yet with little financing backing. The Green Deal Industrial Plan and Net Zero Industry Act focus mainly on mature clean tech sectors, excluding marine energy from the strategic priorities. Italy's National Energy and Climate Plan outlines 2030 goals but remains technology neutral. Finally, Repower EU accelerate deployment but again prioritize speed and scale, benefiting mainstream rather than emerging technologies. At both levels, there are multiple instruments designed to support innovation and energy transition. For example, Horizon Europe funds R&D and international collaboration across all technology areas. EIC Accelerator specifically targets high-risk, deep-tech SMEs, combining grants with equity support. Innovation Fund focuses on large-scale deployment with measurable climate impact. CEF Energy supports cross-border energy infrastructure, while Green Deal Industry Plan
accelerates permitting in investment for strategic clean technologies. On the national level, Italian's PNRR supports pilot projects and innovation in energy systems, and finally approved FIR2 decree introduced contracts for difference for emerging renewables such as tidal, wave, and floating solar. Despite this wide range of instruments, several challenges remain for SMEs. First, administrative burden. Funding applications are often complex and slow to approve. Capital barriers also persist. Many schemes require high TRL or large budgets that small firms can't meet. Across the limited, as large consortia and mature technologies are often prioritized over smaller, newer players. Short project timelines under national plans. Please, can you go straight ahead to the case study, please? And please don't read, try to present without reading. Yes, this is my case study. It focuses on the GemStar technology developed by Seapower, a research consortium with over 1 gigawatt of completed power project and strong track record across onshore, offshore, wind, solar, biogas, and ocean energy. The GemStar technology itself converts fully predictable tidal energy streams into clean electricity, achieving high efficiency and reliability, now reaching TRL 6, which means it's ready for final prototyping and scale up. The commercialization journey of GemStar followed a classic innovation pathway from R&D and prototype development at TRL 6 to several funding applications. Because the project was shortlisted, the company used the opportunities of coaching activities and now is applying for funding programs again. So through this funding program, the team achieved valuable mentoring and feedback, which helped refine the business model and proposed clarity. These experiences also strengthened visibility and credibility within the European innovation ecosystem, showing that the technology has a real potential to scale. However, the process also revealed major barriers: very high competition in AIC calls, complex and time-consuming procedures, and most importantly, the lack of stable revenue frameworks and after R&D phase. In essence, the GemStar experience brings the theory to life. It shows how policies and institutions work in practice and how they can both enable and constrain innovation. So finally, my central conclusion is that innovation is institutional. The journey from concept to commercialization is not blocked by a lack of good ideas or entrepreneurial spirit, but by systematic misalignments between policy goals and implementation mechanisms. The GemStar case study demonstrates that targeted instruments and better coordination turn innovation into real market value. Therefore, to unlock the full potential of these innovative technologies, policies must achieve a better balance. They need to simultaneously support technology maturity while providing genuine incentives for risk-taking in novel sectors. So future success depends on effectively bridging the gap. Finally, innovation is not a linear path. It's a continuous process of learning and adaptation. And for it to thrive, policy must evolve as fast as technology itself. Thank you. Okay, thank you. Thank you. We pass to the next candidate, Ashurbekova Shaknoza, sorry for the pronunciation. Thank you. She discusses a thesis with Professor Tedeschi. Hai libro? Okay, aspetta. Shaknoza will present a thesis entitled Gender Wage Disparities in the European Labour Market, a critical review of empirical findings. This is a pretty much debated topic, both in labor economics and econometrics, while it is not entirely solved from a quantitative point of view. Okay? So I'm pleased to give you the floor, and 8 minutes to present. Okay. Good morning to all and respected professors. My name is Shaknoza Ashurbekova. Before we begin, I would like to thank you to my supervisor, Professor Simone Tedeschi, and my thesis on gender pay disparities in European labor market, a critical review of empirical findings. So to begin with, define the problem, the wage gap is econometric indicator
measuring the difference between the average hourly earnings of women and male employees, and economists try to explain this gap by dividing in two major categories, traditional costs and structural costs. Human capital theory gaps explained by observable factors, which is education and experience, and we account for all observable factors. There is still a remaining gap, a large portion of remaining gap, and it's called the residual. And this residual is critical because it points away from individual choices and towards structural problems like unobserved discrimination, bias, and systematic barriers that sustain the inequality. So here we can see the European unadjusted gap that stands 12.7%, and it can vary across the European countries. And 20% of the wage gap explained by human capital theory. However, historically, human capital theory explained the wage gap, the larger percentage, which is 40%. Because of due to the decades of the women's convergence in education and experience, explanatory power of human capital, remaining gap has collapsed, and structural residual became the core of the problem, which you can see the 80% of the wage gap explained by this residual, and 20% of the wage gap explained by motherhood penalty loss. To understand why the human capital became small, we need to look at the history. Here you can see the famous U-shaped woman labor force participation over 300 years. Initially, in agricultural economy, women's participation was high, and after rising industry, the work shifted into factories and heavy labor. That's why the human participation started to diminish. And then during the World Wars, it started to climb up again because of the men went to fight, and the other jobs in the factory and other structures women has to do. And the continuous development of the women's participation in the wage gap, encouraged by changing expectations and expanding education. So in this slide, in this chart, we can see the decomposition of the gender wage gap. Here you can see the experience and education shows the smaller percentage of the wage gap, and however, the unexplained and occupation explained the larger percentage of the wage gap, which is nearly the third of the total wage gap. So if occupation explains the sort of the gap, is occupational sorting itself a mechanism of discrimination? Because when economics control for occupation, the wage gap shrinks. This practice actually masks the true structural bias. Discrimination is not always about paying women less for the same exact job. It often occurs before the wage gap is set by pre-labor market sorting mandate. And we divide this sorting mandate into categories: high reward paths and low reward paths. And high reward paths includes the higher paying jobs, STEM, finance, STEM fields, which are finance, management, and engineering, which most of the men in. And the lower paths includes care, political administration fields, which most of the women in.
And we divide the occupational segregation in two categories: vertical segregation and horizontal segregation. Vertical segregation enforced by employer bias, and its mechanic is homosocial reproduction, which men in power prefer to hire another man, not woman, and horizontal segregation sustained by cultural norms. Cultural devaluation of women's work, care, service keeps this job lower paid. Now identify the force that powers the mechanism of... Sorry for interrupting you. Can you please go straight ahead to the conclusions, because the time is... sorry? Yeah. Yeah, sure. Here I would like to interpret the main the reason of the wage gap and into models: the Nordic model and the Southern European model. In northern countries with strong policy implications reach to equality in the society, but it reduces the vertical barriers and reinforces the horizontal segregation. And Southern Europe, with less generous policy implications, has both vertical segregation and female participation. Here in this slide we can see the Nordic countries show the smallest percentage of proportion of women amongst directors and chief executives. Despite the Nordic countries are more egalitarian, the proportion of women amongst directors and chief executives shows the small percentage. It's because of when we minimize the cultural differences, the biological differences maximize. That's why it occurs the occupational segregation, because biologically men more interested in things. That's why most of them in STEM and mechanical engineering fields, and the women more interested in people. That's why most of them are in caring, clerical jobs which related to human. And the structural solution addressing the sorting mandate, enforce the transparency European directive. They must focus on the accountability to provide the equal pay for equal job, and focus on the job design that cultural shifts to end the motherhood penalty and flexibility. Thesis conclusion. The time is really over. So. Okay. Okay. No, please conclude. Okay. Sorry. So the conclusion is a structural challenge. Future research implications, more micro-level data is needed to fully change selection effects from outright discrimination within the unexplained residual, and policy roadmap for European countries institutionalize equal value, strengthen the European pay transparency directive to enforce the equal value standard, moving beyond equal pay for equal work to address the horizontal devaluation, and the cultural investment mandate robust shared parental leave and heavily subsidized high quality public child care to shift caregiving norms away from mothers. And okay. Thank you. Thank you. Okay, we pass to the next candidate, who is Patil Shivendra. Okay. He discusses a thesis with Professor Giammetti. Yes, the candidate is going to present and elaborate on food value chain with a special focus on sustainable agriculture practice. You have 8 minutes. Good morning, everyone. My name is Shivendra Patil, and my thesis topic is economic analysis of sustainable agriculture practices in food value chain.
So introduction. Agriculture plays an important role in our daily life. It provides us food, provides jobs, and support the economy. But it also creates problems like pollution, high water usage, and soil damage. But adopting sustainable agriculture practices solve this problem and also maximize the profit. The cost comparison of sustainable practices versus traditional method. As you can see, adopting sustainable agriculture is more expensive compared to traditional methods because of the better technology, eco-friendly products, and require better training and skilled labor. And due to the higher cost, it's difficult to adopt for the small farmers. But compared to traditional methods, sustainable practices provide more profit, and in the long run, farmers save money because they use fewer chemicals, less water, and improve soil quality. Consumers also benefit because they get healthier and chemical-free food. Overall, it builds a small connection between farmers, consumers, through trust and shared responsibility. The food value chain. The food value chain involves input supply, production, processing, distribution, retail, consumption, and waste management. Sustainability in each stage means less waste, better resources use, and higher efficiency. It's like making everything link in a chain stronger so the whole food system works better. Sustainable practices require involvement for every stakeholder in the food value chain. Farmers protect the environment by adopting the chemical-free fertilizer. Consumers choose eco-friendly product, which motivate the farmers to move toward the sustainable agriculture practices. Policymakers make law and give financial support to the farmers. Agribusiness create innovative solutions to make sustainability practical. When all these groups work together, we can achieve both economic growth and environmental balance. Policies implications. Policies play a very important role to adopting the sustainable practices for the farmers. Government can encourage farmers and sustainability by giving financial incentives to the farmers. For example, in the European Union, farmers receive the payments under the common agriculture policies when they follow the eco-friendly methods like crop rotation or reduce the pesticides use. Government also encourages farmers by supporting research, innovation, and digital tools in agriculture. Such policies make it easier for farmers to shift from traditional to sustainable farming. But adopting the sustainable agriculture, farmers also faces the challenges. The challenges include the higher initial cost. Farmers need money for things like drip irrigation or organic compost system, which are expensive at the start. Farmers also have a lack of awareness and the training, market volatility or unstable market. Sometimes organic products don't get steep price because of demand can change. Technology innovation in agriculture. Technology is changing farming completely and helping farmers to gain more profit. Like precision farming is used drones, sensors, and IoT to monitor crops and soil, helping farmers make a smarter decision. Control environment agriculture, like hydroponic agriculture and aeroponic agriculture, grows plant using 95% less water and 99% less land. AI and machine learning predict crop yield and irrigation need, saving time and resources, and it can also predict the environmental crisis like heavy rainfall and the drought. As you can see in the graph, sustainable agriculture reduces greenhouse gas emission, improves soil health, and protect biodiversity as compared to the traditional agriculture. By reducing chemical use and improving soil carbon, it helps both nature and the economic growth together. Conclusion, sustainable agriculture is not just a farming method. It's a new way of thinking. It ensures food security, support the economy, and protect the environment at the same time. By working together, we can build a food system that is profitable, fair, and eco-friendly. Thank you so much for your attention. Thank you. We pass to the next candidate, who is difficult to pronounce. Sigalnitska
Kaya and Katarina, sorry for the pronunciation. She discusses a thesis with Professor Giametti. Yes, now it's still time for global value chain. In this elaborate, the candidate has analyzed how global value chain exposure measurement are actually good predictors for actual value-added losses. She, as you will see, she provides interesting results in this area. You have 8 minutes. 8 minutes. Okay, I'll try. Good afternoon, esteemed members of Thesis Committee, guests, and faculty. So my name is Ekaterina Tsugalnitska, and I am honored to present my master thesis in global value chains and role of industrial policy. So as you know, the modern reality is like this, that global value chains now are 70% of international trade. And it brings a lot of activities, and from design to disposal. And if to visualize this fragmentation, I would like you to see this higher fragmentation into the figure 1, where we see that the design was made in the United States of electronic bicycle, and the motors was made in Germany, and the tires was from Indonesia. So, also, to the second slide, I would like to say that we are living in turbulent time. It means that pandemics and geopolitical tensions brings the problem in supply chains, and the many disruptions and global value chains became fragile. The main thing of governments now is not to be total efficient, but move to strategically independence position. That's why a lot of governments trying to change the industrial policy. I would like to say that there is no one single solution for different countries, and but the policy makers can see some measures which indicate them to make the efficient industrial policy for their country. So, which measures there are? I propose the Foreign Input Reliance Index. We will base on OECD database and using their program. So this index is a measure of how much a country's production depends on imported intermediate goods and services. In our work, we will be observing only FIR index because this index showed the foreign contact in countries' overall production, both for domestic and for the export. And for example, just make you understand what index is. If the Italian shoe factory buys the glue from Italian supplier, but the Italian supplier uses chemicals imported from Germany, the FIR would account for that German value as well. And we see the value added through the pandemic period, exactly from 2019 till 2021. And what our hypothesis is, high FIR relied to the low value added. We look on 12 economics activities classified by ISIC International Standard Industrial Classification, and the 9 countries, not only Europe, also there is China, United States, and Luxembourg. So, our results, it's negative correlation for sure. We see the p-value of 3.57 times 10 to the negative 6, and t-value of minus 0.903. It means that FIR has a measurable impact on value added, and the overall regression model is significant. What does it mean for industrial policies and policy makers? How they need to use this information? It means that this sector economically is stuck with a low value, and it needs the correlation with industry policy. What we can propose to do this? So, or this is research and development subsidies which can make reduction of imports, or the functional diversification which Giametti and Covery was proposing, or increase the technological upgrading. Another solution, support for services. So it is to create our know-how for the people, and maybe some make more educational programs for them. Or the fiscal and taxation policies for such sectors like
less taxes for the economic sector, let's say, so it will be promoting domestic inputs. That's all. Thank you for listening. Thank you very much, Caterina. Thank you. Thank you. Okay. Let me close this. We pass to the last candidate, who is Zenis Meyerman, who discusses a thesis again with Professor Giammetti. Yes. Now, you will see that the candidate is going to present an analysis on technological unemployment with a special focus on the new digital revolution. Hello, everyone. My name is Mirman Cengiz. My topic is technology unemployment. This is my table of content, how my presentation organized. Technological unemployment is, it means job losses caused by technology. For instance, the automation, artificial, robotics. My goal is to study how technology progress affects job in Kazakhstan and to find a way people and the government can adapt to provide policy recommendation for government and company to reduce negative impacts. I believe technology is not enemy. It brings both opportunities and challenges. The key is how we respond. Technology progress is transforming world of work faster than ever before. Automation, artificial intelligence, and robotics are changing how industry operate. This improves productivity. It also raises several concerns about employment. According to the study, by 2030, up to 800 million jobs caused by replaced by automation globally. In Kazakhstan, we also already see this trend in manufacturing, banking, telecommunication, and retail sectors. That's why it's important to study technology unemployment, not only as an economic issue and also as a social one. My research focuses on how Kazakhstan can respond to this challenge through education, retraining, and retail, better policy planning so that technology change benefits both workers and the economy. The methodology I used semi-structured interviews 6 companies. I interviewed 20 participants from different sectors such as energy, telecommunication, banking, innovation, engineering, and retail. I analyzed interviews using codeless software for coding semantic analysis. Transcript and coding help identify recruiting patterns and insight. These methods help me understand real experience and opinions of workers facing technology change. The result reveals 3 major findings. First, automation has reduced slow jobs and repetitive jobs, especially in manufacturing and services. Second, technological progress has created new opportunities for high-skilled workers, especially like data analysis, artificial intelligence, and digital service. Third, retraining and upskilling play a crucial role. Workers who participate in retraining program were much more likely to find a new employment than who did not. This finding suggests that the future of employment depends not only on technology itself, but on how society adapts through education and lifelong learning. Based on these findings, several important policy implications emerged. We can see that education and reskilling are very important. First, government should update education system and promote education system and lifelong learning.
There is need for social protection and fair transaction policies to support workers, displayed by automation collaboration among government, business, and university. Is essential to make this strategy effective. This study also has limitation. It focused mainly on one country and used qualitative structured. So the result cannot be generalized globally. Therefore, in the future, research should include cross-country companies and long-term analysis to better understand how automation affects employment over time. To sum up, technological progress change works, but it also creates new opportunities. There are challenges like job losses, fear of automation. On the other hand, we find opportunities, the creation of new high skill, new industry, and higher productive, driven by innovation. The key message is that adaptation through education and retraining is the best way to balance these two forces. Technology unemployment should not be seen as certain crisis, but as a transaction that society can manage with the right strategy. Based on the research, I have 4 key recommendations for stakeholders. For government, promote national retraining programs and provide retraining financial incentives for lifelong learning. For firms to invest in employee upskills and integrate continuous learning into their corporate future. Universities should offering courses in AI, data science, innovation, and digital economy. For workers themselves should embrace lifelong learning and stay open to career transformation. When all these factors work together, the negative effects of technology on employment can be minimized and replaced with sustainable growth. It will make the future of work more fair and inclusive. To sum up, technology unemployment is not only a challenge, it is also an opportunity for renewed technologies changes job. But people can change too with the right mindset and education. We can turn challenges into opportunities. Thank you for paying attention. Ok, thank you. A questo punto la Commissione si riunisce, quindi chiediamo alle famiglie di avere un attimo di pazienza e torniamo tra qualche minuto, ok? So we will come back in a few minutes, ok?
bene. Okay, we start by alphabetical order. Akbaeva Aidana. Con l'autorità conferitami dal magnifico rettore la proclamo dottore in economia e commercio con la votazione di 86 su 110. 86. Come for the signature. The next one is Ashurbekova Shaknoza. Con l'autorità conferitami dal magnifico rettore la proclamo dottore magistrale in Economics and Entrepreneurship con la votazione, dottore magistrale in Global Economy and Business con la votazione di 101 su 110. Se facevo tutti insieme. Bassano Giuseppe, con l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia e commercio con la votazione di 107 su 110. Ho fatto proprio una bella presentazione. Abbiamo apprezzato molto il suo impegno e interesse. The next one is Budnikova Teja. Con l'autorità conferitami dal magnifico rettore la dichiaro dottore in economia e commercio con la votazione di 110 su 110 e lode. Questa mi voleva fare ok. El Massoudi Murad. Con l'autorità conferitami dal magnifico rettore la proclamo dottore in economia e commercio con la votazione di 90 su 110. Next one, il prossimo, Evangelista Luca. Con l'autorità conferitami dal magnifico rettore, proclamo dottore in economia aziendale con la votazione di 94 su 110. Ok, Gabassova Zuldiz, con l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la dichiaro dottore magistrale, stavolta in Economics and Entrepreneurship, è giusto, con la votazione di 105 su 110. Kaitova Sumambonu, con l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia e commercio con la votazione di 86 su 110. Martini Lorenzo Martini, eccolo.
con l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia aziendale con la votazione di 96 su 110. Orozbaev Temurlan, con l'autorità conferitemi dal magnifico rettore, la dichiaro dottore in economia e commercio con la votazione di 87 su 110. Patil Shivendra, con l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore magistrale in Global Economy and Business con la votazione di 89 su 110. Seikulova Kamila, con l'autorità conferitemi dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia e commercio con la votazione di 90 su 110. Sigismondi Filippo, con l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la dichiaro dottore in economia e commercio con la votazione di 110 su 110 e lode. Sigalnitskaya e Catarina, con l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore magistrale in Global Economy and Business con la votazione di 110 su 110 e lode. Congratulazioni. Sì, congratulazioni. Denis Meirman, con l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la dichiaro dottore magistrale in Global Economy and Business con la votazione di 79 su 110. Perfetto, la seduta è conclusa, ringraziamo tutti i presenti, i partecipanti, le famiglie, vi auguriamo una buona festa. Ciao, sei venuta anche tu? Arrivo.
Sì, fate presentazione perché altrimenti si proietta con... Ok. Alua? Alua? Ok, Camilla? Ok, verify, check that everything is okay.
Sì, vabbè, intanto non iniziamo. Ce lo puoi dire. Deve entrasse dentro e assista all'esito di laurea. Allora, buonasera a tutti. Allora, iniziamo l'esito di laurea con la laurea triennale Galvano Fabio Pasquale. Prego. Eccoci qua. Allora, Galvano discute una tesi con il sottoscritto. L'argomento è interessante e intrigante, ormai è di moda l'implementazione dell'intelligenza artificiale nel settore bancario, un argomento che mi interessa particolarmente come studioso, ma anche come, diciamo, da un punto di vista professionale, imprenditoriale, per il lavoro che faccio come esponente aziendale di una banca. E quindi il tema è: ma può un algoritmo decidere se fare credito o non fare credito della vita di un'impresa, o se concedere un mutuo? Ecco, lei so che lavora e quindi non è solamente uno studente, quindi ci dà sia una prospettiva teorica ma anche una prospettiva della sua esperienza lavorativa. 10 minuti, non di più, ogni minuto in più la penalizziamo del voto. Scherzo, ovviamente. Prego. Buon pomeriggio a tutti. Come insomma già anticipava il professor Formisano, presenterò la mia tesi di laurea dal titolo L'implementazione dell'intelligenza artificiale nel settore bancario. L'obiettivo della tesi è quello di analizzare quelle che sono in che modo l'AI sta ridefinendo il banking, evidenziando dove crea valore, quali sono i benefici e gli impatti organizzativi e quali i rischi e le barriere all'adozione connesse. Prima di iniziare con le aree di applicazione analizzate, ho ricostruito lo stato dell'arte attraverso 3 direttrici. L'evidenza accademica, la letteratura, la quale fondamentalmente si converge su 2 punti. L'AI crea valore, ma solo se accompagnata da una governance solida. Su questa linea si pone anche la vigilanza, secondo la quale i modelli devono essere validati e ci deve essere un dato interpretabile e le decisioni interpretabili soprattutto, con una supervisione umana dove il rischio è più alto. E poi, insomma, l'ultima direttrice è la normativa europea. E qui fondamentalmente tutto quello che è il quadro normativo europeo che indica quali sono le norme per un'adozione responsabile. Tra queste vediamo l'AI Act, ad esempio, in vigore dal agosto 2024, che insomma pone le regole per un'adozione di tutti gli strumenti e li classifica con una logica risk-based. La regolamentazione d'ora sulla resilienza digitale di tutte le imprese del settore finanziario, e il GDPR che tutti conosciamo sulla protezione dei dati personali, e infine il Data Act sulla condivisione dei dati. Analizzando adesso le principali aree di applicazione, vediamo che la prima area di applicazione è la relazione con il cliente. Qui l'AI si propone fondamentalmente di migliorare l'esperienza del cliente attraverso dei servizi più semplici, veloci, personalizzati e comunque accessibili in qualsiasi momento. Ne sono un esempio i servizi di chatbot e robo-advisor. La seconda area analizzata è relativa al credito e alla gestione del rischio. Qui l'AI intende migliorare attraverso strumenti di machine learning quello che è fondamentalmente il credit scoring, rendendolo più flessibile e accurato. E questo lo fa grazie alla sua capacità di elaborare una grande mole di dati. Migliora tuttavia anche l'istruttoria, con la capacità che ha insomma di automatizzare tutta quella che è l'estrazione delle informazioni da documenti, ad esempio bilanci, dichiarazioni dei redditi, ma anche fonti date esterne, e inoltre il monitoraggio, c'è un monitoraggio delle posizioni, in quanto sistemi di early warning sono molto più accurati e permettono di segnalare quasi in tempo reale eventuali segnali di deterioramento, quindi migliorando la qualità del portafoglio. Ultima area analizzata è relativa alle frodi, all'antiriciclaggio e alla cyber security. Qui l'AI, sempre grazie alla sua capacità insomma, di elaborare grandi operazioni, è alla costante ricerca di deviazioni dai comportamenti attesi. Qui in ambito antiriciclaggio infatti permette di individuare più operazioni sospette, riducendo i falsi positivi e individuando le operazioni più difficili di money mule.
Lato cyber security invece sappiamo ormai come l'AI rappresenta un grande alleato grazie alla sua capacità di memorizzare quello che è il flusso dati standard all'interno di un'organizzazione e individuarne eventuali attacchi in corso. Vediamo adesso quali sono i benefici connessi, gli impatti organizzativi senza tralasciare rischi e barriere all'adozione. Tra i benefici vediamo un'efficienza operativa dettata da processi più snelli, tempi ridotti che richiedono quindi un minore effort, una crescita dei ricavi che viene stimata da stime di settore, insomma una crescita degli utili di circa il 9% e una riduzione dei costi nell'ordine del 20-25% a seguito della riprogettazione dei processi. Ciò ovviamente ha anche un impatto organizzativo, tra questi una richiesta di figure specializzate, sicuramente data analyst, ingegneri del dato, esperti degli AI, ma anche comunque vi è la necessità di riqualificare i propri dipendenti tramite spostandoli verso mansioni a più alto valore. Infine le banche devono un po' creare una cultura dell'innovazione all'interno, cercando di incoraggiare i propri dipendenti attraverso l'utilizzo di tali strumenti. Lato rischi, ovviamente, questo non è sterile da rischi, vediamo rischi quali bias, questi pregiudizi contenuti all'interno del dato che come generano un dato distorto e le banche in questo caso si stanno muovendo somministrando dei dati sintetici in modo da allargare la rappresentatività del campione. Ovviamente altro rischio è l'opacità dei modelli, questi modelli che agiscono come vere e proprie black box generando un risultato distorto e comunque difficile da interpretare. Continuando, a ciò segue sia l'instabilità dei modelli, ma anche insomma, la dipendenza da terze parti. Questa dipendenza da terze parti è molto sottoattesa dai regolatori in quanto hanno il rischio di che venga comunque ci sia un rischio di concentrazione o un rischio sistemico. Ora, vediamo adesso di andare, lei ha esaminato, quindi questo è l'impianto teorico, quali sono i rischi, quali sono le opportunità e anche le criticità dal punto di vista organizzativo, qual è la riqualificazione del personale. Due cose prima della conclusione. Lei ha esaminato dei casi di studio, nazionali e internazionali. Vediamo come si muovono le banche internazionali, come si stanno muovendo quelle italiane e poi alla conclusione mi dice anche la sua esperienza lavorativa, quindi nel momento in cui portiamo questa teoria che lei oggi ha studiato e ci presenta nel suo elaborato di tesi, poi praticamente quando l'applichiamo quali sono le conclusioni che lei autonomamente trae da questa sua esperienza sia accademica e sia lavorativa. Allora, di seguito ho ricostruito alcuni esempi di banche sia internazionali, europee che nazionali che mostrano come insomma, l'AI sia già adottata all'interno di queste organizzazioni e che comunque stanno già investendo. Vediamo che molti hanno stretto partnership tecnologiche con provider per migrare dati in cloud e molti invece hanno già integrato processi all'interno quali assistenti conversazionali oppure vediamo HSBC con lo strumento del Dynamic Risk Assessment per valutare comunque i crimini finanziari, ma poi in casa abbiamo Intesa San Paolo che da anni utilizza vari strumenti di intelligenza artificiale, ha creato addirittura un AI Lab per la ricerca e l'industrializzazione di tali modelli. In conclusione, diciamo, l'AI è una leva trasversale ormai all'interno delle banche, ma effettivamente questo valore si ha soltanto se tali modelli vengono davvero messi in produzione e comunque vengono quotidianamente inseriti in tutti i processi, altrimenti l'AI non scala. Vediamo che le implicazioni per le banche, possiamo dire, sono avere dati di qualità, avere infrastrutture moderne che permettono comunque una scalabilità di queste applicazioni. Sicuramente ci deve essere un controllo di tali modelli tramite comunque un monitoraggio continuo, test indipendenti e una supervisione umana come richiesto dalle AI Act, soprattutto dove il rischio è più alto. Ci deve essere poi una compliance normativa e alla fine non dobbiamo dimenticarci delle persone perché tutto dipende da lì. Quindi dobbiamo un po' diffondere questa cultura dell'innovazione all'interno in modo da rendere partecipi tutto il personale che abbiamo e incoraggiarlo a utilizzare nuovi strumenti.
diciamo che è un'opportunità se la si sfrutta bene, se al centro c'è sempre l'individuo e la persona. Lei che lavora e che è giovane, e questo messaggio al termine del suo primo percorso, perché poi si iscriverà alla specialistica, che io le posso dare come suo relatore. Ci sono domande? Se non ci sono domande si può accomodare. Grazie. Coviello Anna. Discute il suo elaborato con il professor De Vincenzo Domenico. Prego, professore. Grazie Presidente. Allora, Anna Coviello ha elaborato una tesi sul sostenibilità del lusso, il caso di Stella McCartney e Prada nel Green Fashion. Vorrei che la candidata esponesse la sua tesi nei punti principali. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, sono la candidata Anna Coviello e oggi presento il mio lavoro di tesi dal titolo Sostenibilità e lusso, il caso di Stella McCartney e Prada nel Green Fashion. Ringrazio il mio relatore, il professor Vincenzo De Domenico, per il suo prezioso supporto. Domenico De Vincenzo. Domenico De Vincenzo, mi scusi. Lo so. Nel mio lavoro di tesi ho voluto analizzare due mondi apparentemente opposti. Da un lato abbiamo l'esclusività del lusso, dall'altro invece l'urgenza della sostenibilità. E per farlo la mia analisi si è basata su 3 direttrici principali: l'andamento dei modelli di business, il ruolo sempre più centrale della finanza sostenibile, l'impiego della tecnologia blockchain per garantire la tracciabilità, per infine culminare con l'applicazione dei modelli e quindi analizzando 2 casi di studio, Prada e Stella McCartney. Ma innanzitutto è doveroso chiarire la differenza tra lusso e sostenibilità, poiché quando parliamo di lusso facciamo riferimento ad elementi distintivi come ad esempio unicità del prodotto, esclusività del marchio, ma anche impiego di materiali di prima scelta, mentre la sostenibilità mira a raggiungere un equilibrio tra esigenze ambientali, economiche ed etiche. Oggi le industrie della moda si trovano ad un bivio cruciale, questo dovuto sia ad una costante evoluzione del mercato, ma anche a un crescente impatto ambientale. Infatti basti pensare che la produzione dei capi d'abbigliamento supera oltre 100 miliardi di tonnellate e soltanto 92 milioni di tonnellate di tessuti vengono effettivamente scartati. Questo è solo uno degli esempi di come oggi la moda vada ad inquinare ed è da questa consapevolezza che nasce l'esigenza di optare per una moda che sia etica e sostenibile al contempo. Per questo motivo poi lo scopo diviene triplice, quindi aumentare la qualità dei materiali, ridurre l'inquinamento, ma soprattutto educare i consumatori verso degli acquisti che siano più consapevoli. Ma per guidare questa transizione è necessario distinguere anche 2 tipologie di modelli di business, il modello lineare da quello circolare, poiché nel modello lineare questo si basa su consumismo ed obsolescenza programmata, la quale porta a ridurre in modo artificiale il ciclo di vita del prodotto e quindi inevitabilmente alla sostituzione del capo. Ne distinguiamo 3 tipologie che sono obsolescenza funzionale, psicologica e di sistema, mentre il modello circolare in questo caso si basa sulla capacità di autorigenerarsi in modo autonomo e distinguiamo 2 tipologie di materiali sostenibili, biologici e tecnici, entrambi utilizzati sia da Stella McCartney che da Prada all'interno del processo produttivo. Un esempio di un prodotto di un materiale sostenibile biologico è il Milo, il quale viene ricavato dalla radice dei funghi, mentre tecnici facciamo riferimento all'EcoNile, ovvero un filato in nylon 100% rigenerato che a sua volta è tracciabile, circolare e riciclabile. Ulteriormente questa transizione per essere guidata necessita anche di investimenti mirati, proprio per questo motivo parliamo della cosiddetta finanza sostenibile, la quale si basa su criteri che sono sociali, ambientali e di governance. In particolare all'interno del settore della moda distinguiamo 3 tipologie di strumenti finanziari attraverso le quali appunto le imprese possono ricorrere, che sono i green bond, i green loan e i sustainability linked loan. In particolare questi ultimi sono più utilizzati, si tratta di prestiti legati al tasso di interesse. Cioè che cosa vuol dire? Come funzionano? Le industrie possono ricorrere a questi prestiti nel caso in cui raggiungono le performance di sostenibilità, come ad esempio la riduzione delle emissioni. In caso contrario, ovviamente, se raggiungono tale performance otterranno uno sconto sul tasso di interesse, in caso contrario invece scatteranno delle penalizzazioni. Ed infatti Prada fu una delle prime aziende a ricorrere a questa tipologia di strumenti finanziari. Avviandoci verso la conclusione, dalla mia analisi è emerso come oggi la sostenibilità non sia più soltanto una scelta, bensì anche una direzione strategica, e ne sono 2 esempi i casi di studio che ho analizzato, sia Prada e Stella McCartney. In particolare Stella McCartney nasce come pioniera della sostenibilità, vietando sin dagli esordi l'uso di pelle, pellicce, cuoio e piume, e questo l'ha spinta anche a diventare pioniera nell'innovazione.
Infatti inizia a basare la sua strategia su due pilastri scindibili, che sono la trasparenza e la tracciabilità. Nella trasparenza, come appunto possiamo vedere, parliamo di materiali sostenibili, mentre nella tracciabilità un esempio concreto è il parka in nylon 100% rigenerato, il quale oltre ad essere un prodotto, un capo d'abbigliamento che si compone di un materiale che è sostenibile, si compone anche a sua volta di un QR code, il quale ne va a svelare l'intera tracciabilità. Inoltre la designer ha lanciato anche il fondo SOS Found, attraverso la quale va a finanziare le start-up emergenti all'interno del settore. Dall'altro lato invece abbiamo Prada, la quale ha saputo cogliere l'importanza della transizione ecologica, essendo appunto un colosso del lusso tradizionale, e ha iniziato a basare la sua strategia su tre pilastri fondamentali: longevità e riparabilità del prodotto, facendone un vero e proprio atto di sostenibilità, ricorrendo appunto ai sustainability linked loan, ed infine fondando insieme ad altri brand Aura Blockchain Consortium, la quale si compone di un passaporto digitale che permette di autenticare digitalmente il capo e anche di proteggere a sua volta il capo da eventuali contraffazioni attraverso un tag NFT che viene inserito all'interno del processo produttivo. In conclusione, inoltre la strategia di Prada si basa anche in tre ambiti, che sono for planet, for people, for culture. For planet, quindi come abbiamo visto, attraverso l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale e sostenibili. For people, attraverso il benessere e la sicurezza dei lavoratori, ma anche delle persone, attraverso anche delle politiche di inclusione. For Culture invece sostenendo iniziative artistiche, educative e sociali attraverso Fondazione Prada. In conclusione, dalla mia analisi emerge come appunto questi due colossi della moda siano oggi un esempio eccellente di come sia possibile coniugare responsabilità, lusso e innovazione pur adottando strategie differenti. Ovviamente qui adesso la domanda sorgerà spontanea: quale dei due modelli risulterà essere più efficace? In realtà dalla mia analisi emerge che non esiste una risposta univoca, proprio perché oggi il settore della moda ha bisogno di trasformatori come Prada, ma anche di pionieri come Stella McCartney, e quindi non vi è un modello che prevale sull'altro, ma bensì una loro simbiosi. Grazie per l'attenzione. Ovviamente mi dispiace perché perdere 3 punti per aver sbagliato il nome. La perdoniamo. Vabbè, dai. Si può accomodare, se non ci sono domande si può accomodare. Bekova Alua, spero di non aver sbagliato la pronuncia, discute la sua tesi con il professor De Vincenzo. Ancora Prego, grazie. Grazie. Allora, la studentessa discuterà in inglese ovviamente una tesi sull'intelligenza artificiale nella riduzione delle emissioni, e soprattutto con particolare riguardo alle piccole imprese. Ha fatto anche un'analisi comparativa tra Italia e Kazakistan. You can start with your presentation, please, 5 minutes. Okay, perfect. Good afternoon, everyone. My name is Salwa Medvedbekova, and today I'm present my bachelor title, Improving the Green Shift, the Role of the Artificial Intelligence in Reducing Emission and Improving the Energy Efficiency. Moving to the main rich question, can artificial intelligence make sustainability affordable and effective for the small and medium enterprises? Many small firms truly want to reduce their environmental impact, but they face financial, technology, and institutional barriers. To understand how these barriers can be overcome, I compare it to very different countries: Italy, which follows the EU Green Deal, and Kazakhstan, which is still developing in green policy. This comparison helped me see what kind of support system and technology make the green transition easier for the small businesses. Now, before talking about the AI, it's important to understand why the small medium enterprises matter so much. According to the Organization for Economic Cooperation and Development 2022 and the World Bank, small medium enterprises represent around 90% of all businesses worldwide and provide about 50% of total employment. However, they receive only 90% of total financing, so although small medium enterprises are the backbone of every economy, they often lack the financial capacity to innovate, especially in sustainable projects. That's exactly why I decided to focus on how AI could help these fields fill the gap. Now, to understand why sustainability is so important, let's look at the slide. It shows the global environment footprint based on the data from the Global Footprint Network 2023.
The green areas show forests about 56% of the total footprint, which observe green gas emission, while cropland and grazing land show in yellow and brown take around 34% used for food and agriculture. I include this chart to remind that every business, every small ones, live in environment mark. That's why sustainability should be part of every operation, not only for the big corporation. So let's move for this barriers to sustainability. If sustainability is so important, why do so many firms still struggle to achieve that? This chart, based on the data from the European Commission 2022 and 2021, World Bank 2023, and the United Nations Development Programme 2022, showed the main barriers. Only 38% of the small medium enterprises receive funding for the green project. Only 25% use digital tools or AI tools. And about 60% face bureaucracy difficulties. So we can see that the small business have the motivation but not the right tools or support. Let's now move to artificial intelligence itself. AI means computer systems and can learn from the data, find patterns, and make decisions. According to the United Nations Environment Programme 2022 and McKinsey Global Institution 2020, AI already supports sustainability in many areas. Predictive maintenance in factories save around 20% of electricity, smart irrigation in agriculture save 25–30% of water, and road optimization. Now let's how it looks in the practice. This slide compares small with AI and without AI. I'm sorry, this one. This slide compares small medium enterprises with AI and without AI using data from the International European Agenda 2022 and United Development Programme Kazakhstan 2021. When small firms adopt AI, energy costs fall by 20%, fuel consumption drops by 15%, waste decreases by 20%, and market access grows by about 20%. So AI helps small firms not only save resources, but also become more competitive and visible in the market. Top barriers to AI adoption for the small medium enterprises is the knowledge gap between 64% relatability, 51% in implementation challenges, 47%. To better understand how it works in different contexts, I compared Italy and Kazakhstan using data from the Eurostat 2023, International European Agenda 2022, and the European Investment Bank 2022. In Italy, renewable energy makes up 35% of total electricity production, while in Kazakhstan it's only 3.7%. Sorry, thank you. I'm sorry, thank you. Okay. If you arrive to the conclusion, or if you would like to... Yeah, I can go for the conclusions. 30 seconds, please. Yes. Okay. For the conclusion, the summary and the filings, I just wanted to conclude that the small medium enterprises mean a lot for our sustainability and the digital innovation, and we should get attention for the improving this sector. Thank you. That's it. Thank you. Pacitti Melissa discute la sua tesi con il professor De Vincenzo, a cui cedo la parola. Grazie, sono un po' noi. Diciamo è la commissione De Vincenzo. Allora, Melissa Pacitti ha elaborato una tesi sul contributo delle energie rinnovabili allo sviluppo sostenibile, ha svolto un interessante caso di studio relativo alla Puglia, valutando appunto impatti socio-economici e ambientali. Prego. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio la gentile commissione qui presente e il mio relatore, il professore Domenico De Vincenzo. Io ho detto che è interessante perché sono pugliese. Questa tesi analizza il percorso della transizione energetica e le sue implicazioni economiche, ambientali e sociali in un contesto globale segnato dall'esaurimento delle fonti fossili e gli effetti del cambiamento climatico. Le politiche di mitigazione in questo contesto rappresentano un elemento chiave poiché orientano gli sforzi internazionali verso la riduzione delle emissioni e la costruzione di un modello di sviluppo sostenibile.
L'Italia, in particolare attraverso il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, si è inserita in questo percorso promuovendo l'uso delle fonti rinnovabili e l'innovazione tecnologica come strumenti centrali per la decarbonizzazione, e in questo quadro la Puglia è diventata la regione simbolo di queste nuove traiettorie di sviluppo. Nell'analisi ho utilizzato indicatori quantitativi come l'occupazione del suolo per verificare la compatibilità degli impianti con il paesaggio e l'agricoltura, le ricadute economiche, quindi tutto ciò che riguarda investimenti, occupazione e filiere coinvolte, e le comunità energetiche osservati come strumenti di condivisione dell'energia e coesione sociale. Accanto a questi ho utilizzato indicatori qualitativi come la percezione e il consenso sociale, fondamentali per verificare l'accettazione o meno degli impianti sul territorio. La Puglia è diventato un vero e proprio laboratorio della transizione verde italiana, ha registrato un'espansione notevole con oltre 92.000 impianti rinnovabili, circa il 30% in più in un solo anno. Il fotovoltaico rappresenta il fiore all'occhiello pugliese, seguito dall'eolico onshore, quindi a terra, con circa 3.000 gigawattora prodotti, ma il dato più rilevante riguarda il futuro, poiché abbiamo una pipeline autorizzativa enorme con 92 gigawatt in attesa di connessione, una potenza che da sola supera quella installata oggi in tutta Italia. Quindi segno di un forte interesse e di una forte crescita del settore. Secondo il gestore dei servizi energetici, l'Italia dal punto di vista territoriale presenta forti squilibri, questo perché il nord concentra la sua produzione nell'idroelettrico, mentre il centro-sud, in particolare la Puglia, nel fotovoltaico e nell'eolico. La crescita delle fonti rinnovabili in Puglia, se da un lato ha contribuito in maniera decisiva alla decarbonizzazione, dall'altro lato ha aperto delle questioni ambientali e territoriali di grande rilievo. Infatti la regione è responsabile di circa il 35% del consumo di suolo nazionale a causa di impianti fotovoltaici a terra. Come notiamo da questa immagine, dove è rappresentata Lecce, le aree rosa rappresentano le zone caratterizzate da impianti fotovoltaici a terra. Molto spesso questi impianti vengono realizzati in aree ad alta produttività, andando quindi a interessare oliveti, vigneti e cereali, quindi le colture tipiche della Puglia, andando quindi a crescere il malcontento tra gli agricoltori che sono preoccupati per la perdita di terreni fertili, però la regione sta adottando delle soluzioni sostenibili, tra cui l'agrivoltaico avanzato, che consente di coniugare la produzione energetica con la coltivazione, oppure tramite la localizzazione di questi impianti in aree marginali o industriali dismesse, in modo da ridurre il consumo di suolo agricolo. Le ricadute economiche sono ormai tangibili, nel comparto fotovoltaico pugliese operano oltre 8.000 addetti e gli impianti realizzati negli ultimi 2 anni hanno generato 10.000 posti di lavoro temporanei, accompagnati da centinaia di tecnici impiegati in maniera stabile. La crescita del settore ha portato a un nuovo sviluppo di professionalità, tra cui gli agronomi specializzati in agrivoltaico, gli esperti di accumulo e di digitalizzazione dei servizi energetici, e la Puglia tra il 2022 e il 2024 ha attratto oltre 3,5 miliardi di investimenti in fotovoltaico ed eolico, però l'espansione del settore ha portato dei dubbi circa la distribuzione dei benefici. Questo perché l'arrivo di grandi gruppi come ad esempio l'Enel Green Power ha riacceso il dibattito sul rischio di colonizzazione energetica, ovvero il fatto che i benefici i profitti escono dal territorio mentre gli impatti rimangono locali. In conclusione, la transizione energetica è un processo complesso e profondo che va ben oltre la semplice sostituzione delle fonti fossili con le fonti rinnovabili, ma è un percorso che abbraccia economia, ambiente e società. Le energie rinnovabili, in particolare il fotovoltaico e l'eolico, rappresentano i pilastri fondamentali della decarbonizzazione, capaci di generare benefici e nuove prospettive di crescita, ma stanno ancora trovando il giusto equilibrio tra ambiente, società e territorio e economia. La Puglia, abbiamo visto, è la regione leader del settore, ha saputo attrarre investimenti e creare occupazione, ma sta ancora cercando il giusto equilibrio. La transizione dunque rimane un cantiere aperto che è soltanto integrando la valorizzazione del territorio, l'equità economica e la sostenibilità ambientale sarà possibile trasformare l'energia da strumento produttivo a motore di cambiamento culturale e civile. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie, insomma, un problema abbastanza sentito questo, insomma, del Sì. consumo di suolo, che però, insomma, deve essere anche valutato nella prospettiva, a mio parere, di una possibilità di produrre energia Sì. senza emettere CO2.
cosa che invece con altre occupazioni del suolo permanenti insomma, non si fa. Sì, esatto. Grazie. 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 Si accomodi. Tevol da Manuel discute la sua tesi con il professor De Vincenzo. Per adesso abbiamo finito il primo lotto. Poi torno, Poi torno. Grazie. Allora, Manuel Olde Gabriel Tevolde ha elaborato una tesi sugli effetti globali delle politiche ambientali deboli nei paesi in via di sviluppo. You can start with your presentation, 5 minutes. Okay. Thank you. Good afternoon. My name is Amanel, and I'm going to present you my thesis. The title is called The Global Effects of Weak Environmental Policies in Developing Countries. Many developing countries have environmental laws, but they're rarely enforced. But because of corruption, limited funding, and weak institutions, those policies fail to protect the environment. And these weaknesses cause deforestation, pollution, and contributes to global climate instability. My study focuses on 3 main questions. Why are environmental policies weak? How do these weaknesses harm both local and global ecosystems? And what solutions can make them stronger? The causes can be grouped into 2 parts. Internally and externally. Internally can include corruption, weak institution, low enforcement capacity, and external causes include foreign debt, global trade, and resource-driven investment. Together, these forces push governments to choose quick growth over sustainability. And in my study, I provided 3 case studies. The first one is about Ethiopia. Ethiopia introduced strong environmental policies in 1997, but enforcement has been poor. In rapid farmland expansion has led to soil erosion and biodiversity loss. And studies show that 90% of its original forest has been lost since the 1900s. My second case study is about Nigeria. Nigeria depends heavily on oil, which makes up to 90% of its exports, and over 30 million barrels spilled since the 1960s. And despite official bans, glass flaring still continues, showing weak institutional control. My third case study is about the Democratic Republic of Congo. And the DRC holds 70% of the world's cobalt, and also Congo Basin, which is the 2nd largest rainforest in the world. In 2023 alone, the country lost 1 million hectares of forest over the forest, and weak mining and logging enforcements allow global green tech demand to cause local environmental damage. And across all 3 countries, we see the same pattern, that is strong laws and weak enforcement. Economic gain prioritized consistently over environmental protection, and turning local harm into global risks through CO2 emissions and biodiversity loss. And in my study, I provided 3 solutions. The first one is institutional reforms, that is strengthening enforcement agencies and fighting corruptions and promoting transparency. The second one is economic strategies, that is restructuring debt, promote green finance, and supporting renewable energies, and redirect foreign investment toward low-impact industries. The third one is international cooperation, that is fair trade rules and technology transfer, promoting green finance and supporting climate finance and aid tied to measurable results, and trade responsibility, that means polluting less and supporting more. And in conclusion, weak environmental policies in developing countries are not just local issues.
their global risks and environmental must be seen as a part of development policy. And as I conclude in my thesis, environmental failure in one country weakens sustainability everywhere. Thank you. Thank you. Why did you choose these 3 case studies? Why did you choose these 3 case studies, Nigeria, Republic Democratic, Republic of Congo? Why did you choose these 3 case studies? Because I think more evidence shows about how weak environmental, how strong there is enforcement, but there is a weak enforcement in these countries. I think more weak enforcements are in these countries. It's not so clear, but you accept your answer. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Si accomodi Del Greco Alessia, discute la sua tesi con la professoressa Fedele, a cui cedo la parola. Prego, professoressa. Grazie. Allora, la candidata, devo dire con impegno, con dedizione, ha affrontato un tema interessante, sempre con riferimento all'intelligenza artificiale, però analizzando un ambito specifico, cioè se e come le banche, in particolare le banche popolari, rendicontano nei loro report non finanziari il tema dell'intelligenza artificiale. Prego, cedo la parola alla candidata. Buon pomeriggio, la mia tesi analizza l'uso dell'intelligenza artificiale nel settore bancario. Nello specifico l'obiettivo è stato andare ad analizzare la diffusione, l'impatto e le strategie dell'adozione dell'intelligenza artificiale nelle banche popolari italiane. Per farlo è stato necessario ripercorrere l'evoluzione dell'intelligenza artificiale dal 1942 ad oggi. Infatti, nel periodo che va dal 1942 al 1950 vengono attribuite le cosiddette origini teoriche, in quanto in questi anni vengono gettate le basi concettuali e scientifiche dell'intelligenza artificiale con alcuni studiosi come Alan Turing ed altri. È solo nel 1956 che compare per la prima volta la parola intelligenza artificiale durante un workshop di John McCarthy. Infatti in questo periodo viene attribuita la nascita e l'approccio simbolico dell'intelligenza artificiale, fino ad arrivare poi ad oggi in cui esistono 2 tipologie di intelligenza artificiale, l'intelligenza generativa e l'explainable AI. L'intelligenza artificiale all'interno delle banche analizza grandi volumi di dati finanziari in tempo reale, automatizza processi e decisioni operative e personalizza i servizi migliorando la relazione con i clienti. Da una parte produce dei benefici, ovvero una maggiore efficienza e una riduzione dei costi, dall'altra invece emergono delle problematiche legate alla cyber security, ovvero alla sicurezza dei dati personali dei clienti. Quest'ultimo però viene regolamentato da norme come il GDPR e il nuovo AI Act europeo. Infine abbiamo il reskilling e il confronto con il fintech, che potrebbe rappresentare sia un'opportunità che una minaccia. Successivamente, per andare ad analizzare l'uso dell'intelligenza artificiale nelle banche popolari italiane, è stato necessario costruire un dataset basandosi sui report ufficiali di ciascuna banca dal 2016 al 2024. In questo modo è stato possibile catalogare le banche in 4 gruppi, ovvero banche che utilizzano intelligenza artificiali, banche che hanno manifestato l'interesse per future applicazioni di intelligenza artificiale e banche che non hanno fatto alcun riferimento diretto all'intelligenza artificiale e altri approcci verso l'intelligenza artificiale. Le banche che utilizzano l'intelligenza artificiale hanno un approccio avanzato e operativo, ovvero con progetti già implementati e integrati nei processi aziendali, e sono Banca Popolare di Fondi, San Felice 1893, Banca Popolare e Banca Popolare Etica. Poi abbiamo banche che hanno manifestato l'interesse per future applicazioni di intelligenza artificiale, ovvero le banche che stanno investendo attualmente in cultura digitale, formazione e infrastrutture tecnologiche, e sono Banca Popolare di Piacenza, Banca Popolare del Cassinate, Banca Popolare di Laiatico, Banca Popolare di Bari, Banca Popolare del Lazio e Banca Popolare Pugliese. Infine, le banche senza riferimento a intelligenza artificiale nei propri report, ovvero banche che non menzionano
l'intelligenza artificiale e sono Banche Popolari delle Province Molisane, Banca Agricola Popolare di Sicilia, Banca di Credito Popolare, Banca Popolare di Cortona e Cassa Sovvenzione e Risparmio. Poi abbiamo anche un altro gruppo, ovvero le banche che hanno adottato altri approcci verso l'intelligenza artificiale, ovvero delle attività culturali su questo tema, e sono Banca Popolare del Lazio, Banca Valsabina, Banca Popolare di Piacenza, San Felice 1893, Banca Popolare del Cassinate e Banca Popolare del Frusinate. In conclusione, quindi, le banche mostrano 4 approcci verso l'intelligenza artificiale e quest'ultima può rafforzare il legame territoriale della mutualità, ma a 2 condizioni per il futuro, ovvero una formazione continua del personale e delle collaborazioni per favorire l'adozione di tecnologie evolute gestite dall'intelligenza artificiale. Di conseguenza l'innovazione è davvero utile solo quando resta umana, ovvero l'intelligenza artificiale non va a sostituire il lavoro umano, ma va a valorizzarlo. Grazie per l'attenzione. Posso farle una domanda? Ok. Vorrei vedere che mi dicesse. Vabbè, ma... Allora, il suo collega prima ha esaminato l'intelligenza artificiale, ha fatto dei casi di banche di interesse nazionale e internazionale. Lei invece si è soffermato sulle popolari. Sì. Perché? Perché diciamo qual è che... la differenza? Perché questo è importante per capire la biodiversità nelle imprese come nelle banche. Sì. Quindi... Forse perché quando si pensa all'intelligenza artificiale applicata al settore bancario si fa riferimento sempre a banche come Intesa San Paolo, oppure le nuove banche digitali come per esempio Revolut ed altro, e quindi il mio obiettivo era proprio quello di mettere in mostra che anche le banche popolari utilizzano l'intelligenza artificiale. Qual è la caratteristica secondo lei di una banca locale, territoriale? Allora, la caratteristica è proprio la vicinanza con il territorio. Quindi la relazione con le persone in una banca di territorio di prossimità è più importante, o meglio è un punto di forza rispetto alla grande banca. Quindi l'impatto dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale è un impatto importante, quindi va gestita con intelligenza, non artificiale ma umana. Grazie, si accomodi se non ci sono altre domande. Evangelista Desiré discute il suo elaborato di tesi con il professor Moretta, a cui cedo la parola. Prego, professore. Grazie Presidente. La candidata ha svolto un lavoro di tesi sulle teorie e sui modelli di leadership. In particolare ha esaminato le qualità e le soft skills che dovrebbe avere un leader. Dico alla candidata che al tavolo c'è un manager e un leader, perché c'è questa dicotomia, o si è leader o si è manager. Il professore Formisano è il leader del nostro settore ed è un manager di una banca, quindi possono coesistere nella stessa persona queste 2 figure. Prego. Buon pomeriggio a tutti, sono Desiré Evangelista e la mia tesi si intitola Strategie e metodi di crescita e sviluppo della leadership aziendale. Gli obiettivi sono analizzare la figura del leader aziendale e come il suo operato va ad influenzare tutti gli aspetti della gestione. Inoltre analizzare quali sono gli strumenti di cui il leader aziendale si serve in base alle circostanze. Inoltre analizzare aspetti generali di leadership in applicazione ai casi di studio concreti. Si articola in 4 capitoli, partendo dai fondamenti della leadership aziendale e partendo dall'evoluzione del concetto di leadership. Allora, all'inizio c'era un cosiddetto concetto di leadership autoritaria e con il passare degli anni è diventata una concezione prettamente partecipativa e infine ispirazionale. Bisogna, come diceva il professore, fare una differenza tra quelle che sono le 3 figure aziendali, ovvero l'imprenditore, il manager e il leader. L'imprenditore è colui che si assume rischi, ha la visione a lungo termine e intraprende l'attività economica. Il manager si occupa dell'operatività, ovvero delle strategie operative, di minimizzare i rischi e di implementare appunto le strategie. Il leader invece è colui che crea la visione, ispira e motiva il team e crea il senso di appartenenza.
Le teorie classiche si dividono in teoria dei tratti, che si concentra sull'identificazione di caratteristiche innate e distintive che un individuo deve possedere per essere appunto un leader efficace. Un'evoluzione della teoria dei tratti è la teoria comportamentale, che sposta l'attenzione dalle caratteristiche innate alle competenze e alle capacità che il leader può acquisire nel corso dell'esperienza diretta. Poi la teoria situazionale sottolinea la capacità del leader di adattare il proprio stile alle condizioni e ai contesti specifici. In accordo agli economisti, le caratteristiche di un leader di successo si possono riassumere in umiltà, sensibilità, audacia, integrità e resilienza. Oltre alle qualità fondamentali, sviluppa le soft skills, ovvero le competenze trasversali, quindi problem solving, people management, consapevolezza di se stesso e degli altri, delega dei compiti e intraprendere buone relazioni interpersonali. La leadership, secondo Goleman, suddivide il leader in 6 tipologie, tra cui visionario, democratico, coach affiliativo, esigente e autoritario. Sempre dall'analisi della leadership, secondo Goleman, è emerso che la leadership aziendale è strettamente collegata al concetto di intelligenza emotiva. I leader che operano tenendone conto risultano avere più successo, soprattutto a livello di benessere del team, e di conseguenza si riscontra anche un aumento della produttività e dell'utile. Le teorie moderne si dividono in teoria della cultura aziendale organizzativa o teoria di Shane, che ha elaborato appunto il concetto di cultura organizzativa, intesa come l'insieme di conoscenze, valori e norme che definiscono l'identità di un'azienda, e si fonda su 3 livelli di profondità: gli artefatti, i valori e gli assunti di base. Il leader aziendale sceglie lo stile comunicativo e assegna i compiti più adeguati per sostenere la cultura aziendale. Poi la leadership risonante, ideata da Benjamin Snyder, postola che il benessere dei collaboratori sia un fattore chiave per la produttività e la crescita organizzativa. Poi la leadership transazionale e trasformazionale si concentra sul raggiungimento degli obiettivi tramite ricompense, incentivi e riconoscimenti. Quella trasformazionale invece mira ad ispirare e coinvolgere il team, stimolando innovazione, partecipazione e crescita personale. Andare a vedere i casi sì. che ha analizzato. Allora, i casi di studio si dividono in l'azienda Luxottica di Leonardo Del Vecchio. Vediamo che è guidata da una leadership visionaria che adotta un approccio human-oriented che pone al centro le persone, l'innovazione e la sostenibilità. La strategia è quella dell'integrazione verticale per il controllo dell'intera filiera produttiva, l'internazionalizzazione tramite partnership e acquisizioni strategiche. Il focus è sulla sostenibilità, sulla qualità e sul design dei prodotti. L'altro caso di studio è l'azienda Ferrero, di Giovanni Ferrero, la cui leadership è una leadership etica orientata ai valori e all'etica aziendale, promuove fiducia, sostenibilità ambientale, rispetto per i dipendenti e le comunità locali. Le strategie sono la creazione di prodotti iconici e difficilmente imitabili, il rafforzamento del vantaggio competitivo tramite la ricerca e l'innovazione continua per garantire la qualità e la sicurezza alimentare. Poi l'azienda di lusso Brunello Cucinelli pone il benessere umano al centro dell'attività produttiva e dimostra che è possibile conciliare il profitto economico e i valori etici. Utilizza come leve competitive la scarsità e l'esclusività, pone forte attenzione all'artigianale e alla differenziazione. Infine, l'ultima azienda è l'azienda Tesla di Elon Musk, la cui leadership è una leadership che anticipa i cambiamenti e propone soluzioni non convenzionali, spinge verso il raggiungimento di obiettivi ambiziosi e innovativi, adotta un modello di distribuzione diretta e controllo verticale. Attribuisce inoltre grande importanza alla gestione del team e alla trasparenza comunicativa.
Nonostante le differenze settoriali e gli approcci specifici adottati da ciascun leader analizzato, i casi di studio evidenziano chiaramente come la combinazione di una visione strategica definita, una costante spinta all'innovazione e una profonda attenzione al capitale umano rappresentino un fattore decisivo per il successo aziendale duraturo. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie, se non ci sono domande si può accomodare. Si accomodi. Falasca Giada discute la sua tesi con la professoressa Colamatteo, a cui cedo la parola, prego. Grazie Presidente. La candidata presenta un lavoro sul marketing della nostalgia. In particolare si focalizza su un target specifico di consumatori che sono quelli dei millennials e analizza diversi casi di brand degli anni 90 che hanno fatto rebranding e riposizionamento oggi, vedendo casi di successo e casi di insuccesso. Prego. Buon pomeriggio. Allora, l'obiettivo del mio lavoro è stato quello di analizzare come la nostalgia, intesa come un'emozione legata ai ricordi, possa diventare una leva del marketing, e quindi come da qualcosa di individuale, come da un sentimento individuale, possa diventare un'emozione collettiva, capace anche di generare valore economico. Innanzitutto dobbiamo fare la distinzione tra due forme principali di nostalgia, la nostalgia storica e la nostalgia personale. La nostalgia personale è legata ai ricordi individuali e alle esperienze vissute da ciascun individuo, mentre la nostalgia storica non è legata a esperienze dirette, bensì su racconti e immagini idealizzati comunque del passato. E infatti la nostalgia personale è maggiormente diffusa tra i millennials, che tendono comunque a rievocare i momenti dell'infanzia e dell'adolescenza, mentre la nostalgia storica caratterizza la generazione Z, la quale comunque riscopre mode, estetiche e oggetti del passato, soprattutto grazie ai social media. E infatti la nostalgia, oltre ad essere un'emozione legata ai ricordi, rappresenta anche una risorsa psicologica positiva. Infatti diversi studi hanno dimostrato come rivivere i momenti del passato, soprattutto in momenti della vita di ogni individuo in cui c'è maggior, debolezza, possa rafforzare l'autostima, i legami sociali e l'identità personale. E infatti questo nel marketing si traduce in un maggior senso di fiducia e familiarità verso il brand. E infatti quando la nostalgia viene utilizzata in modo consapevole, può diventare una leva strategica del marketing, tant'è che i ricordi e le emozioni del passato si traducono in comportamenti di consumo e quindi le persone, gli individui, tendono ad essere meno sensibili al prezzo, a fidarsi più del brand e a instaurare un legame affettivo più duraturo con il brand in questione. Nella mia tesi ho analizzato vari casi studio, per esempio il caso del film di Barbie del 2023, che rappresenta un caso di marketing nostalgico di maggior successo, poiché la Mattel svolse un'operazione di rebranding e quindi di marketing nostalgico, poiché ha unito nostalgia e modernità, recuperando sia l'estetica degli anni 2000, i costumi tipici di Barbie, delle Barbie originali, ma reinterpretando tutto con valori moderni come l'inclusione e l'empowerment femminile. E questo ha portato infatti alla campagna, che la campagna è diventata un fenomeno globale di successo, tant'è che è stata capace di parlare a più generazioni, in questo caso i millennials che hanno vissuto l'epoca di Barbie e la generazione Z che invece è più recente.
E il grande successo infatti lo testimonia anche il quasi $1,5 miliardi di incasso al botteghino. Un secondo caso che ho analizzato è il caso del Tamagotchi, che invece rappresenta uno dei casi più chiari di marketing nostalgico fallito, poiché la Bandai, che introdusse per la prima volta il Tamagotchi nel 1996, lo reintrodusse nel 2017, ma puntando solo sulla nostalgia e quindi sugli elementi nostalgici. Quindi non lo reinterpretò, non lo rinnovò, infatti l'estetica era esattamente uguale all'originale. Le tecnologie utilizzate erano identiche all'originale e infatti questo ha rappresentato per i millennials semplicemente un ricordo della propria infanzia o adolescenza, mentre per la generazione Z qualcosa di vecchio e superato. E in conclusione possiamo dire che la nostalgia può essere una leva di marketing molto efficace, ma solo se viene unita a innovazione e soprattutto coerenza, quindi senza andare a snaturare quelli che sono, quello che è l'origine dei vari prodotti. E infatti il caso Barbie l'ha dimostrato, perché è stato reinterpretato il passato con l'innovazione, mentre il caso del Tamagotchi ha dimostrato che ripetere il passato senza però rinnovarlo e puntando solo sulla nostalgia porta a risultati deboli. Grazie per l'attenzione. Grazie, se non ci sono domande si può accomodare. Venga Voldemarian Maereg, che discute il suo elaborato di tesi con il professor Diana, a cui cedo la parola. Prego, professore. Grazie, Presidente. Allora, lo studente Mereg discute una tesi in merito all'evoluzione che c'è stata per il principale operatore telefonico in Etiopia, che è Ethio Telecom, che sta passando praticamente da una situazione di monopolio a una situazione di liberalizzazione. Quindi come cambia la struttura organizzativa e come cambiano le strategie. Quindi, you can start. And of course, the discussion will be in English. Okay. Good afternoon, everyone. My name is Maragalam Oldamaram, and I would like to start by thanking all the professors that are here. And I would like to give a special thanks to my supervisor, Professor Gabriele Diana. I also would like to thank my parents and all my family and friends that are here to support me. The presentation is titled The Strategic Design of Ethio Telecom from Monopoly to Market Competitor. The telecommunication sector is widely recognized as a critical enabler of economic growth, digital transformation, and social inclusion. And the objective of my study is to examine Ethio Telecom's transition from a state-owned monopoly into a competitive telecom sector. It also explores the strategies Ethio Telecom has adopted to navigate these transitions. This thesis uses a descriptive and analytical approach to examine the Ethio Telecom's strategic design and adaptation to the market competition. And I relied mainly on secondary data from official reports, government documents, and regulatory publications. To give you a background of the company, Ethio Telecom is Ethiopia's largest telecom operator and one of Africa's oldest state-owned telecom companies, which was established in 1894. And for over a century, it has been the sole provider of voice and data services. This closed model has limited consumers' choice and slowed its digitalization. And to address these challenges, the Ethiopian government launched a telecom reform program in 2018 to end the monopoly. And the major breakthrough came in 2021 when Safaricom Ethiopia entered the market, being one of the first true competitors in over a century. So the legal framework to transform Ethio Telecom from a closed market into an open market was a multi-staged and complex process. The key milestone was the Ethiopian Communications Service Proclamation, number 1148 of the 2019, which ended Ethio Telecom's monopoly and established the Ethiopian Communications Authority, or the ECA, which is an independent regulator, and then was later strengthened by the Communications Commission Proclamation, number 1262 of the 2021, which expanded the ECA's powers.
Ethio Telecom has faced a lot of challenges due to its liberalization, and this challenge that was faced by Ethio Telecom was not exceptional to it. Rather, there were challenges faced by most incumbent operators that face liberalization. To state the main ones are intensifying competition, price pressure, increased customer expectations. And one of the immediate responses of Ethio Telecom to the entry of Safaricom Ethiopia was to launch a price war. And this was done to retain the price-sensitive customers, which most Ethiopian consumers or customers are. And before the liberalization, Ethio Telecom had a highly centralized and vertical chain of decision-making. Now we move to the strategic adaptation Ethio Telecom strategic adaptation in a liberalized markets. Now I'm going to state the three main strategic plans or strategies Ethio Telecom launched. These strategies are three-year strategies. And the first strategy was the bridge strategy, which was unveiled in 2019. And the purpose of this strategy was to introduce Ethio Telecom into an open market and to prepare it from being a monopolized entity into a customer-centric, innovative, and competitive telecommunication company. As part of its transformation, the company pursued decentralization and organizational structuring. The restructuring process sought to empower Ethio Telecom's 22 functional divisions and regional units by granting them more autonomy in decision-makings. Ethio Telecom also launched the Telebir, which is a mobile money platform, in 2021, which was most influential initiatives. Now we move to the second strategy that was used by Ethio Telecom. After the bridge strategy concluded in 2022, they unveiled the lead growth strategy. And unlike the bridge strategy, which was defensive, this strategy is more an aggressive strategy, which focused on growth, agility, and leadership in the new liberalized environment. And the results were not merely retention, but substantial growth. To state mainly, the total subscribers reaching 83.2 million, which is 28% increase, and also the revenue reaching 162 billion, which is 164%. And the numbers are in Ethiopian birr. The third strategy used by Ethio Telecom was the Next Horizon Digital and Beyond strategy. This strategy was unveiled in August 2025. It outlines an ambition plan to transform the company from a traditional telecommunication operator into a regional digital powerhouse. And its main targets being reaching a subscriber growth of 100 million total subscribers and also reaching a revenue of 842.3 billion Ethiopian birr. Now, according to my analysis, the recommendations I have for Ethio Telecom strategic improvements, the first one is to accelerate the monetization of Telebir ecosystem by focusing more on, by shifting its focus on user acquisition, from user acquisition to deepening engagement and monetization. And the second one is to prioritize rural expansion as its core growth strategy. With approximately 80% of Ethiopia's population residing in rural areas, this segment, it represents the largest untapped growth market. To conclude, the liberalization of Ethiopia's telecommunication sector marks a definitive turning point in the nation's economic and social development, transitioning from a century-long state monopoly into a dynamic and competitive market. And this analysis confirms that opening the market has yielded immediate and significant benefits, primarily for consumers through reduced prices, improved service quality, and accelerated innovation, particularly in digital financial sphere with the rise of Telebir. Thank you all for your attention. Si può accomodare, prego. No questions? Thank you. Si accomodi adesso. Voldemariam Temesgen discute la tesi con il professor Diana, a cui cedo la parola. Prego. Di nuovo, grazie Presidente. Allora, Temesgen discute una tesi invece sul caso di studi di Ethiopian Airlines, la principale compagnia di bandiera etiope, che rappresenta un raro caso di successo rispetto alle compagnie africane e di conseguenza si concentra sia sulla strategia sia sul modello organizzativo che hanno portato a questo successo. You can start. Thank you, Professor.
First, my name is Tamasgana Alama, and I'm going to present you my thesis, in which it's titled The Role of Strategic Leadership and Organizational Structure in Ethiopian Airlines Global Success. And this thesis was guided by Professor Gabriele Diana. Okay, and I'm going to start with the research gap. Most African airlines fail, and Ethiopian Airlines is a rare sustainable global success. And this study addresses the gap in understanding the interaction between strategic leadership and organizational structure that drive this success. And mainly, this gap limits understanding of how state-owned enterprises can achieve competitiveness and resilience. And the general objective of this study is to analyze the dynamic interaction between strategic leadership and organizational structure at Ethiopian Airlines to develop a framework for long-term growth and competitiveness. And the specific objectives of this study are: the first one is to examine strategic leadership behaviors and their impact on growth. The second one is to analyze the shift towards a divisional organizational structure. And the third one is to explore how leadership and structure interact to promote innovation and success. And to guide this study, I mainly developed 3 research questions. And the first one is about leadership practices, in which what strategic leadership practices have been implemented and how have they influenced growth and performance. The second one is organizational structure. What is the nature of the structure and how does it support effective decision-making and operations? And the third one is interaction and outcomes. How do leadership and structure interact to promote innovation and long-term success, and what key achievements are linked to them? And I designed this research by a qualitative, descriptive, and explanatory study focused on understanding the leadership structure dynamics within Ethiopian Airlines. And my main data sources are from 2000 up to 2025, in which it includes annual reports and strategic plans, reports from AITA, AFRA, and World Bank, and academic journals, articles, and government policies. And I analyzed this data by a thematic analysis, in which focusing on mainly 3 things. The first one is strategic vision and planning. The second one is organizational flexibility and diversification. And the third one is comparative industry failures. And the strategic leadership of Ethiopian Airlines mainly focused on vision and consistency. The first in here is visionary leadership, in which it stands as a model of success, achieving sustained growth despite regional challenge, and a consistent strategy in which continuity and stability in the top management ensured a consistent strategic direction, avoiding the pitfalls common in other state-owned enterprises. And long-term planning, leadership implemented long-term plans like Vision 2025 and Vision 2035, focusing on fleet modernization, market expansion, and hub development in Addis Ababa. And their leadership blend is a blend of transformational and transactional leadership, fostered both innovation and discipline, linked to high employee engagement and efficiency. And the leadership was supported by the hybrid model organizational structure. As you see on the organizational chart, at the top level, the centralized control, the corporate level, and the corporate level CEO and board oversees strategic direction and national alignment. And the divisional autonomy, it's a semi-autonomous units like cargo, maintenance, training academy, and hospitality. And there's a balanced oversight, hybrid model balanced oversight with autonomy, ensuring efficiency, innovation, and accountability. And there's operational flexibility. Divisions have decision-making freedom to respond quickly to the market change. And mainly, this structure minimizes inefficiencies and maintains high safety and service standards while aligning with the corporate vision. And one of the most revealing moments for the structure and leadership in the crisis response is the COVID-19. During the pandemic, the collapse of passenger demand was rapidly offset by the expansion of the cargo division. And then Addis Ababa became a global medical supply hub. And the organization's achievements are linked to the leadership foresight and structural flexibility. And as you see on the chart, it shows the leadership practices and the organizational structure and their interaction. And to put this on the perspective, I compared Ethiopian Airlines with other African airlines like Kenya Airways and South African Airways. On the leadership aspect, while Ethiopian Airlines sustained a stable, visionary autonomous, the other suffered by frequent turnover and political interference. And also the structure aspect, Ethiopian Airlines has a diversified group in which cargo, MRO, and academy. The others, limited diversification and weak structural flexibility. And also the chart shows starting from 2005 up to 2015, the fleet growth of Ethiopian Airlines compared to the others. And my key findings are the strategy and the result, the long-term vision in which implemented Vision 2025 and 2035. And as a result, it became Africa's largest and most profitable airline. And the second one is diversification.
in which expanded into diversified group like cargo, MRO, training, and hospitality, and as a result, it maintained profitability during crisis. And the third one is human capital, in which developed workforce through Aviation Academy, and as a result, reduced costs and built strong in-house expertise. And the last one is leadership autonomy, in which operated with minimal political interference, and as a result, they achieved efficiency comparable to the private firms. And the considerations and the recommendations are, first, the considerations: economic diversification, policy and regulation, infrastructure, global integration, and the demographics. And my recommendations are to strengthen the institutions in which codify the state-owned enterprise autonomy and adopt multi-year strategic plans, and investment in infrastructure, expand airports, roads, rail, and digital corridors, and promote industrial diversification, enhance workforce skills, and leverage integration. And my conclusion is, this thesis concludes that Ethiopian Airlines' sustained success is not a coincidence, but the outline of a deliberate and mutually reinforcing alignment between visionary strategic leadership and an adaptive divisional structure. Thank you. And finally, I want to thank my professor for guiding this thesis, also my parents that are attending here, my family and friends, and also that are watching me live. Thank you very much. Grazie, si accomodi. Teferi su Raffaele discute la sua tesi con il professor Riefoli, a cui cedo la parola. Prego, professore. Grazie Presidente. Lo studente discute una tesi in diritto del lavoro europeo, in particolare si è affrontato il tema della disciplina europea del contratto di lavoro part-time, uno dei contratti di lavoro più diffusi e importanti, e discuterà ovviamente in inglese. The student research deals with part-time work directive, with the regulation of one of the most significant atypical employment contracts in the European Union. So please summarize in 5 minutes the results of your research. Good afternoon, everyone. My name is Rafael Abra. I am from Department of Business and Economics. Before presenting, I want to take a moment to gratitude. First and foremost, I would like to thank God for everything He has done. My family, my friends, my colleagues, and all professors, especially my thesis advisor, Professor Antonio Rifioli, and my special thanks goes to my dear uncle, Caseta Bran. I will start my presentation. My title is European Union Regulation of Part-Time Work. These are the topics that will be discussed. I will start by defining what part-time work is. Based on the European Union Directive 9781 EC, in clause 3, we find that part-time worker is an employee whose normal hours of work on weekly basis or a period of 1 year are less than normal hours of work of a comparable full-time worker. So part-time work is an employment in which employees work fewer hours less than normal full-time workers. Since part-time work is relevant, it has to be legally protected in order to ensure fair treatment, equal right, and access to benefits. So the legal framework governing this part-time work is Directive 9781, as I mentioned before, and the role of European Social Charter is in order to emphasize the need for equal opportunity and treatment for all workers, and all member states are obligated to transpose this directive into their national labor law. This directive have core provisions. The first and foremost is principle of equal treatment and non-discrimination. This European law mandate that part-time workers must receive the same payment as full-time workers for performing the same or similar task. In addition to this, they must be treated equally in terms of access to training, promotion, and working condition. The second cornerstone is pro rata principle. Here, this pro rata principle, it guarantees that part-time workers get equitable treatment like holiday leave, social security contribution, and paid time off, and also it promotes fairness and parity in workplace. The third one is working condition and right for part-time workers. Part-time workers must have access to adequate working hours and rest period. In addition to this, they must be entitled to social security coverage, health care, and unemployment benefits. The other topic is flexibility and voluntariness in part-time employment. This directive ensures that part-time workers get flexible working condition options, including variable hours and remote work. In addition to this, if there is any arrangement, it has to be designed based on personal needs of the part-time workers.
And part-time employment should have a voluntary nature so that part-time workers have a freedom to accept or decline any arrangement without facing any discrimination. When we come to the implementation across member states, it depends on their national labor laws and economic context. In Northern and Western European nations of the such as Netherlands and Germany, they have well-established frameworks supporting voluntary part-time work, whereas in Southern and Eastern European countries, they are still focusing on reducing involuntary part-time work. This directive has challenges gaps. The first one is variation in implementation across member states, protection gaps for certain categories of part-time workers. These are migrant workers, temporary part-time workers, and gig participants, and also there is emerging issue, which is gig economy and multi-part-time arrangements. So in order to solve this challenge and to narrow the gap, European member states have to better address the gig economy issue and ensure social protection. In addition to this, they have to develop strategies for greater harmonization to achieve more consistent implementation across all member states. After doing my thesis, I understood that European Union regulation has played a crucial role in shaping fair, inclusive, and flexible part-time work environment. In addition to this, its approach serves as a model for balancing labor market flexibility, but some policy refinement and effort for implementing this policy refinement will address the ongoing challenge. Thank you for your attention. Bene, passiamo alla laurea specialistica. Si accomodi Joy Ghimea, discute la sua tesi con il professor De Vincenzo. Prego, cedo la parola al professore. Grazie ancora. Allora, la studentessa Joy Ghimea della appunto laurea magistrale Global Economy and Business e discute una tesi sulla Blue Economy con un caso di studio dello stato di Tana River, che credo sia lo stato dove lei è nata. Where you born in Tana River? Yes. Okay. Okay. Thank you. You can start with your presentation. Thank you. Good evening, everyone. Allow me to express my gratitude to my professor, supervisor, Professor De Vincenzo. And my name is Joy Chimea Gijo, and today I'm honored to present the Thesis. Oh my God. I'm so sorry. My name is Joy Chimea Gijo, and I'm honored to present the thesis, The Blue Economy, a case study in Tana River County. This day is special to me as I mark as the first Kenyan on this platform. As my professor had earlier said, I was born and raised in Tana River, one of the most remote and economically challenged counties in Kenya. Growing up there has inspired me to write this thesis. Balancing economic growth, environmental protection, and social inclusion is central in achieving the United Nations Development Goals, the SDG. The blue economy, as defined by the World Bank, is the sustainable use of ocean resources for economic growth and improved livelihoods while preserving economic system health. Globally, it contributes 3 to 6 trillion annually and supports over 150 million jobs. In Kenya, the blue economy gained prominence following the 2018 Nairobi conference and leading to initiatives such as the Bandari Maritime Academy. The blue economy concept in Kenya still faces challenges like overfishing, population, weak governance, and limited local participation. The study objective was to investigate the factors influencing residents' participation in Tana River, those participating in blue economy activities.
The literature review, I reviewed the main drivers of blue economy participation that included education and skills development, cultural and social factors, institutional and policy support, infrastructure and technology, access to economic opportunities. Methodology, I employed cross-sectional survey to collect data in August, and the study area was Tana River. The main reason why I picked Tana River is because of it's home to the largest river in Kenya, and its strategic blue economy and development due to proximity to the Indian Ocean and navigable river. The sampling, I sampled from 85 residents, and I used convenience sampling. Analysis, I used descriptive statistics for demographs and probit regression modeled to identify participation factors. Participation in blue economy activities, according to the data that I collected, 52% were participants, while 48% were non-participants. That was relatively balanced. Most of the participants' level of education was quite high, with most of them attaining tertiary levels. Most of them were also youth, as you can see from the statistics. And gender, it was equally balanced, with 52% being male and 48% being female. Summary, key factors significantly influencing participation include sex, age, education level, income, awareness of the blue economy concept, training in sustainable practices, and government or NGO support. Specifically, women and younger individuals were more likely to support, while higher education and income levels positively enhanced involvement. Awareness of the blue economy also increased the likelihood of participation by 22%, while training in sustainable practices raised it by 21%. Institutional support also had a positive effect. It increased the likelihood of participatory by 1.3%. Conclusion, participation in blue economy activities is primarily shaped by social, economical, and institutional factors rather than household or cultural characteristics. Recommendation, the study recommends targeted interventions such as expanding access to training, strengthening institutional support, and increasing awareness campaigns to increase community engagement. These finding insights for policymakers, development partners, and local stakeholders seeking to promote sustainable livelihoods and inclusive growth through the economy in Tana River County. Thank you. Thank you. Si accomodi Jacobucci Eugenia, discute la sua tesi con il professor Moretta, a cui cedo la parola. Grazie. Prego, Presidente. La candidata ha svolto un lavoro di tesi sui processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, in particolare ha analizzato le strategie e le modalità di crescita sui mercati esteri. Ha affrontato un caso specifico, che è quello di CML International, dove ha svolto anche un tirocinio, se non sbaglio. Ma l'assumono? Non lo so. Vabbè, nella speranza che l'assumano. Prego. Salve a tutti, grazie innanzitutto al mio relatore, il professor Andrea Moretta d'Artaglione, grazie a voi tutti qui presenti. Nel mio elaborato ho deciso di analizzare la tematica dei processi di internazionalizzazione delle PMI italiane, con particolare riferimento al caso della CML International SPA. Andremo di seguito a vedere quali sono le caratteristiche principali delle PMI, i processi di internazionalizzazione utilizzati e le principali motivazioni alla base di questa scelta, ed infine anche il caso studio. Allora, la normativa europea ci fornisce una definizione appunto delle PMI, in particolare alla raccomandazione numero 361 del 2003,
e le PMI rappresentano un pilastro fondamentale dell'economia europea e in particolare anche di quella italiana, poiché appunto su circa 5,1 milioni di imprese in uno studio quindi del 2024 sono state rilevate ben 4,9 milioni di PMI. Di seguito troviamo una tabella che riporta i principali criteri con cui si vanno quindi a distinguere le 3 categorie di micro, piccola e media impresa, a seconda di 3 criteri che sono il numero di occupati, il fatturato annuo ed il totale di bilancio annuo espressi in milioni di euro. Per espansione, per processi di internazionalizzazione intendiamo la scelta di un'impresa di espandersi al di fuori dei confini nazionali, quindi raggiungendo nuovi mercati esteri, in particolare attraverso determinate modalità di ingresso che sono principalmente l'esportazione, l'investimento diretto estero e le alleanze commerciali. L'esportazione è la forma più semplice, anche per questo la più utilizzata, e consiste nel mantenere la produzione nel paese di origine, può essere diretta o indiretta. In quella indiretta c'è un intermediario che si interpone quindi tra l'impresa che intende esportare e la clientela finale estera, mentre nel caso dell'esportazione diretta è l'impresa stessa appunto a raggiungere il paese estero. L'investimento diretto estero prevede quindi o l'acquisizione di una società già esistente, e si parla in questo caso di investimento brownfield, oppure di creazione di una nuova società all'estero, e si chiama in questo caso investimento greenfield. Distinguiamo poi tra investimento verticale ed orizzontale. Gli investimenti orizzontali prevedono quindi di andare ad avvicinarsi alla clientela estera, e quindi la produzione nella filiale estera è la stessa di quella della casa madre italiana, mentre nel caso degli investimenti verticali si va ad effettuare una frammentazione del processo produttivo con l'obiettivo principale di ridurre i costi di produzione. Le alleanze commerciali sono un'ulteriore possibilità che hanno le imprese che intendono internazionalizzare, e presentano quindi degli accordi contrattuali e accordi patrimoniali. Quelli contrattuali, definiti anche non equity, prevedono una collaborazione tra 2 o più partner tra paesi differenti di breve periodo, mentre quelli patrimoniali, definiti anche equity, prevedono quindi che ci sia la creazione di una nuova società partecipata con capitale condiviso. Le motivazioni principali quindi alla base di questa scelta sono di varia natura, in particolare sono economiche, strategiche ed istituzionali. Economiche quindi, poiché in questo modo l'impresa va a fronteggiare l'elevata concorrenza quindi presente nel mercato interno ed anche la saturazione della domanda locale. In questo modo riesce ad incrementare i ricavi e a ridurre i rischi. Strategiche, poiché in questo modo riescono ad acquisire una maggiore quantità di tecnologie, ed anche istituzionali, poiché ci sono istituti quali l'ICE e le Camere di Commercio italiane che favoriscono l'attività dell'impresa all'estero. Il caso studio riguarda la CML International SPA, un'azienda presso cui ho svolto il tirocinio curriculare. È un'azienda quindi fondata nel 1973 da Alessandro Caporusso, specializzata nella produzione di macchine curvatubi e curvaprofili. I punti di forza dell'azienda sono stati da sempre un'elevata qualità delle materie prime, ma anche una continua attenzione verso il cliente durante l'intero processo, investimenti continui in ricerca e sviluppo, ed anche la creazione di accordi strategici quindi con fornitori e clienti chiave. Le modalità utilizzate quindi dall'impresa per espandersi all'estero in nuovi mercati sono essenzialmente l'esportazione indiretta, le alleanze commerciali e gli insediamenti produttivi. Infatti negli anni ha creato ben 5 filiali commerciali all'estero. Commerciali poiché la produzione rimane nello stabilimento in località di Piedimonte San Germano. E grazie appunto a queste scelte l'impresa è diventata oggi un sinonimo dell'eccellenza del Made in Italy, e da microimpresa è divenuta un'impresa di medie dimensioni, raggiungendo un fatturato di oltre 14 milioni di euro e oltre 100 dipendenti. In conclusione possiamo dire quindi che non c'è un'unica strategia che possono scegliere appunto le imprese per internazionalizzare, ma bisogna distinguere in imprese di dimensioni minori che possiedono meno conoscenze dei paesi esteri, che prediligono quindi modalità di ingresso quali l'esportazione diretta o indiretta agli accordi commerciali, mentre le imprese di maggiori dimensioni e più consolidate solitamente prediligono investimenti diretti esteri e la creazione di filiali produttive.
È bene quindi evidenziare che le modalità di ingresso devono essere sempre coerenti con le risorse e le caratteristiche dell'impresa. Grazie a tutti per l'attenzione. Si accomodi, a tardi Giulia discute la sua tesi con la professoressa Zuccarino, a cui cedo la parola. Prego, professoressa. Grazie Presidente. La candidata presenta una tesi di laurea in diritto dei consumatori nella quale ha analizzato la tematica che, come emersa in questa seduta pomeridiana, è molto attuale, dell'intelligenza artificiale e come la stessa impatta sul diritto dei consumatori, soprattutto alla luce di questo principio di antropocentrismo che è emerso anche precedentemente in altre tesi, che è alla base della normativa non soltanto europea ma anche la normativa italiana sull'intelligenza artificiale, che tra l'altro è entrata in vigore 12 giorni fa, il 10 ottobre, quindi argomento di grandissima attualità. Cedo la parola alla candidata. Grazie mille, buon pomeriggio, sono Giulia Tardi e il mio lavorato è partito da una domanda attuale e cruciale: come può l'intelligenza artificiale convivere con la tutela dei consumatori e con i valori fondamentali di trasparenza e libertà di scelta? Ad oggi viviamo in un'epoca in cui ogni nostra decisione è profondamente influenzata da algoritmi che apprendono dai nostri comportamenti. L'intelligenza artificiale quindi non è più una tecnologia neutrale, ma bensì un attore attivo. La protezione del consumatore quindi non si deve più limitare alle regole tradizionali, ma deve adattarsi ad un contesto in cui le scelte sono guidate da questi sistemi automatici e spesso opachi. Secondo Russell e Norving, l'intelligenza artificiale è un sistema che pensa e agisce razionalmente. Questo comporta che l'AI non si limita a sostituire l'uomo, ma ne amplifica il potere decisionale. Per comprendere al meglio le sue implicazioni ho concentrato il studio in 3 ambiti principali. Nel primo ambito mi sono chiesta come l'intelligenza va a influenzare le relazioni economiche e contrattuali e ho trovato l'intelligenza artificiale trova applicazione completa in 3 ambiti principali: nei processi aziendali, come ad esempio può essere l'ottimizzazione delle risorse; nei processi legali, in quanto va a supportare l'analisi contrattuale e documentale; e nei processi finanziari, in quanto agevola il controllo di rischi e il rilevamento delle frodi. Perciò possiamo capire come essa è già parte integrante del mondo economico e giuridico e apre nuove sfide per la tutela del consumatore. Si vanno a creare però delle criticità che vanno in contrasto con i principi di trasparenza e correttezza sanciti dal Codice del Consumo e della direttiva del 2019 dell'Unione Europea sui contenuti digitali. Principalmente si formano 3 criticità: l'effetto black box, che rende difficile comprendere i criteri su cui si basano le decisioni; il pricing dinamico e personalizzato, che sia quando un prezzo viene determinato in tempo reale sul profilo di un utente, quindi va a violare di fatto la trasparenza; e infine abbiamo i dark patterns, che sono degli schemi che sfruttano i bias cognitivi per orientare l'utente verso scelte non ottimali. Capiamo perciò che il diritto deve evolvere per fronteggiare non soltanto una mancanza di informazione, bensì deve andare incontro a questo nuovo potere invisibile. Poi mi sono chiesta come l'AI può servire lo sviluppo sostenibile e ho applicato il sistema della triple bottom line, che si basa su 3 ambiti principali: il pianeta, le persone e il profitto. Nell'ambito del pianeta, l'AI viene visto come un motore di efficienza. Pensiamo ad esempio all'ottimizzazione delle risorse naturali o al monitoraggio della deforestazione. Nell'ambito delle persone, invece, esso agisce come facilitatore, in quanto va a rafforzare i legami con le comunità di riferimento ed è considerata una leva molto importante per l'inclusione finanziaria. Infine, nell'ambito del profitto, l'intelligenza artificiale va a creare un valore di lungo periodo, in quanto ad esempio riduce i costi operativi e tende a costruire un'economia sempre più responsabile.
Questo equilibrio però può esistere soltanto se l'etica guida la tecnologia, ed entra qui in gioco la finanza etica, che si basa sulla trasparenza e sulla valutazione dell'impatto sociale e ambientale degli investimenti. Il ruolo dell'AI è quello di vigilante digitale nella verifica dei criteri ESG. Si possono creare però 3 criticità principali, ovvero quello del greenwashing tecnologico, in quanto l'AI può essere usata per veicolare affermazioni vaghe o non verificabili, andando quindi a minare la fiducia sia dei consumatori che degli investitori. Abbiamo poi il bias algoritmico, che si verifica quando i sistemi sono addestrati su dati storici incompleti o comunque distorti, e infine abbiamo l'effetto black box, che si manifesta quando i modelli operano in modo non trasparente. Nel terzo ambito invece sono andata a vedere come l'AI influenza attivamente il nostro comportamento d'acquisto attraverso 3 tecniche principali. La profilazione aggressiva, che è una tecnica con cui l'AI non solo suggerisce, ma modella le preferenze dei consumatori. Poi abbiamo il pricing personalizzato e dinamico, e infine i dark patterns, che spingono l'utente a compiere scelte non volute attraverso dei percorsi complicati o delle opzioni predefinite che però sono spesso ingannevoli. Queste 3 tecniche portano a un'ulteriore criticità, che è la simmetria algoritmica, ovvero uno squilibrio che non comporta soltanto una mancanza di informazione, ma va a condizionare la libertà di scelta dell'individuo, il quale non percepisce direttamente i processi decisionali. Quindi vediamo che è chiaro che c'è bisogno di un'evoluzione del diritto verso un consumatore che sia sempre più consapevole dei sistemi e dei dati che utilizza ogni giorno. Ed entra qui il ruolo del diritto. La prima pietra è stata posta dal GDPR con l'articolo 22, il quale ha introdotto il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, e il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento. Purtroppo però il GDPR ha un forte limite, in quanto disciplina i dati personali ma non il sistema di intelligenza artificiale in sé. Ed è per questo motivo che nel 2024 è stato introdotto un nuovo regolamento dall'Unione Europea, il cosiddetto AI Act, che è stato il primo tentativo organico e vincolante a livello globale di disciplinare l'AI in quanto tecnologia. Il suo approccio è basato su 3 tipi di rischio. Il rischio inaccettabile, che veda tutte le pratiche incompatibili con i valori europei; il rischio alto, che impone gli obblighi su tutti i sistemi che impattano sulla vita del consumatore; e il rischio limitato, che impone l'obbligo di informare l'utente che sta interagendo con una macchina. Quindi l'AI Act va a creare un quadro giuridico unitario e vincolante che bilancia sicurezza, innovazione e tutela del consumatore, e porta a parlare di Unione Europea come leader nell'innovazione responsabile. In sintesi, la mia ricerca mostra che l'intelligenza artificiale è una realtà ambivalente, perché da un lato accelera i processi, mentre dall'altro solleva molti rischi concreti. La vera sfida è quella di governare l'innovazione attraverso consapevolezza, responsabilità ed etica, ed è fondamentale riconoscere che il quadro normativo attuale è ancora de iure condendo, ovvero un diritto in costante formazione. Solo integrando questa regolamentazione con la responsabilità etica delle imprese e la consapevolezza dei cittadini sarà possibile costruire mercati digitali equi, sostenibili e centrati sulla persona. Grazie per l'attenzione. Grazie. Si accomodi. Lena Serena discute il suo elaborato di tesi con la professoressa Calce, a cui cedo la parola. Prego, professoressa. Sì, grazie Presidente. La Serena discute una tesi di laurea in analisi finanziaria, e in particolare il lavoro si incentra nell'ambito dell'analisi di bilancio, uno strumento che è comunemente utilizzato per investigare lo stato di salute aziendale e che in questo caso
è stata applicata al contesto di Autostrade per l'Italia. Chiedo quindi a Serena di illustrare i punti fondamentali del suo lavoro. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, sono Serena Lena e oggi vorrei presentarvi il mio lavoro di tesi magistrale che unisce due ambiti fondamentali che sono quello economico-finanziario e il settore autostradale strategico per lo sviluppo del nostro Paese. Il primo capitolo si concentra sull'analisi di bilancio, che è quella tecnica importante per comprendere le dinamiche aziendali mediante l'esame dei dati presenti nel bilancio, e questa come obiettivi si prepone quello di valutare la solidità patrimoniale, di monitorare la redditività, di valutare l'equilibrio finanziario, di prevedere il rischio di crisi e di supportare la pianificazione strategica. Ma per raggiungere questi obiettivi è fondamentale l'ausilio di 4 strumenti contabili fondamentali, che sono lo stato patrimoniale, che fotografa la situazione economico-finanziaria dell'azienda a fine anno. Poi abbiamo il conto economico, che mette a confronto costi e ricavi per determinare l'utile o la perdita d'esercizio, il rendiconto finanziario, che evidenzia i flussi in entrata e in uscita, e la nota integrativa, che fornisce informazioni ulteriori e completa i prospetti contabili. Ma come per tutte le analisi, anche questa presenta dei limiti e delle criticità, come ad esempio date proprio dalla valutazione soggettiva, che potrebbe compromettere i risultati ottenuti, oppure da un'analisi statica che appunto fotografa solo diciamo, il presente di un'azienda, senza molte volte poter diciamo, valutare quello che potrebbe accadere nel futuro. E infine ci sono delle difficoltà di comparabilità tra bilanci di varie aziende a causa dell'utilizzo di diverse strategie e di diverse politiche contabili. Nel secondo capitolo ho deciso di parlare dell'evoluzione del settore autostradale in Italia, nello specifico appunto il settore ha attraversato varie fasi di profonda trasformazione e quindi come si è passati proprio da una gestione pubblica a un sistema più liberalizzato e regolamentato. Le istituzioni che ad oggi regolano il settore sono il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti e ANAS SPA. Nel terzo capitolo ho deciso di presentare come caso studio Autostrade per l'Italia SPA, che è stata fondata nel 1950 da l'IRI per contribuire proprio alla ricostruzione delle autostrade italiane nel dopoguerra, e ad oggi con un fatturato di circa 5,4 miliardi di euro registrati nel 2024, si presenta come uno dei principali operatori infrastrutturali del Paese e la sua strategia si concentra proprio sulla digitalizzazione, l'innovazione, la sostenibilità e piani di ammodernamento e sviluppo della rete autostradale. Dapprima ho deciso di effettuare un'analisi consuntiva prendendo di riferimento il triennio 2022-2024. Da qui emerge una buona redditività, infatti il ROE raggiunge livelli molto elevati, il ROE si mantiene su margini più stabili, ma nel complesso possiamo dire che la redditività è proprio il punto di forza del sistema di business dell'azienda. Cosa ben diversa accade per la solidità patrimoniale, che appare molto fragile, infatti vediamo un quick ratio in notevole diminuzione e le passività correnti non riescono ad essere del tutto appunto coperte dalle attività, la liquidità immediata diminuisce e questa situazione potrebbe compromettere la stabilità finanziaria dell'azienda nel lungo periodo. Di seguito ho effettuato un'analisi comparativa mettendo appunto a confronto il triennio precedente con i dati semestrali al 2025 e anche qui emerge un'ottima redditività come emerge dagli indici di redditività nel 2025, ma cosa ben diversa accade per la solidità patrimoniale, che anche qui appare molto fragile. Infatti abbiamo un rapporto di debt equity che diciamo non ci consente di poter affermare che la solidità aziendale sia soddisfacente. Parallelamente il gruppo continua ad investire le proprie risorse in investimenti proprio per diciamo, il potenziamento e l'ammodernamento della rete autostradale, con un aumento di investimenti dal primo semestre 2024 al primo semestre 2025 per un impegno complessivo pari a 1,184 milioni di euro. Per concludere, possiamo dire che l'analisi di bilancio è fondamentale per comprendere le dinamiche aziendali di questo settore sempre di più in evoluzione e allo stesso tempo le analisi effettuate hanno mostrato come Autostrade abbia una buona redditività
e una struttura abbastanza solida, ma come presenti anche un forte livello di indebitamento. Quindi la gestione del debito e la sostenibilità economico-finanziaria sono proprio gli obiettivi centrali per il futuro dell'azienda. Grazie per l'attenzione. Grazie. Si accomodi Pavia Simone, discute la sua tesi con la professoressa Calci, a cui cedo la parola. Prego, professoressa. Sì, grazie. Anche Simone discute una tesi in analisi finanziaria e in particolare si è occupato di studiare le performance economico-finanziarie nel settore dell'automotive, concentrandosi sul caso di Stellantis. Prego Simone. Buonasera a tutti. Nel presente lavoro di tesi vengono analizzate le performance economico-finanziarie nel settore dell'automotive, con focus sulla multinazionale Stellantis. L'elaborato si divide con il primo capitolo dove viene analizzato l'analisi del settore automotive, nel secondo capitolo viene descritta l'analisi bilancio e nel terzo capitolo viene affrontato il caso pratico con l'analisi delle performance economico sul gruppo Stellantis. Innanzitutto Stellantis nasce dalla fusione tra il gruppo italiano FCA e il gruppo francese PSA. La fusione diventa effettiva nel gennaio del 2021. L'assetto azionario si configura con Exor, ovvero la holding della famiglia Agnelli, con il 14,2% come primo socio, seguito dal gruppo francese Peugeot con il 7,1%, lo Stato francese con il 6,1% e infine BlackRock con il 3,3%. La governance è stata disegnata per mantenere un equilibrio tra le parti. Il CDA è composto da 11 membri totali. Il presidente del CDA è l'italiano John Elkann e l'amministratore delegato designato è l'italiano Antonio Filosa, erede del primo AD del gruppo Carlos Tavares. L'analisi è stata effettuata sul triennio 22-24 e si possono notare significative variazioni nelle grandezze patrimoniali. Come possiamo notare, il totale delle attività nel 2023 risulta maggiore a quello del 2022, passando da circa 202 miliardi a oltre 186 miliardi, sostenute dall'accumulo di liquidità. Al contrario, l'incremento del totale delle attività nel 2024 risulta inferiore al biennio precedente, ammontando a 207 miliardi. L'evoluzione del patrimonio netto riflette quello che è l'andamento degli utili e delle politiche di payout. Dal 2022 al 2023 il patrimonio netto di Stellantis è cresciuto significativamente, passando da 72 miliardi a oltre 82 miliardi, grazie anche agli utili elevati conseguiti. Al contrario, nel 2024 il patrimonio netto di Stellantis ha avuto una lieve contrazione, questo poiché il totale l'utile annuale netto è sceso al 5,5 miliardi, un valore insufficiente a coprire i flussi in uscita per i dividendi, ne è quindi elevata una lieve contrazione del patrimonio netto che, pur rimanendo superiore agli 80 miliardi, ha evidenziato la prima erosione dei mezzi propri dalla nascita del gruppo. Nel conto economico si può notare che il fatturato di Stellantis ha avuto un andamento espansivo nel biennio 22-23, seguito da una marcata flessione nel 2024. I ricavi totali nel 2022 ammontano a 179 miliardi. Questo dato include l'effetto combinato di maggiori volumi di vendita post pandemia e delle sinergie di vendita derivanti dalla fusione tra i due gruppi. Nel 2023 l'incremento del volume d'affari continua e i ricavi totali arrivano a 189 miliardi. Questo dato è grazie a maggiori volumi di vendita rispetto all'anno precedente. Al contrario, nel 2024 i ricavi totali scendono a 156 miliardi, registrando un meno 17% rispetto all'anno precedente. In termini di redditività, gli indici ci mostrano un ROE elevato nel biennio 22-23, seguito da una marcata flessione nel 2024, dove il ROE scende al 6,72%, un valore quasi 3 volte inferiore rispetto al periodo precedente. Sul ROI si osserva un trend simile, con dei ritorni sugli investimenti molto alti nel periodo, nel biennio 22-23, ma questi ritorni sono grazie a una buona gestione operativa e a dei margini alti.
a differenza invece del 2024 dove il ROE crolla al 4,67%. Sul fronte della liquidità Stellantis peggiora progressivamente la propria posizione dal 2022 al 2024. Nel 2022 e 2023 la posizione era sostenibile ma non eccellente, con una quick ratio già inferiore a 1. Nel 2024 il gruppo scende a 0,74, un dato che costringe l'azienda a usare le rimanenze per coprire i debiti correnti. In conclusione, Stellantis, pur avendo beneficiato inizialmente delle sinergie date dalla fusione dei due gruppi e da un contesto favorevole, nel 2024 si è trovato ad affrontare una fase di rallentamento e di riequilibrio strutturale. Le sfide future per il gruppo saranno quelle di preservare la redditività e la solidità finanziaria in un mercato in continua evoluzione, anche data dalla transizione verso l'elettrico, dalla pressione competitiva del mercato e dall'ingente investimento tecnologico. Grazie per l'attenzione. Grazie. Mi può accomodare.
No, li facciamo, si schierano. Allora, chiamali pure in inglese così, in inglese io lo dico in italiano. Allora, i ragazzi della triennale si schierino qui, così facciamo un'unica proclamazione. Perfetto. Ok. Bene. Allora, i ragazzi della triennale possiamo fare un'unica proclamazione perché per un caso oggi siete tutti laureati in economia e commercio, in lingua italiana o inglese, ma la classe di laurea è in economia e commercio. Quindi, in virtù dei poteri a me conferiti, vi laureo in economia e commercio. Sì, triennale, laurea triennale. Allora, ricominciamo. In virtù dei poteri a me conferiti, vi dichiaro laureati triennali in economia e commercio con i seguenti voti. Galvano Fabio Pasquale, 108 su 110. Prego. Così può fare la foto. Coviello Anna, 103 su 110. Medebekova Alua, 92 su 110. Pacitti Melissa, 103 su 110. Tevolde Manuel, 104 su 110. Del Greco Alessia, 110 e lode. Evangelista Desiré, 96 su 110. Falasca Giada, 93 su 110. Woldemariam Maereg, 98 su 110. Bravo. Woldemariam Demesgen, 98 su 110.
Teferi Surafel, 107 su 110. Complimenti, andate a festeggiare voi, che potete. Foto di rito e festeggiamenti. Passiamo alla proclamazione della laurea magistrale. Un attimo. Abbiamo la magistrale. Ok? Ghio Gioichimea. In virtù dei poteri a me conferiti, la dichiaro laureata magistrale in Global Economy and Business, con la seguente votazione, 103 su 110. Ghio Chimea. Jacobucci Eugenia, in virtù dei poteri a me conferiti, la dichiaro dottoressa magistrale in Management con la seguente votazione, 110 e lode. Complimenti. Attardi Giulia, in virtù dei poteri a me conferiti, la dichiaro dottoressa magistrale in Management con la seguente votazione, 106 su 110. Complimenti. Lena Serena, in virtù dei poteri a me conferiti, la dichiaro dottoressa magistrale in Management con la seguente votazione, 107 su 110. Brava. Pavia Simone, in virtù dei poteri a me conferiti, la dichiaro dottore magistrale in Management con la seguente votazione, 105 su 110. Bene, auguri a tutti e alle vostre famiglie. Grazie. Vogliamo